Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. Quattro passi, il nostro programma, l'avete visto settimana dopo settimana, che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Siamo qui sempre con Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che ci porta alla scoperta appunto di questi luoghi che molto spesso sono dei veri e propri scrigni che noi andiamo ad aprire e a così curiosare. Ecco, dove andremo in questa puntata, Silvia? Buonasera a tutti. Allora, noi andremo a Sant'Augusta, che è uno dei luoghi, insomma, comunque conosciuti, frequentati, ma proprio per questo lo abbiamo indagato, lo abbiamo analizzato bene e lo abbiamo sezionato in modo da dare valore ad ogni aspetto di questo luogo e a tanti aspetti, certo non a tutti, della sua lunghissima storia. Un luogo caro ai vittoriesi, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma con questo tipo di prodotti video, quindi con questi piccoli documentari, vogliamo far sì che queste bellezze vadano anche al di fuori dei confini, ovviamente, del territorio vittoriese. La storia di questi video dedicati a Sant'Augusta è una storia che parte da lontano. Sì, ormai parecchi anni fa c'è stato l'intervento qui a Vittorio Veneto di TV2000 per fare proprio un servizio su Sant'Augusta. Primo attore di questo contatto con TV2000 è stato il nostro compianto Gianni Carminati, custode di Sant'Augusta, ma non solo, anche una persona che pur non giovane era sempre aperto, sempre attento a quelle che potevano essere delle modalità nuove per conoscere questo luogo e per far conoscere questo luogo. Quindi TV2000 è stato davvero un momento importante. La ribalta nazionale. La ribalta nazionale, senza nulla togliere alla Tenda TV. Poi Gianni Carminati ha cercato disperatamente di ottenere quel filmato, quel video che avevamo fatto per poterlo trasmettere anche in ambito locale, ma le cose sono risultate molto difficili. E allora lui non si è sicuramente scoraggiato e allora ci ha proposto di fare un video praticamente uguale, anzi più lungo. Lui voleva un documentario che durasse davvero più di un'ora e mezza. L'abbiamo un po' convinto il fatto che insomma a livello di comunicazione bisognava forse essere un po' più sintetici ed è stato fatto questo video. Ma poi non ci siamo fermati e soprattutto Gianni non si è fermato ed è nata l'occasione, proprio in occasione, scusate, il bisticcio dei lavori PNRR che hanno permesso il recupero del portico di Sant'Augusta e di una porzione di affreschi all'interno della cappella di Sant'Augusta, si è pensato di fare una cartina curata appunto da Bags for Dream per animarla, renderla animata attraverso dei video. I video sono diventati 23, quindi è un'analisi molto completa della salita, della discesa, della storia di Sant'Augusta, della storia del luogo e anche di quello che da lì, insomma, geologicamente il paesaggio ci racconta. C'è stata poi un'introduzione molto importante, un coinvolgimento davvero importante da parte del Lions vittoriese, che si è subito reso disponibile per ampliare questo progetto, nel senso di proporre la traduzione in inglese non di tutti i 23 video, ma di buona parte di essi, di quelli più importanti, e diciamo è stata una traduzione volta proprio ai turisti, no? Selezionando le cose che una persona che non è di questo luogo, che viene da lontano, che parla un'altra lingua, in cui potesse essere coinvolto, quindi proprio diretta ai turisti, perché sappiamo sono tantissimi i visitatori del nostro territorio e tantissimi anche coloro che salgono a Sant'Augusta perché conoscono questo luogo, perché attira, perché è un simbolo un po' di Serravalle e del territorio. Quindi possiamo dire, vi porteremo a braccetto, ci sarà l'ascesa appunto del monte e quindi vi porteremo lungo il percorso fino ad arrivare al santuario. E poi, Silvia, ci sarà la spiegazione ovviamente
di che cosa c'è all'interno del santuario. Certo, la storia del santuario, anche l'aspetto proprio del restauro che ha portato a comprendere meglio il senso del portichetto, un portichetto che non è antico ma sicuramente sorge sul sedime di un segno invece di un elemento simile molto più antico, perché noi sappiamo che l'attuale orientamento della chiesa, no, che ci fa entrare alla fine della lunga e anche faticosa scalinata, no, l'ultimo tratto, entriamo in chiesa e abbiamo sulla destra la cappella di Sant'Augusta, dove c'è la tomba di Sant'Augusta, di cui analizziamo appunto il paliotto e anche il dossale, la tomba stessa, ma in realtà quella era il presbiterio dell'antica chiesa, che quindi era orientata a 90 gradi rispetto alla precedente, e l'ingresso avveniva presso un portichetto sotto il quale ad esempio c'è un pozzo molto antico e l'acqua era assolutamente un elemento importante per i pellegrini che arrivavano lì, quindi sicuramente aveva una centralità, e questo è un altro elemento che ci racconta, anzi questo orientamento diverso, questa apertura della chiesa diciamo sul lato sinistro rispetto all'attuale, alla posizione centrale dell'ingresso attuale, dovrebbe essere probabilmente rivalorizzata proprio per questioni anche di salubrità e conservazione del luogo e dei suoi affreschi quattrocenteschi. Ovviamente anticipiamo già ai nostri telespettatori che ci sarà anche un'ulteriore puntata in cui andremo a vedere un po' il contesto in cui si inserisce ovviamente il santuario di Sant'Augusta, e quindi con l'inserimento anche parlo della chiesa di Santa Giustina e di altri luoghi del sacro che stanno attorno, giusto Silvia? Sì, abbiamo in qualche modo creato proprio pensando ai turisti, a tutti i visitatori, turisti non intendo solo turisti stranieri o da lontano, ma anche un turismo di prossimità che è così importante. C'è un percorso in salita molto importante, il Sacromonte, che ci permette di raggiungere il santuario, ma poi c'è anche una discesa diciamo sul lato nord verso Santa Giustina, dove incontriamo anche la chiesa di San Vincenzo Ferrer, dove incontriamo anche la chiesa un'altra piccola chiesetta poco sopra Santa Giustina, e la chiesa di Santa Giustina, proprio a chiudere un cerchio, un percorso, tenendo conto che non è una nostra invenzione, ma prima della costruzione della grande scalinata di Sant'Augusta della metà del 1600, la strada preferenziale per salire a Sant'Augusta partiva proprio dall'antico monastero di Santa Giustina, quindi è una ripresa e una riqualificazione dal punto di vista storico anche del percorso verso nord, diciamo. Questo però sarà appunto la prossima puntata, quindi vi abbiamo già anticipato anche la prossima puntata. In questo caso il grazie, l'abbiamo già detto, va a Gianni Carminati, e poi insieme a te chi ci sarà nei video? Ecco, nei video sono divisi tra me e Cristina Falsarella, con cui abbiamo condiviso questo progetto fin dall'inizio e tanti altri progetti di questo tipo, e ovviamente il restauro del portichetto e tutto il progetto PNRR è stato seguito dall'architetto Susanna Maset, il restauro dei paramenti murari, ma il restauro anche dell'affresco all'interno della cappella di Sant'Augusta curato da Emanuele Aruggio, la parrocchia che si è fatta, la parrocchia in questo caso di Serravalle, che si è fatta capofila di tutto un progetto, e non dimentichiamo l'intervento del Lions vittoriese, in particolare in quel momento dobbiamo un grazie a colui che era il presidente, quindi a Giovanni Barbantini. Poi questo progetto è stato portato avanti dai suoi successori con continuo impegno. Adesso la salita verrà sistemata e verranno ricollocati gli elementi che ci permettono anche di inquadrare direttamente durante la salita gli elementi, in modo da avere i video a disposizione mentre saliamo. In tempo reale. Mentre si cammina. In modo da poter ripassare anche appunto la storia di Sant'Augusta. Grazie Silvia, procediamo e quindi lasciamo spazio alle immagini. 4 passi al santuario di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto.
La chiesa di Santa Maria Nova sorge nel centro di Serravalle, ma ha un diretto legame anche con il santuario di Sant'Augusta. Sulla balza del Marcantone, dove nel V secolo visse Sant'Augusta, venne costruito un santuario e nel 1600 questo fu collegato attraverso una strada, un percorso acciottolato, contrassegnato anche dalla presenza di 7 cappelle. 7 luoghi di culto che ricordano le 7 chiese di Roma e il primo è proprio la chiesa di Santa Maria Nova, che ricorda la basilica romana di Santa Maria Maggiore. L'attuale edificio venne eretto a partire dal 1775 e completato nel 1779 su progetto dell'architetto friulano Domenico Schiavi. A lui spettano ad esempio le chiese di Tolmezzo e, più vicino a noi in Cadore, quella di Pieve di Cadore, di San Vito e di Candide. Una chiesa dedicata alla Natività di Maria all'interno delle mura di Serravalle è documentata a partire dal 300, ma certamente ha origini molto più antiche. La chiesa precedente l'attuale era collocata più a ridosso del Meschio, vicina al monumentale campanile. La rovinosa esondazione del Meschio del 1521, che ha lasciato tracce indelebili nella città, ha portato anche a lavori di ristrutturazione della chiesa, tanto che alla fine del secolo questa è stata riconsacrata. Successivamente, alla metà del Settecento, si è resa necessaria una sua riedificazione. L'interno è ad aula unica, ampio, solenne. Presenta elementi della più antica tradizione come le paraste, le linee marcapiano, i capitelli, secondo lo stile neoclassico. Furono qui accolte le più pregevoli opere d'arte appartenenti all'edificio precedente, quindi tra tutte ovviamente la pala dell'altare maggiore, opera di Tiziano Vecellio del 1547. Nel presbiterio hanno trovato posto anche le antiche portelle dell'organo, opera di Francesco da Milano del 1527. Sono 4 tele che sono state ricucite a formare 2 riquadri. Un'altra opera che proviene dal precedente edificio è la pala con l'incoronazione della Vergine e le sante Augusta e Elena. È opera del Pomarancio, quindi di fine Cinquecento, ed è un dono della famiglia Minucci. L'altare dei battuti risale al 600 ed è opera di Francesco Cavrioli, uno scultore nato a Serravalle, famoso per le opere che ha lasciato nella Basilica della Salute di Venezia. Vennero realizzati anche nuovi altari e nuove tele. Tra tutte ricordiamo la Madonna della Salute, opera del pittore bellunese Clemente Doglioni. Tra 800 e 900 furono realizzati parecchi interventi. Tra tutti ricordiamo il grandioso soffitto con la Natività di Maria, opera di Giovanni Battista Canal, che con il suo effetto di sfondato collabora alla percezione di vastità e di ampiezza che questa chiesa trasmette. Notiamo poi l'organo Callido del 1822. Al 1832 risale invece l'altare del Santissimo, un'opera progettata da Giuseppe Segusini e realizzata con il contributo anche di Marco Casagrande, valente scultore di Campea di Miane. Il battistero è opera dello scultore Paolo Possamai di Solighetto ed è datata al 1904. Nello stesso anno è stato realizzato anche l'altare che racchiude l'opera di Paolo Paietta, un valente autore serravallese che dimostra qui tutta la sua intensità nell'operare nell'arte sacra. Ci troviamo ai piedi della scalinata che conduce al santuario di Sant'Augusta. Siamo nel cuore di Serravalle, uno dei 2 centri storici che costituiscono l'attuale città di Vittorio Veneto.
Anticamente l'accesso a questo santuario non avveniva per mezzo di questa scalinata, che è stata realizzata negli anni 30 del Novecento grazie alla munificenza di Bortolo Gei. Le strade antiche erano quelle che partivano da Via Erberta, sempre qui a Serravalle, dalla località Vinera e da Piai di Fregona, ma quella più antica, usata fin dalle origini, partiva dalla piazza di Santa Giustina. Questa scalinata evoca un po' le grandi scalee barocche, il doppio andamento, la presenza della fontana, la struttura ad arco che la corona. È un impianto seicentesco che viene ripreso all'inizio del Novecento per evocare proprio il momento in cui il santuario diventa importante per la devozione locale in ricordo allo scampato pericolo della peste. Ne fanno parte la fontana con mascherone e la grande statua di Sant'Augusta, la prima immagine della santa che accoglie pellegrini e visitatori che qui cominciano la salita. Percorsi i gradini della scalinata che ci conducono verso il santuario, siamo accolti da Sant'Augusta. Si tratta di una scultura che sta qui ad accoglierci dal 1987. È un'opera del vicentino Giuseppe Giordani. La figura è molto delicata, guarda verso di noi e ci accoglie sorridente. Si tratta di una figura classicheggiante che già è munita di 3 attributi che costituiscono la figura di questa santa e ci introducono proprio alla sua storia: la ruota dentata, la palma del martirio e i fiori. Con gli arconi e la statua della santa si conclude la porzione voluta dall'ingegner Cordusio. Da adesso cominciamo a percorrere la scalea seicentesca che viene introdotta da un percorso a zigzag ad acciottolato. Abbiamo concluso lo stretto sentiero acciottolato e siamo arrivati nei pressi del Portico della Madonna, costruito nel 1684 da Gaspare Piazzoni della nobile famiglia serravallese, di cui resta lo stemma in chiave di volta. Da qui comincia il percorso vero e proprio del nostro Sacro Monte. Lasciato il portico della Madonna, abbiamo raggiunto la cappella di San Giovanni. In questo percorso noi incontriamo 6 cappelle. Sono frutto di un voto che la comunità di Serravalle ha fatto nel 1630, quando imperversava la peste, la famosa peste manzoniana. Venezia aveva fatto il suo voto solenne promettendo di erigere una grande chiesa, quella che noi conosciamo come la Madonna della Salute, e aveva invitato tutte le città sottoposte al suo dominio a fare le stesse scelte di devozione, a trovare delle modalità di devozione. La comunità di Serravalle decise di ricostruire il santuario di Sant'Augusta e di realizzare questo percorso devozionale per ascendervi. 7 chiese evocano le 7 chiese di Roma. Il percorso delle 7 chiese, noto già dal VII secolo, aveva avuto importanza nel corso del Medioevo e poi era stato riaffermato da San Filippo Neri in età controriformistica. Visitare le 7 chiese, la confessione, l'Eucaristia promettevano l'indulgenza dai peccati. Con lo stesso senso, qui a Serravalle viene costruito questo percorso. Le chiese sono un ricordo di San Giovanni in Laterano, San Pietro,
San Lorenzo, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, che per noi è l'inizio del percorso che parte appunto dal Duomo di Santa Maria Nova, infine Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano. Queste erano le chiese principali di Roma e le devozioni si sono conservate anche in queste cappelle serravallesi che segnano il percorso di ascesa al santuario di Sant'Augusta. Hanno tutte la caratteristica di avere la pianta centrale e di avere una grande porta d'ingresso e poi una porta laterale per l'uscita, perché i grandi flussi dei pellegrini avevano suggerito questa soluzione. Quello che stiamo percorrendo è in realtà un sacro monte. I sacri monti sono delle strutture devozionali che nascono tra Lombardia e Piemonte dal 400 al 700. Contengono il senso dell'ascendere, del fare fatica, della preghiera, del pellegrinaggio individuale o collettivo. Anche questo allora è un sacro monte, perché noi stiamo salendo, facendo fatica, incontrando immagini di santi da pregare e pensando poi all'immagine più importante, quella di Sant'Augusta e alla sua memoria. Siamo giunti ad un punto cruciale del percorso verso il santuario. Tradizionalmente in questo luogo è avvenuto il miracolo. Sant'Augusta scendeva insieme alle sue ancelle con il grembiule riempito di pani per fare la carità nella città di Serravalle. Incontrò il padre insieme ai suoi bravi. Il padre intimò di aprire il grembiule, convinto che ci fosse qualcosa legato all'ispirazione verso la sua carità. In realtà la santa, aprendo il grembiule, vide che non erano pani, erano fiori. In questo luogo c'è questo segno ottagonale a terra e è impossibile non vederlo passandoci, è al centro del passaggio dei pellegrini, ma dal 1954 è stata eretta anche una cappella con un'immagine di Elio Casagrande che ricorda proprio il miracolo e una iscrizione che dice: aperse il manto, i pani erano fiori. Stiamo attraversando una delle torri, delle antiche fortificazioni, delle porte di accesso al castello fortificato di Sant'Augusta. Non è facile stabilire la data di questi manufatti perché hanno avuto una lunga vita. Esistevano 3 porte di accesso, questa, quella meridionale, verso Serravalle Vinera, un'altra che non esiste più verso Pradal, e poi nella zona soprastante il santuario esisteva una serie di fortificazioni per la strada che conduceva verso Piai e Fregona. La traccia più importante di quelle fortificazioni è la cosiddetta Turris Nigra, la Torre Nera, ma che è una fortificazione di età veneziana e che era alta però fino a 40 metri e quindi da lì si dominava davvero tutto il territorio circostante. L'ultima cappella
delle 7 che costituiscono il Sacro Monte di Sant'Augusta è dedicata a Sant'Elena. In realtà tra le chiese di Roma questa rappresenta la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, qui invece è dedicata a Sant'Elena. Il legame tra la croce e Sant'Elena evidentemente è stretto perché fu Sant'Elena a ritrovare le croci di Cristo, ma la scelta di dedicarla a Sant'Elena è legata alla devozione che la famiglia Minucci aveva per questa santa. Questa cappella dei Minucci è stata poi curata a lungo dalla famiglia di Giacomo Camillo De Carlo, che viveva nel palazzo dei Minucci di Serravalle, e le tracce archeologiche qui intorno attestano che questa chiesa sorge sui resti di un'antica torre di fortificazione, forse proprio di un'antica torre del castello di Madrucco. Dalla cappella di Sant'Elena il santuario si raggiunge in pochi passi, in pochi gradini, non proprio pochi. Si tratta di una lunga scalinata costruita nel 600 che permette di raggiungere velocemente il santuario. Abbiamo quasi concluso il nostro percorso, manca quest'ultimo strappo e molti di coloro che durante l'anno in tutte le ore del giorno salgono verso Sant'Augusta lo fanno anche per mantenersi in forma, sfruttano questo percorso per la propria salute fisica ed è uno sforzo ed è una sfida percorrere quest'ultima scalinata saltellando in velocità tra un gradino e l'altro. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario di Sant'Augusta. È questo il luogo dove è nata e vissuta Sant'Augusta. Siamo nell'anno 410. Il padre di Augusta si chiama Matrucco, della madre non ci è giunto il nome. Sappiamo che questa bambina nasce, ma la madre muore pochi giorni dopo a causa del parto. Augusta viene allora affidata a una nutrice che si chiama Cita e questa nutrice è di religione cristiana e educherà a questa fede questa bambina. Augusta abbraccia con saldezza questa fede, compie opere di carità, frequenta le case dei cristiani di Serravalle e per questo il padre, pagano, la fa seguire, scopre la sua fede, le chiede di abiurare, la giovane Augusta rifiuta e per questo subirà le fasi atroci del martirio. Le verranno tolti i denti, verrà legata alla ruota che miracolosamente si spezzerà, avrà la prova del fuoco, ma il fuoco si spegnerà e poi il padre, come ultimo gesto estremo, la porterà alla decapitazione. Questa è la storia di Sant'Augusta che va, come detto, dal 410 al 425. Augusta muore nel 425 ed è una giovane ragazza di 15 anni. La storia di Sant'Augusta si è tramandata lungo i secoli per via orale. Solo nel 1581 Minuccio Minucci scrisse per la prima volta una storia di Sant'Augusta. È un testo abbastanza breve, secondo gli schemi dei testi cinquecenteschi agiografici, poi ne farà l'anno successivo una versione in italiano. Seguiranno poi nel 600 e nel 700 altre storie, ma sempre modellate su questa prima narrazione di tardo Cinquecento. Importante ricordare questo periodo, questa data, perché la storia viene scritta nel momento della Controriforma ed è una storia che viene scritta ben più di 1000 anni dopo gli avvenimenti. Come detto, la fonte che ci racconta la storia di Sant'Augusta è una fonte tarda, però essa raccoglie aspetti devozionali ma anche aspetti che si legano davvero alla storia di questo territorio. Innanzitutto cominciamo con Madrucco. Madrucco è un re goto, è un re di una popolazione barbarica, è un re che si stabilisce in questo oppidum, in questa fortificazione che sorge su una balza del monte Marcantone, che chiama sua figlia Augusta. Non le dà un nome austriaco, un nome tedesco, ma gli dà un nome che vuole celebrare la romanità. Questo forse è un'indicazione di tutti quei popoli che erano stati chiamati proprio dal mondo romano a gestire, a controllare i confini. Un impero romano con dei confini troppo vasti che non riusciva più a controllarli, che si fida dei
condottieri che hanno sotto di loro, al loro comando, delle armate e che possono controllare una porzione di territorio. Forse questo è Madrucco. Altre cose importanti riguardano la società del tempo. La madre di Augusta muore di parto, una cosa molto comune. Viene nutrita da una donna che si chiama Cita. Cite in friulano è la pentola, è quella che sta sul focolare. Allora questo nome, più che essere forse un nome proprio di persona, ricorda l'idea di qualcuno che gestisce la casa, che gestisce il focolare. Poi abbiamo il fatto che questa nutrice è cristiana e noi sappiamo che nei primi secoli il cristianesimo si diffonde proprio nei villaggi. Augusta viene battezzata da un eremita. Gli eremiti nel territorio all'epoca, nei primi secoli, erano davvero molto diffusi. E poi questa Augusta che scende e va nelle case dei cristiani, non solo nelle chiese. Certo, il culto nel 410 era libero, ma c'erano ancora delle piccole comunità che si ritrovavano in quelle che l'archeologia ha chiamato le domus ecclesiae, luoghi di ritrovo per le piccole comunità. Il culto per Sant'Augusta, potremmo dire, inizia con Matrucco. È il primo che si pente delle proprie azioni e fa costruire una chiesa, un sacello, per conservare le spoglie della propria figlia. Da quel momento la devozione potremmo dire che è ininterrotta, ma ci sono dei punti fermi. 1199 i trevigiani mettono a ferro e fuoco questo territorio e in quell'occasione i serravallesi nascondono le preziose reliquie di Sant'Augusta, che verranno poi dimenticate, perse, non si sa più dove sono state nascoste. Nel 1450 finalmente il podestà di Serravalle, Soranzo, decide di mettere a posto i ruderi del castello e la cappellina che qui esisteva. In quell'occasione, è il 27 marzo 1450, vengono scoperte le spoglie di Sant'Augusta e anche nei giorni successivi si fanno altre scoperte importanti di altre reliquie, in particolare quelle di San Biagio e di San Pellegrino. Nel 1450 abbiamo quindi l'erezione della nuova cappella di Sant'Augusta, che resterà tale fino al 1630, quando viene fatto il nuovo santuario. Altre tappe importanti però da ricordare sono nel 1521, quando viene rinnovato il voto e si ottiene l'indulgenza per tutti quelli che contribuiranno alle necessità del santuario. Siamo in un momento molto delicato, 1521, da pochi anni Lutero aveva tuonato contro proprio la pratica delle indulgenze. Nel 1642 si completano le cappelle che abbiamo incontrato lungo il percorso. Nel 1754 il vescovo Lorenzo da Ponte ottiene l'approvazione formale del culto da parte di Papa Benedetto XIV. Altra tappa importante è il 1968, quando Albino Luciani, vescovo allora di Vittorio Veneto, riconferma la pratica delle indulgenze. Nel frattempo le devozioni, le feste vengono celebrate solennemente. Ci sono i panegirici, che sono delle occasioni di predicazione di personaggi anche importanti, tra cui Papa Sarto, che verrà qui a predicare, momenti di catechesi, di educazione, ma anche occasione di raccolta di offerte per il mantenimento del santuario. Non dimentichiamo che lo stabilirsi del 22 agosto come data della morte di Sant'Augusta viene stabilito nel corso del Cinquecento e la data scelta non è chiaro da dove venga questa tradizione. Ricordiamo però che nell'antichità il 23 di agosto era la festa dei Volcanalia, cioè la festa dedicata al dio Vulcano, per la quale si facevano i grandi fuochi per ricordare proprio la fucina di Vulcano. La tradizione forse dei fuochi di Sant'Augusta, dell'accendere dei fuochi o dei lumini fatti con le chiocciole che anticamente usavano i pellegrini che sostavano e salivano verso Sant'Augusta, forse deriva proprio da questa antica tradizione romana. Siamo entrati
nel santuario. Lo osserviamo nel suo aspetto seicentesco e la parte decorativa risale però a interventi successivi databili anche alla fine dell'Ottocento. Il punto più antico, il punto più prezioso è la cappella laterale di destra, che in realtà è il presbiterio dell'antico santuario dedicato alla Santa, quello eretto nel 1450. Quindi ricordiamo che il santuario seicentesco inglobò la parte quattrocentesca, ruotando però il presbiterio di 90 gradi. Eccoci nella cappella di Sant'Augusta, una cappella che è completamente affrescata. Gli affreschi risalgono al 1450, subito dopo, e sono stati attribuiti ad Andrea da Treviso, noto anche come Andrea da Cividal, quindi Andrea da Belluno. È un pittore di tardo 400 che ha una grande capacità nella resa dell'affresco e che troviamo a Serravalle impegnato anche nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti. Perché questa cappella si lega proprio alla presenza dei Battuti, questa confraternita testimoniata a Serravalle fin dalla fine del 200, che sarà incaricata della gestione e della cura di questo santuario dalla sua costituzione, quindi 1450, fino all'arrivo di Napoleone, dove il patrimonio tolto alle confraternite passerà alle opere pie. Successivamente, con il concordato del 1929, il santuario ritornerà alla parrocchia. Nel 1937 verrà istituita la figura del rettore del santuario. Sulla parete di destra di questa piccola cappella, seppur frammentario per l'inserimento di alcuni elementi come una finestra e un tabernacolo per gli ex voto, abbiamo l'immagine di Sant'Augusta. Sant'Augusta si rivolge ai fratelli Battuti, che sono spinti in avanti, portati verso Sant'Augusta da San Lorenzo, e dietro alla figura di San Lorenzo abbiamo i serravallesi. Quindi qui si costituisce una gerarchia. È San Lorenzo, il patrono dei Battuti, che presenta i Battuti alla Santa, e dietro stanno gli altri cittadini di Serravalle. Interessante qui riconoscere l'iconografia di Sant'Augusta. Sant'Augusta è una giovane, e giustamente sappiamo essere morta a 15 anni, bionda, perché figlia di un re Matrucco che viene dal di là delle Alpi. Veste degli abiti molto sontuosi, perché un mantello rosso e una veste verde, e il mantello è foderato di pelliccia, ed ha la corona in testa. Questi sono i suoi attributi regali. Lei è figlia di un re e pertanto principessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della Passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta.
che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col Bambino in trono, l'immagine di Sant'Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Sant'Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Sant'Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Sant'Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. La cappella di Sant'Augusta è il cuore del santuario. Qui troviamo l'arca della Santa e il sacello con l'urna. Questo spazio per noi si fa libro e così le pareti, gli intradossi e le vele del soffitto divengono pagine aperte sulle scritture, sulla devozione locale, sulla committenza. L'intervento pittorico risale alla metà del Quattrocento ed è assegnato al pittore Andrea da Cividal di Belluno, noto anche come Andrea da Treviso. Un artista che si attarda ai modi del gotico in una narrazione pervasa di naturalismo e di eleganza nella resa di ogni dettaglio. Concentriamo la nostra attenzione sull'affresco che raffigura l'incontro dei battuti e dei notabili serravallesi con Sant'Augusta grazie alla mediazione di San Lorenzo, titolare della confraternita. Come sappiamo, l'arte è espressione del pensiero, ma è anche materia ed è su quest'ultimo aspetto che ora poniamo l'attenzione. Questo affresco si era ricoperto di efflorescenze che provocavano un vasto sbiancamento superficiale. Sono problemi che ricorrono negli affreschi antichi e hanno come causa l'umidità. In questo caso non si tratta però di umidità di risalita, il problema è probabilmente causato dal microclima interno. Piccolissime gocce d'acqua si posano sulla superficie come una rugiada, innescando poi reazioni chimiche e fisiche che compromettono la materia del dipinto e perciò la lettura dell'immagine. L'opera è stata salvata nel 2023 grazie ad un intervento di restauro manutentivo. Dopo le indagini chimico-stratigrafiche per il riconoscimento dei sali presenti, le efflorescenze sono state accuratamente rimosse. La pellicola pittorica è stata consolidata e ogni lacuna risarcita a stucco con sabbie, polveri di marmo e diversi tipi di calce. Da ultimo c'è stata l'integrazione pittorica d'acquerello, perciò rimovibile, al fine di dare all'immagine una lettura più completa possibile. Oggi apprezziamo finalmente questa vivida scena. Ecco Sant'Augusta. Le lettere che compongono il suo nome sono delineate in bianco ai lati dell'aureola, come nei dipinti medievali. È una principessa, ha la corona sul capo, la veste è di un verde brillante, il mantello rosso con i risvolti in pelliccia. I membri della confraternita dei Battuti di Serravalle indossano il saio bianco e hanno il flagello legato alla cintola. Sono quasi tutti incappucciati, il loro stendardo processionale, svolazzante, raffigura la Madonna, fulcro della loro devozione. I notabili di Serravalle, raccolti in preghiere e trattenuti da San Lorenzo, attendono di presentarsi ad Augusta. L'opera si raccorda con le altre qui presenti. Sulla volta vi sono gli evangelisti e l'agnello mistico, sulla parete di fronte la Madonna col Bambino in trono, mentre sulla parete di fondo ecco l'Arma Christi, Cristo crocifisso e ad uno i simboli della Passione. Restaurare è un processo minuzioso che ha bisogno di competenze tecniche, di manualità, di pazienza e soprattutto della sensibilità del restauratore.
Ma solo così le opere, pur senza perdere i segni del tempo, tornano a vivere e potranno avere un futuro. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture, lignee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù Bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente nella mente, nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Matteazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653. All'interno del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Il santuario di Sant'Augusta si trova su un terrapieno a 335 metri d'altezza, in posizione privilegiata per ammirare Serravalle. Uno sguardo dall'alto rivela che tanti sono gli elementi che oggi caratterizzano questo spazio: la cappella di Sant'Elena, la scalinata, le tracce archeologiche, l'antica casa del pellegrino, il sagrato acciottolato, l'area prativa e ovviamente l'edificio sacro. Notiamo il campanile, eretto probabilmente al posto di un'antica torre,
e appoggiato sul lato meridionale della Cappella della Santa, che sappiamo essere in realtà il presbiterio della chiesa di metà Quattrocento. Non è facile immaginare una stratigrafia che ci aiuti a ricostruire con sicurezza l'aspetto che quest'area aveva in quell'epoca e seguire le successive trasformazioni. La più importante è costituita dall'ampliamento del XVII secolo, che ha davvero modificato sia le volumetrie che il linguaggio architettonico. Merita attenzione anche il portico, eretto nel 1854. La sua collocazione sembra volerci ricordare che qui, sulla parete di contatto con il santuario, oggi segnata da 3 grandi archi, sorgeva l'ingresso della chiesa del XV secolo. Le forme ogivali, espressione del gusto neogotico che ebbe grande fortuna tra 800 e 900, evocano anche l'epoca in cui quel primo edificio era stato eretto. Un basso muretto, completato da pietre calcaree, lo delimita e sostiene le 10 colonnine in arenaria su cui si impostano gli archi con catene in ferro battuto. Vi troviamo paramenti murari intonacati, il soffitto in legno e la pavimentazione in grandi lastre di pietra della Secca estratta dal fianco destro del lago di Santa Croce. Tanti materiali, ciascuno con un proprio degrado e la necessità di specifiche azioni di restauro affinché l'intera architettura possa essere conservata, utilizzata, valorizzata. Gli intonaci esterni sono stati consolidati e pazientemente liberati dai microorganismi che li avevano attaccati e oggi le 3 facciate splendono. Un'adeguata pulizia è stata riservata agli elementi in arenaria, ripristinando anche la bocciardatura rovinata da scritte e incisioni. Una colonnina rischiava addirittura di perdere la propria funzionalità, ma oggi è solida e in grado di reggere i propri archi. I paramenti interni sono stati liberati dai tanti strati di pittura sovrapposti in più di 150 anni, recuperando le tinteggiature a calce e le semplici decorazioni originarie. Il ferro delle catene e il legno del soffitto hanno ricevuto appositi trattamenti. Qui c'è anche una vera da pozzo in pietra d'Istria, datata 1557. È un pregevole manufatto cilindrico con coronamento ottagonale, dotato di archetto in ferro per sostenere la carrucola. In quest'area non ci sono corsi d'acqua, ma l'acqua è indispensabile per il santuario e chi lo custodisce, come pure per i tanti pellegrini che qui sono giunti nel corso dei secoli. L'opera venne collocata davanti all'antico ingresso della chiesa. Non sappiamo quale fosse il suo originario contesto. Oggi è protetta dal portico che per i pellegrini e i camminatori non è solo il diaframma con il santuario quando la porta laterale viene aperta, ma è lo spazio armonioso dove concedersi una sosta di bellezza e serenità.
alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia. 1, 2, 3. Carissimi, ben ritrovati in questa nuova puntata di A Tutto Grest, la rubrica nata per raccontare le esperienze estive nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, in modo particolare appunto i Grest estivi che raccolgono negli oratori ragazzi, giovani, adulti per un'esperienza condivisa di festa e di gioco e di divertimento. Oggi la nostra puntata è speciale perché non siamo all'interno di un oratorio, bensì ci troviamo all'Isola dei Morti, dove le parrocchie dell'unità pastorale, le Grazie di Vidor, stanno passando un momento di insieme, di incontro e di gioco. Ma andiamo a conoscere questa esperienza, andiamo a conoscere i protagonisti e a vedere le immagini di questa giornata così speciale. La giornata di incontro dei Grest dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor si è aperta con un momento di preghiera che ha dato il là alla giornata, a questo momento di condivisione e di festa, soprattutto tenendo conto della sacralità anche di questo luogo che ricorda appunto i caduti della prima guerra mondiale, un luogo allora che oggi ritorna a vivere con la gioia dei ragazzi, con i loro sorrisi, i loro momenti di festa, ma anche con un pensiero rivolto a chi su queste vie, su questi boschi ha lasciato la sua vita. Don Walter, parroco dell'unità pastorale di Vidor, vero? Siamo qui in una giornata speciale per i vostri Grest. Raccontaci un po' qual è questa iniziativa e come si svolge l'attività nelle tue parrocchie in questa estate particolare. Nell'unità pastorale Le Grazie il mese di luglio è dedicato ai Grest. Da una parte c'è Vidor e Colbertaldo che lo sviluppano nel pomeriggio, dall'altra parte c'è il riferimento a Moriago dove lo sviluppano al mattino. Da anni ormai c'è questa tradizione di vivere, viene chiamata il Palio dei Grest, l'occasione di una giornata insieme, tutta la giornata, in questa occasione qua all'Isola dei Morti, in cui i ragazzi si sfidano in tante abilità, occasione per condividere un momento di gioia e di festa insieme e anche un po' di competizione per vedere chi si porta a casa l'ambito premio di aver vinto il palio quest'anno, insomma. Una giornata speciale quindi oggi, ma dentro un percorso che già da qualche giorno, da qualche settimana le vostre parrocchie stanno vivendo. Qual è il tema che state affrontando insieme e come lo stanno vivendo i ragazzi? Siamo già alla terza settimana di questa esperienza, la tematica è Bella Fra, in riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi prendere spunto da alcune indicazioni, alcune testimonianze, alcune esperienze vissute da San Francesco per tradurle poi nella nostra quotidianità, a iniziare dalle giornate del Grest dove cerchiamo sempre di dare degli stimoli per tradurre nella concretezza della giornata questi semplici insegnamenti. È un'occasione anche da vivere come parrocchia perché i due Grest sono ambedue parrocchiali e quindi condividere dei valori e momenti di crescita importanti che culminano poi anche con la proposta di essere presenti alla messa domenicale dove animare la celebrazione per condividere tutto questo anche con le comunità. Allora un'occasione speciale per mettere insieme le varie comunità in un momento di festa, di gioco, di condivisione. Don Walter, quali sono un po' i numeri di questi Grest e di questa giornata? A Colbertaldo e Vidor abbiamo più di 70 bimbi e una quindicina di animatori supportati anche da una decina di mamme che collaborano per i vari laboratori. Dall'altra parte a Moriago abbiamo un 120 bambini iscritti, una quarantina di animatori che coordinano e curano sia i laboratori, le varie attività e i giochi previsti. Giubilate, che libertate. Siamo qui con Andrea, animatore del Grest di Vidor e Colbertaldo. Andrea, prova a raccontarci come si svolge il Grest a Vidor e Colbertaldo, la giornata tipo. La giornata tipo, escludendo il mercoledì, che come oggi siamo in uscita, siamo qui all'Isola dei Morti, le altre giornate sono strutturate con l'inizio all'accoglienza dalle 2 alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:15 facciamo il Don fa il momento formativo dove parla di argomenti che ci aiutano a crescere.
Dalle 3:15 alle 4:30 c'è il momento dei laboratori, dove i ragazzi si dividono nei 4 laboratori e lavorano in questa ora e un quarto. Dalle 4:30 alle 5 c'è la ricreazione, dove passano il tempo a rilassarsi un po', per poi riprendere dalle 5 alle 6:15 con i giochi, e la chiusura alle 6:15 col ballo. Una giornata impegnativa, piena di attività. Come sono i bambini? Sono contenti di venire al Grest? Sì, io li vedo molto contenti, li vedo molto anche attivi, e quindi è anche bello trovare i bambini che si divertono, che ti fanno passare una bella giornata. Valentina, animatrice, coordinatrice del Grest di Moriago della Battaglia. Raccontaci un po' come funziona il Grest nella vostra parrocchia. Allora, noi iniziamo alle 7:45 con l'accoglienza dei bambini, fino alle 8:30 sono liberi di giocare, aspettiamo che arrivino tutti a seconda delle esigenze delle famiglie. Poi abbiamo la mattinata divisa in vari momenti. Il primo momento è il momento di preghiera, dalle 8:30 alle 9, 9:15, dopodiché ci sono balletti e merenda, e poi dalle 9:30 alle 11 fanno dei laboratori creativi che sono organizzati sulla base dell'età del bambino. Cioè il bambino di prima elementare ovviamente farà un laboratorio più adatto alle sue capacità, piuttosto che il bambino di terza media farà qualcosa di più difficile, come pittura su vetro, pittura su ceramica, mentre il bambino di prima elementare magari punteggia il cartoncino, fa l'acquario colorato. E alla fine, dopo alle 11, ci sarà invece il momento dei giochi di squadra o dei tornei a seconda dei giorni. Quest'anno facciamo dal lunedì al giovedì giochi di squadra e il venerdì dedicato ai tornei, che sono il torneo di calcio, pallavolo, calcetto, di un gioco che noi chiamiamo Bo, ma in realtà è il tam tam, abbiamo scoperto il vero nome, e ping pong. Dopodiché alle 12, 12:15 i genitori vengono a ritirarli e si va tutti a casa, ci si prepara e ci si riposa per il giorno dopo. Inoltre durante il Grest ogni settimana c'è una giornata speciale. La prima settimana facciamo il cinema all'aperto, quindi il venerdì sera accogliamo i ragazzi dietro nel campo che portano la coperta, le sedie e si guardano il cartone animato o il film da noi deciso, in modo anche da dare un po' di respiro ai genitori per una serata libera. La seconda settimana andiamo in gita in piscina, di solito lo facciamo di sabato, così da far sì che chi non può partecipare o non vuole partecipare non perda una giornata di Grest. La terza settimana siamo qui a fare il palio dei Grest e la quarta settimana c'è la serata finale che si conclude con il laboratorio di teatro, i balletti, le premiazioni dei tornei e la mostra dei lavoretti che hanno eseguito i ragazzi durante le 4 settimane. Valentina, cosa ti porti a casa dell'esperienza di animatrice di questo tempo passato con i ragazzi, i bambini e gli animatori? Molti mi dicono che sono matta perché ormai sono più di 25 anni che faccio l'animatrice io. Vengo a casa, mi porto a casa i sorrisi, mi porto a casa anche la fatica, dobbiamo essere onesti, però la gioia di vedere i bambini giocare insieme, di essere contenti di passare delle giornate diverse. Gioia, tanta gioia di solito, tanta fatica insieme a tanta gioia. E poi devo essere onesta, è bello anche vedere che ci sono degli animatori giovani, quindi di 15-16 anni, che sono lì e passano le loro mattine e anche i loro pomeriggi spesso ad aiutare, che forse è più difficile coinvolgere gli adolescenti che i bambini piccoli. La gioia scoppia tra le mani che battono a tempo di una canzone. Cristina, raccontaci un po' com'è questa giornata, com'è strutturata l'attività, soprattutto dei ragazzi più grandi. Allora, per i ragazzi più grandi abbiamo pensato di fare un gioco nel quale devono trovare gli animatori che sono nascosti e hanno un fischietto. Con il fischietto devono farsi trovare, esatto, però nell'ordine giusto. Quindi seguendo la storia di San Francesco devono trovare i vari animatori fino ad arrivare al disegno di San Francesco, che è nascosto ovviamente nella chiesa qui all'Isola dei Morti. Cosa vi piace di questa giornata del Palio? La competizione fra compagni, ma anche lo spirito di squadra che abbiamo appunto con i nostri compagni di squadra. Incontrare anche le persone di Vidor, di altri Grest, giocare e divertirsi insieme agli amici e stare insieme. Come sono gli animatori? Gentili e ci aiutano quando magari non riusciamo a capire un indizio. Cosa vi piace di questa giornata del Grest?
Beh, si possono rafforzare le amicizie e quindi è molto bello incontrarsi con gli amici che magari non si vedono da un bel po', e anche la competitività è molto divertente e fa anche bene stare un po' all'aria aperta. Stare tutti insieme e collaborare in squadra. Stare tutti insieme e stare a contatto con la natura. Abbiamo visto in questa giornata tante maglie diverse, colorate e anche con un simbolo, con un logo. Cosa significa, Jonathan? La scritta Bella Fra significa un'amicizia, quando un amico e un altro amico si incontrano e fanno tipo così: il nostro saluto del Grest è questo, fai 1, 2 e poi fai Bella Fra. Eva, cosa ti piace di più del Grest? Allora, mi piacciono tanto gli animatori, stare con i miei amici e i giochi un po' di velocità, ecco. Allora sei contenta di andare al Grest? Sì, ogni estate infatti ci vado, sono molto contenta. Maddalena, perché ti piace andare al Grest? A me piace molto andare al Grest perché ci sono tutte le mie amiche e mi diverto molto e ci sono dei giochi molto divertenti, è sempre un modo per stare in compagnia e passare il pomeriggio. A me piace stare con le mie amiche e mi piace giocare. Perché mi diverto. Perché si sta in compagnia con gli amici. Per gli animatori, i lavoretti e i giochi. Giochiamo a Yu-Gi-Oh!, ci divertiamo. Da quanti anni vieni al Grest e perché ti piace partecipare? Vengo da 3 anni e mi piace partecipare perché giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. Nei tuoi sorrisi, sul tuo volto la sua immagine e in tutto quello che fa. Siamo qui con Laura del Grest di Vidor e col Bertaldo. Cosa vuol dire da adulto aiutare gli animatori e i ragazzi in questa esperienza? Altri anni ho partecipato al Grest, da adulto mi arricchisce sempre le giornate trascorse insieme ai ragazzi e anche agli animatori. Cristina, ti piace fare l'animatrice al Grest? Certo, mi piace un sacco, è molto divertente e soprattutto dà molta soddisfazione con i bambini e con i ragazzi ovviamente. Poi organizzo i giochi, quindi vedere loro che si divertono mi diverto anche io, è davvero molto bello. Tra animatori com'è il rapporto? C'è collaborazione? Sei contenta di questa esperienza? Sì, assolutamente, si impara ovviamente a collaborare, però è molto divertente soprattutto perché ci si conosce, ci si vede ogni giorno e quindi si crea anche un legame molto profondo tra di noi. In questa magica danza. Don Walter, quanto è bello, quanto è importante che delle comunità, dei Grest si trovino insieme a passare una giornata nell'ottica della condivisione, nel gioco, nel divertimento, ma anche continuando a portare avanti quei messaggi che al Grest vengono proposti. Beh, penso sia un aspetto importante, come altrettanto importante, forse non abbiamo accennato, è quello che almeno noi cerchiamo e penso sia un po' dappertutto, una formazione degli animatori unitaria. È da 2 anni che cerchiamo di portare avanti questi incontri di formazione perché il progetto è unitario pur nelle diverse realtà che acquistano sfumature anche diverse, ma l'unicità del cammino assieme pur nella diversità è un arricchimento per tutti. L'idea è nel proseguio anche di individuare altre occasioni da condividere. Si sta pensando al mandato degli animatori in un'unica parrocchia per tutte e 4 le parrocchie, ad esempio. Sono iniziative che penso abbiano una prospettiva e abbiano un significato e un valore proprio in riferimento al collegamento con le parrocchie di cui si proviene. Si conclude qui questa 4ª puntata di A Tutto Grest dal Palio dei Grest dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor. Salutiamo e ringraziamo Don Walter e tutte le comunità che ci hanno ospitato. Si conclude qui anche questo nostro primo percorso di A Tutto Grest. Ci troveremo probabilmente tra qualche settimana con la fine di agosto e i primi di settembre con i Grest che si sviluppano in quel periodo. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it o sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti voi. Con d'amore guida andiamo a festeggiare.
tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2, durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si logorano facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Estate 2019. Nel cortile dell'oratorio di Anzano mi ritrovo con un amico, un giovinastro, un zarlatan direbbero quelli di Ceneda, no? E gli prospetto l'idea di provare a cimentarci in un progetto innovativo, qualche cosa di più robusto. Sai, mi piacerebbe fare una messa per intero, oppure non so, qualche cosa che sfidi il coro in un territorio a cui non è abituato. Passa un po' di tempo, passa qualche mese, arriva il Covid e sospende tutto. Ci ritroviamo un po' ammaccati ad avanzare con l'attività dei nostri cori, ma l'estate successiva questo giovine
Sapete che si dice no, sembra che non ti ascoltino mai, invece ti ascoltano. Mi richiama e mi dice guarda, che ne dici se facessimo il Gloria e il Magnificat di Vivaldi con 2 cori e l'orchestra, con il coro Anzano e il coro che io adesso dirigo, perché nel frattempo ho iniziato a dirigere un coro. Siamo nell'autunno del 2020 e nel mezzo dell'inverno, all'inizio di gennaio-febbraio 2021, da casa, perché il Covid non permette di provare, inizia l'avventura per il coro Anzano ed il coro Le Sorgenti del Gloria e del Magnificat di Vivaldi. È un'avventura curiosa perché queste parti per noi nuove che non conoscevamo le impariamo da casa, in DAD, direbbe qualcuno, con questi strumenti a cui non eravamo abituati. È un percorso che vede partecipi anche dei mostri sacri della musica. Chiediamo le collaborazioni di Mario Lanaro, di Lucio Golino, che ci aiutano a capire la musica che stiamo facendo. Si fissa anche la data, 7 dicembre, ma dell'anno scorso. E purtroppo un'altra volta la pandemia ci mette in difficoltà. Avremmo dovuto cantare mascherati, distanziati di 1 metro, e probabilmente questa bella cattedrale non sarebbe stata sufficiente. Allora rimandiamo tutto, si ricomincia da capo, ma finalmente il sereno, come la bella giornata di oggi, ritorna e la musica si può fare di nuovo. Allora un punto rimane fermo, la data, il 7 dicembre, oggi. Oggi siamo qui per presentarvi questo nostro lavoro durato così tanto tempo. Insomma, siamo, immaginatevi, a ridosso dei giorni in cui questo evento deve accadere e, accidenti, accade l'imprevisto, una sovrapposizione di date, agitazione, nervoso, va tutto a monte, adesso cosa facciamo? Gente che si strappa i capelli, si discute, si ragiona come possiamo fare, incrociamo in questa chiacchierata, io e questo giovane che non nominerò, Sabrina Carraro, con la collaborazione e la fantasia di queste persone si dice, beh, aggiustiamo le date e proviamo a vedere se voi riuscite a fare il vostro concerto il 7. Siccome siamo qua, vuol dire che la soluzione è stata trovata. Allora, a questo punto chiedo, ma Sabrina, cosa avevi in programma che viene la Zumellese a cantare qui a Vittorio Veneto? E sai, c'è un'idea di beneficenza, potremmo lavorarci attorno assieme. Io dico sì, lavoriamoci sicuramente attorno assieme perché, sapete, sono ragioniere, quindi ho subito detto possiamo risparmiare qualcosa sui costi, i volantini, l'organizzazione, come dire, ognuno ha i suoi difetti, no? Qualcuno invece che ha una visione un po' più alta dice, beh, perché magari non mettere assieme 3 concerti, una triade di concerti dedicati a chi magari se la passa un po' peggio di noi. Benissimo, nasce l'idea. L'idea si chiama Voices for Amici di Ampasilava. E io dico, Ampasi che? Cosa vi posso dire di questa associazione? Io poco, però abbiamo qui con noi alcune persone che forse possono rendervi partecipi di questo progetto meglio di quanto possa fare io. E allora vorrei chiamare qui, all'ambone, Michele Carraro e Nicola, dico bene, Carraro, che vi racconteranno come mai un mucchio di cori del Vittoriese hanno a un certo punto deciso di mettersi assieme per condividere un percorso, se vogliamo, di volontariato. Ve li ricordo ad ogni modo questi altri 2 concerti che compongono la triade, in modo tale che, così numerosi siete questa sera e ne siamo lieti, possiate ritornare ad ascoltarci il 16 dicembre, sempre in questa cattedrale, con la corale Zumellese, il coro Coldilana e un duo voce e organo, Sara Cecchini e Emanuele Darold. E il 20 dicembre, in chiesa a Salsa, sempre con il coro Coldilana, con gli sconcertati, con il coro Le Sorgenti di Maserada e il coro Note di Colore, che è il coro Anzano in piccolo, che ci sostituirà perché insomma noi siamo un po' stanchi per quell'occasione. Ecco, mettere assieme tutto questo
è stato un onore. Direi che vale la pena di ricordare anche l'aiuto che abbiamo avuto in questo progetto dalle aziende che ci hanno sostenuto e i cui loghi ritrovate nel libretto di sala. Ecco, se scoprite magari che qualcuna di quelle produce, non lo so, qualcosa che vi piace, tenetene conto, perché mettere davanti la musica, l'arte, in un periodo in cui magari, che ne so, si pensa di più al costo dell'energia e ai conti che non tornano, è veramente un segno di, come dire, attenzione alla cultura per niente scontato. Per niente scontato. Dunque ringraziamo tutti queste aziende che ci hanno aiutato in questo progetto. Ringrazio anche la Tenda TV, che generosamente si sta prestando nelle riprese di questa serata, e un saluto anche a chi ci segue direttamente da casa, purtroppo anche alcuni coristi che ahimè hanno dovuto dare forfait, indovinate perché si vede forse qualche influenza in giro. Un saluto insomma a tutti quanti voi. Ecco, allora, dal sostegno delle associazioni al sostegno verso Amici per Ampassilava. Grazie agli organizzatori, grazie a chi ci ha coinvolto e ci ospita, e grazie soprattutto a voi che siete qui così numerosi questa sera. Essere a Vittorio per noi, intendo dire per Michele e Dio, è una emozione particolare. A Vittorio sono nati i nostri genitori, hanno vissuto i nostri nonni. Io, Umberto ed io siamo nati ad Osigo, e queste chiese, questi luoghi fanno parte della nostra giovinezza e della nostra crescita. Michele è nato a Palmanova, ci siamo trasferiti a Torviscosa, dove un altro vittoriese, Franco Marinotti, aveva costruito, o fatto costruire meglio, la società italiana per la cellulosa, la società agricola industriale per la cellulosa italiana, la SAICI, e papà andò a lavorare lì. Ho studiato medicina, mi sono laureato e specializzato in neurologia e ho lavorato per 40 anni all'interno dell'ospedale di Trieste come neurologo. Michele ed io abbiamo due percorsi paralleli. Io ho fatto il neurologo, lui ha fatto il nefrologo. Basta una lettera, ha cambiato comunque la nostra vita e le nostre attitudini. Alla fine del mio percorso lavorativo mi è arrivata una letterina dicendo che a 65 anni ero inutile al nostro ospedale, e però ho avuto l'opportunità che un amico fraterno che ha seguito con me gli studi di neurologia e che siamo veramente amici, aveva avuto l'esperienza di conoscere un'organizzazione di Bologna che organizzava il volontariato in Madagascar, un volontariato puro, senza guadagni e solo con i costi, nel senso che tutto quello che si riesce a fare lo si riesce a fare senza averne neanche un indennizzo personale. E la cosa mi ha interessato e mi ha incuriosito, e ho detto, vediamo se un vecchio neurologo bollito per le nostre attività qui può avere qualche impatto in una realtà completamente diversa. In questo paese sperduto nel sud-ovest del Madagascar. Sperduto perché è un popolo lontano da tutto quello che noi conosciamo. L'unica cosa che rimane e che ci ha collegato al mondo era la rete wifi. Avevamo il telefono, potevamo comunicare, potevamo andare in internet, potevamo studiare, potevamo verificare le ipotesi e potevamo ampliare quelle che erano le nostre conoscenze mediche in un territorio completamente nuovo e diverso dai nostri orizzonti. L'esperienza che c'è stata è stata un'esperienza veramente travolgente, e già dopo il primo anno, nel 2018 e nel 2017, l'idea che Michele, che l'anno dopo sarebbe passato anche lui nella schiera dei non più utili, raggiungendo anche lui l'età della pensione, sarebbe stato molto utile come per le sue competenze specifiche.
Io mi occupavo più di neurologia, il problema dell'epilessia, ma che è un argomento molto importante, con questo mio amico fraterno Fabrizio Monti, che mi aveva fatto conoscere questa storia di questa associazione. Mi aveva detto: dai, vieni anche tu. Lui era già stato 2 volte e io quindi l'ho accompagnato per la sua terza esperienza, mia prima esperienza. E mi sono dovuto riciclare. Io mi occupavo di circolazione cerebrale, usavo gli ecografi e cercavo di capire se queste strutture potevano avere un impatto in una popolazione estremamente povera che non aveva strumenti, con un ospedale che peraltro allora festeggiava il 10° anno della sua esistenza quando io ci sono arrivato per la prima volta. L'esperienza vi parlerà, non voglio ripetere cose, fare palpettoni troppo lunghi, Michele ne parlerà di più di questo, ma l'esperienza del contatto con questa gente semplicissima, di una umanità stratosferica, dove vedi bambini che ti sorridono per il piacere di sorriderti, che capiscono chi sei e anche pur non capendo tutto quello che noi facciamo, pur essendo completamente diversi, pur credendo che forse non siamo neanche tanto credibili, comunque ci hanno voluto bene e noi a loro abbiamo voluto veramente bene, almeno per quanto mi riguarda. Vi ringrazio per quanto potete essere vicini a questa associazione che, come vi ripeto, è un'associazione di volontariato puro, e do la parola a Michele. Grazie, grazie ancora. Buonasera. L'Associazione Amici di Ampassi Lava ha costruito dal 2006 al 2008 un ospedale in una zona desertica nel sud-ovest del Madagascar. Il Madagascar è, facendo una classifica reverse, è l'8° tra gli ultimi paesi del mondo, e la zona dove noi lavoriamo è la zona più ultima dell'ultimo dei paesi in termini economici. Ma nel Madagascar la salute pubblica è a pagamento. L'ospedale è stato costruito in 2 anni e donato allo Stato del Madagascar. Il dono era la restituzione dell'offerta del terreno che era stata fatta a chi voleva costruire l'ospedale vicino al villaggio. Il governo del Madagascar ha dato in gestione l'ospedale all'associazione, che ha come suo intento e compito di seguire solo questo ospedale. L'associazione ha assunto la gestione con il patto che l'associazione cura e curerà la parte economica e di fornitura dei materiali e delle strutture e di riammodernamento continuo dell'ospedale, e continuerà a mandare personale esperto con l'intento di insegnare alla popolazione, alle persone malgache che vogliono farlo, la medicina con le ultime tecnologie e conoscenze del mondo occidentale. Ma alla fine l'ospedale resterà dello Stato del Madagascar, che curerà di avere assunto il personale malgascio che gestisce l'ospedale. Allora l'associazione fornirà solo l'aiuto economico per mantenere una promessa assoluta. L'ospedale deve essere gratuito per gli ultimi degli ultimi. Il lavoro lì è emozionante se partiamo con il fatto che noi non siamo dei nuovi colonizzatori. Non andiamo a insegnare come si fa, andiamo a mostrare chi siamo, sperando che loro ci mostrino chi sono. Non vogliamo insegnare una nuova cultura, vogliamo imparare la cultura degli altri. Non vogliamo portare via nulla se non le emozioni. E quindi siamo alla ricerca perenne dell'armonia. L'armonia che è qui con noi, l'armonia di questo posto, l'armonia che il padrone di casa ci invita ad avere sempre, l'armonia dell'orchestra d'archi,
l'armonia del coro, l'armonia di essere vicini agli altri. Come possiamo? Grazie e buon concerto. Abbiamo chiuso questo inserto con l'armonia anche rispetto al luogo che ci ospita. E vorrei a questo punto dirvi anche perché abbiamo voluto scegliere questa data. Il 7 dicembre è la vigilia della festa dell'Immacolata, per cui ci sembrava particolarmente adatto il luogo, perché questa è la chiesa di Maria Assunta e gran parte del lavoro che vi presenteremo questa sera è incentrato proprio sulla figura di Maria, e anche la data ci pareva abbastanza azzeccata, perché da un lato ci dà modo di cantare il Magnificat, cantico dal Vangelo di Luca dedicato proprio alla Madre del Signore, ma anche proprio per il luogo appunto che ci ospita. Vorrei per questo chiamare qui a Lambone Don Graziano o Don Riccardo, non so, per magari condividere il loro punto di vista su questo tipo di esperienza. Bene, buonasera a tutti. Questa sera mi sembra che a Milano alla Scala si tiene la prima, no? Credo che quelli di Milano si sono persi una grande occasione a non venire qui stasera. Ecco, di là, ecco, delle battute e senza creare troppe attese, però la vostra presenza così numerosa e sapendo un po' da Paolo il lavoro che c'è dietro, credo che questa sera ci sarà qualcosa di bello, di emozionante e anche di importante. Ecco, ringrazio il parroco Don Graziano della cattedrale e ringrazio ovviamente i protagonisti di stasera, i due cori, il coro Anzano e il coro alle Sorgenti e i giovani archi veneti, insieme poi ai solisti che saranno gli interpreti di questa emozionante serata. Ecco, credo che Paolo abbia già ricordato delle belle cose calando questa serata in questa vigilia dell'Immacolata. Ecco, credo che in qualche maniera con le debite, diciamo, analogie diventi un'occasione anche di ricordare chi festeggiamo già da questa sera e da domani in maniera particolare, proprio l'Immacolata, una festa cara a noi cristiani. E quindi questo è proprio un introdurci dentro questa grande festa che domani celebreremo con solennità. Ecco, grazie quindi a chi ha profuso tanto lavoro per preparare in tutti i settori. Io ho imparato una cosa da quando sono parroco di Anzano, che quando vedo Paolo Stefan e Marco Simeoni insieme c'è sempre qualcosa di bello che succede, e quindi credo che anche stasera sarà così, non ho dubbi, quindi lascio la parola a Don Graziano se è qui per un saluto e auguro a tutti voi una buona serata. Ho l'impressione che Don Graziano abbia salutato con... Ecco, io lo vorrei ringraziare, Don Graziano, come dire, negli ultimi giorni, quando non lo chiamavo lui pensava che stessi male, vero? Ci siamo sentiti parecchio e ci ha messo a disposizione questo bellissimo spazio, quindi grazie, e soprattutto domani cercate tutti di venire a messa perché appunto sarebbe importante anche questo.
Abbiamo avuto per questa iniziativa anche il patrocinio di 3 comuni, Vittorio Veneto, naturalmente siamo nel territorio del comune di Vittorio Veneto, Cappella Maggiore, dove il coro Anzano nasce, prova e opera, diciamo, e anche il comune di Macerata sul Piave. Il ringraziamento va anche quindi alle amministrazioni pubbliche che ci hanno sostenuto in questa iniziativa e vorrei chiamare anzitutto l'assessore Uliana per 2 parole magari e dopodiché il vice sindaco Traetta. Siamo soliti fare i discorsi alla fine, ma questa volta abbiamo pensato di farli all'inizio così che si possa andare a parlare di musica, a sentire musica nel prosieguo della serata. Grazie a tutti quanti voi di essere qui questa sera. Io stavo ascoltando con grande interesse quanto dicevano i nostri 2 amici medici che lavorano ed operano in un territorio così lontano e così difficile e mi domandavo cos'altro può aggiungere un amministratore che lavora qui. Io posso soltanto dire che vi ammiro moltissimo e posso dire con grande soddisfazione che vedo la chiesa piena questa sera. Questo mi fa capire che c'è interesse per questo tipo di attività che va al di là del piacere di ascoltare la musica, ma vuole invece contribuire per una missione più importante e decisamente più elevata. Poi permettetemi di aggiungere come assessore alla cultura che mi fa particolarmente piacere questa sera che ci sia un programma vivaldiano, perché ricordo a tutti che abbiamo avuto un illustre nostro concittadino, Alberto Gentili, il quale ha recuperato molto del materiale che era andato perduto di Vivaldi, l'ha conservato e ci ha dato modo di conoscere dei partiti musicali che altrimenti sarebbero scomparsi. E questo lo dico con l'orgoglio da vittoriese, perché questo nostro illustre concittadino ci ha dato questa grande possibilità. Poi ancora un'ultima cosa, la musica sicuramente, come diceva un grande compositore, Ravel, parla all'emozione e poi all'intelletto. Questa sera, vedendovi qua tutti così numerosi e sapendo qual è l'obiettivo di questo concerto, io credo che la musica parli sicuramente anche al cuore di ognuno di noi. Grazie. Buonasera a tutti. È con una certa emozione che in questo luogo così importante ricordo dei concetti fondamentali che mi riguardano. Io sono il sindaco del Covid di Cappella Maggiore, quindi ho vissuto in pieno quella che è stata la tragedia, non tanto di chi non se n'è accorto, perché c'è anche chi ha dichiarato di non accorgersi, ma soprattutto di chi ha subito gravemente le conseguenze, sia dal punto di vista della salute, sia dal punto di vista economico. Noi qui stasera siamo per una raccolta fondi molto importante. Prima abbiamo sentito 2 illustri medici che ci hanno parlato di un progetto meraviglioso, un progetto davanti al quale chiaramente ciascuno di noi deve rispetto. Stiamo parlando del Madagascar. Io sono professore di relazioni internazionali e diritto internazionale, quindi nei miei studi questi aspetti sono fondamentali. Tenete conto che il Madagascar ha un reddito pro capite annuo di $454. Il Lussemburgo ha un reddito pro capite di $110.000 annui. Questi sono i raffronti che esistono nel nostro mondo. Io comunque, prima di affrontare queste problematiche, porgo i saluti ovviamente dell'amministrazione che attualmente rappresento come vice sindaco e di Macerata del Piave, purtroppo non ci sono rappresentanti in questo momento, ma che insieme a Cappella Vittorio ha deciso di patrocinare questo importante evento. Questo ospedale, ho fatto delle ricerche in internet perché chiaramente sono curioso, quindi ho voluto vedere di che cosa si parlava
Bene, questo ospedale è l'unico presidio sanitario nel giro di 200 chilometri e garantisce i propri servizi gratuitamente, come è stato detto, per realizzare l'obiettivo di assicurare la salute, che è benessere fisico, mentale e sociale, e non semplicemente assenza di malattia o infermità, e che è un diritto umano fondamentale da tutelare in tutto il mondo. Questo è scritto nell'ambito degli obiettivi che questo ospedale ha. Ma questi obiettivi sono esattamente gli stessi che noi troviamo nella nostra Costituzione. All'articolo 32 della nostra Costituzione si dice questo, che l'Italia considera la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantendo cure gratuite agli indigenti. E questi aspetti, secondo me, devono far riflettere. Diciamo che viviamo in un mondo profondamente ingiusto. Secondo un recente rapporto dell'organizzazione internazionale Oxfam, gli 8 uomini più ricchi del pianeta possiedono la stessa ricchezza di 4 miliardi di persone, metà della popolazione del mondo, e l'1% della popolazione possiede la maggior parte della ricchezza mondiale. Quindi la priorità in questo mondo qual è? È evidente. La priorità è chiaramente cercare una redistribuzione della ricchezza che sia più giusta, che non sia a questi livelli. A questo punto io ringrazio il coro Anzano, guidato dall'amico maestro Paolo Stefan, il coro Le Sorgenti, guidati dal maestro Marco Simeoni, l'orchestra Giovani Archi Veneti, guidati dal maestro Lucia Visentin, e tutti coloro che hanno deciso di essere qui questa sera per partecipare a questo momento di solidarietà e cultura. Si diceva di Milano, in realtà qui c'è qualcosa in più, c'è la solidarietà che penso deve essere nei nostri cuori, oltre che nella nostra Costituzione. L'articolo 2 della nostra Costituzione ribadisce che la nostra è una Repubblica che deve basarsi sulla solidarietà economica, sociale e umana. E auguro a tutti una buona serata e ringrazio per l'invito e per questa meravigliosa serata. Grazie. Bene, grazie a tutti per i vostri interventi. Ricordo che in fondo ci sono delle cassettine e anche dei libri che rappresentano un po' il percorso dell'associazione Apassilava, che se volete potete portare via con un'offerta, imparerete un po' meglio di che cosa si occupa questa associazione e potrete anche contribuire al suo percorso. Detto questo vorrei passare alla musica. Siete contenti, vero? Allora, questa serata è dedicata ad Antonio Lucio Vivaldi, grande compositore veneziano dimenticato per tanto tempo, riscoperto nel Novecento. Non mi dilungo tanto su Vivaldi, ma vi ricordo soltanto, ecco, vorrei trasmettervi l'immagine così che dà il connotato alla sua musica. Pensatelo nella Venezia ricca, sontuosa dal grande passato, decadente, ma ancora capace di esprimere cultura con la C maiuscola. Vivaldi era un prete. Il prete rosso lo chiamavano perché era rosso di capelli e noi ce lo immaginiamo così, un po' sopra le righe, impegnato a comporre e a guidare le putte dell'ospedale della Pietà che cantano come gli angeli e suonano il violino. Il suo sacerdozio pare non sia proprio stato di pura vocazione, eppure ci ha lasciato molte opere nelle quali dà spazio al sacro. Convivevano in lui come forse in tutti noi. Umano e divino, sacro e profano. Nella musica di questa sera troveremo una particolarissima sintesi di questa ambivalenza. La sintesi vi viene dalle 3 famiglie, 2 cori e un'orchestra che vi sono stati menzionati. Dico famiglie perché queste realtà, come tutte le famiglie, come dire, vivono un percorso di gioia e qualche volta di difficoltà, di fatica, di condivisione, vanno avanti accrescendo la loro vita in modo ricco attraverso la musica.
Noi siamo onorati di fare musica e per questo vorremmo ringraziare anche tutti voi nostri familiari che ci permettete di farlo, perché vi portiamo via un sacco di tempo. E ringraziamo anche i datori di lavoro dei coristi che rilasciano permessi e ferie consentendoci di provare, nell'auspicio che in futuro possa sempre essere così, perché la musica ci fa più lieti. 3 famiglie, dicevo, 3 anime, Coro Anzano, Coro Le Sorgenti e l'Orchestra Giovani Archi Veneti diretta da Lucia Visentin, che comincerà questa serata e che vi invito ad accogliere con un caloroso applauso. L'orchestra aprirà questa serata con il concerto in Si minore, numero 10, opera 3, RV 580, per 4 violini, violoncello ed archi, nei movimenti allegro, largo, larghetto, largo, allegro. Un'opera che affascinò a tal punto Johann Sebastian Bach che la volle trascrivere e la fece diventare il monumentale concerto per 4 clavicembali e orchestra. È una pagina dalla scrittura estremamente raffinata e complessa, a partire dal primo allegro con l'incalzante motivo dei violini obbligati per continuare con la maestosità del ritmo puntato del movimento centrale e concludere con una giga in turbinoso crescendo. Grande pagina di musica che riprenderà vita grazie ad Alice Bettiol, Francesca Pavan, Teresa Storer, Elisa Bisetto, violinisti, e Marta Storer al violoncello. Una raccomandazione: prima di lasciare spazio alla musica, i telefonini li spegniamo. La seconda raccomandazione è gli applausi solo alla fine. Signore e signori, a voi l'Orchestra Giovani Archi Veneti.
calore del vostro applauso penso che riconosca la bravura di questa giovane orchestra che ci onora quest'oggi della sua presenza, ma per il prossimo brano avremo tuttavia bisogno di qualcun altro. Ci apprestiamo infatti a presentarvi il Magnificat per soli coro e orchestra RV 589. È da questo Magnificat che abbiamo deciso di partire e fissare la data il 7 di dicembre. Sarebbe bello riprenderle le parole del Magnificat, ma insomma ci saranno altre occasioni per questo. Nel Magnificat Vivaldi alterna i brani corali a 5 arie per altrettante soliste, figlie di coro, allieve presso il Pio Ospedale della Pietà, nel quale fu a lungo insegnante di violino e compositore. Il carattere è umile e mesto, con continui richiami al numero 7 che raffigura i 7 dolori di Maria. È un ponte questo Magnificat, come lo è l'Immacolata, fra Maria e il Natale, un momento speciale di festa e preghiera che speriamo ci veda tutti partecipi anche come esecutori. E a questo punto ho il piacere di presentarvi il resto della compagine, a voi il coro che invito a raggiungerci qui davanti e che vi prego di accompagnare con un grande applauso. Assieme al coro Stefano Maso che ci accompagnerà all'organo. E con il coro invito anche le soliste Anna Tarca e Maria Zalloni e infine il nostro direttore Marco Simeoni. A lui ci affidiamo per l'esecuzione dei prossimi brani, per cui, signore e signori, pregandovi nuovamente di prestare attenzione alla suoneria dei vostri cellulari e pregandovi di non interrompere l'esecuzione fino al termine dell'opera, a voi Antonio Lucio Vivaldi, Magnificat.
Grazie. Dalla sofferenza del Magnificat alla composizione con la quale chiudiamo la nostra serata. Lo facciamo con la gioia del Gloria, l'inno degli angeli. Anche in questo caso l'opera è pervasa da un riferimento numerico teologico. La struttura della composizione, simile a quella del Magnificat, è caratterizzata da una simmetria armonico-strutturale che richiama, pensate un po', l'architettura tipica delle facciate dei palazzi veneziani. L'opera è caratterizzata da una spiccata musicalità, grazie anche al contributo di strumenti che arricchiscono l'accompagnamento degli archi e del continuo. Invito quindi a raggiungerci Mauro Feltrin alla tromba e Riccardo Foladora all'oboe. Prima di richiamare il maestro e le soliste, ricordo che le 3 compagini questa sera qui impegnate avranno delle altre serate prossimamente, quindi l'Orchestra Giovani Archi Veneti si esibirà il 16 dicembre a Castelfranco, Mozart, e il 17 dicembre a Treviso, il coro Le Sorgenti il 20 dicembre nella chiesa di Salsa, qui a Vittorio Veneto, il 17 dicembre a Maserada e il 26 dicembre a Revine Lago. Il coro Anzano invece sarà a Gorgo al Monticano il 17 dicembre e il 6 gennaio pomeriggio, classico concerto di Infuocanto, a Sarmede in teatro. Signore e signori, pregandovi ancora una volta di prestare attenzione alla suoneria dei cellulari e a non interrompere l'esecuzione, a voi Gloria, buon ascolto.
Ci avete dato un'emozione grandissima, mi avete dato una forza. Quando tornerò dirò che ho sentito tanta gente e tanta musica dentro di noi e avremo coraggio di andare avanti. La nostra è un'associazione povera e quindi non ho grandi regali da fare a tutti voi, ma volevo regalare un pochino di emozione del Madagascar con il libro che ha scritto un mio caro amico che parte domani e che ha raccontato emozioni. Ed è una piccola staffetta, è un piccolo libro, ce ne sono ancora forse alcune copie se qualcuno vuole comprarlo o dare una piccola offerta, che si chiama Viaggi in un mondo senza tempo ed è un libro di emozioni. Voglio darlo allo splendido direttore d'orchestra di oggi, e anche ovviamente maestro del coro Le Sorgenti. Volevo darne uno ovviamente al direttore del coro di Anzano e uno alla splendida direttrice e premio violino di
questi magnifici ragazzi. Ho solo un libro da dare, non ho un libro da dare a tutti quanti. A tutti quanti do un abbraccio fortissimo e vi avrò nel cuore. Passatevelo questo libro. Grazie a tutti, è stato un piacere, grazie per averci accompagnati in questa serata, buona festa dell'Immacolata e buon Natale a tutti quanti voi. La gara nazionale si svolge qui all'Alberini perché l'anno scorso, un po' per colpa mia, un po' per colpa del professor Carbonelli, abbiamo preparato una ragazza che è riuscita sia nello scritto sia nella parte pratica a fare un bellissimo risultato e quindi a vincere il primo posto in una gastronomia. Ci troviamo qui quest'anno perché l'anno scorso una mia studentessa, Emma Catapan, ha vinto a Forlimpopoli la gara nazionale degli istituti alberghieri. Eravamo consapevoli già dalla vittoria che avremmo dovuto cominciare a lavorare, quindi è iniziata esattamente il giorno dopo che la nostra studentessa ha vinto e poi dall'anno scolastico, quindi da settembre in poi, è cominciata l'organizzazione vera e propria. All'interno della gara ci sono sostanzialmente 3 gare, una per ogni percorso formativo: cucina, sala e vendita e accoglienza turistica. Tutte e 3 le articolazioni svolgono una prova progettuale, quindi teorica, scritta. Poi le articolazioni si dividono, cucina fa una gara all'interno della cucina che dura 90 minuti e quindi poi c'è la parte della degustazione, mentre per sala bar è divisa la parte pratica in 3 momenti. Uno legato alla preparazione di un tavolo, quindi alla mise en place, quindi meramente legato alla sala, una legata al bar, quindi con la realizzazione di un cocktail, e un'altra ancora di un momento legato alla sommellerie, quindi alla degustazione del vino e soprattutto al servizio del vino. Mentre accoglienza turistica devono preparare un itinerario turistico e poi svolgere le altre prove legate alla loro articolazione. La prova di laboratorio di cucina consiste in una performance strutturata in 90 minuti di tempo. Gli studenti candidati provengono da diverse regioni d'Italia e devono realizzare il piatto che hanno predisposto e studiato nelle loro scuole di provenienza. La nostra prova di accoglienza turistica consiste in una prova progettuale dove gli studenti si sono cimentati nel progettare un pacchetto turistico per promuovere il territorio della Marche Trevigiana, valorizzando le peculiarità naturalistiche, artistiche ed enogastronomiche del territorio. Sono Loris Bettiol, insegnante di sala e vendita all'Istituto Alberghiero di Treviso. Nella gara nazionale il mio ruolo era quello di giudice tecnico, quindi della parte pratica di bar. La prova si svolgeva facendo entrare i ragazzi in pedana. Una volta in pedana andavano a sorteggiare uno di 10 drink dati nel bando, successivamente una breve descrizione di quello che riguardava la storia, gli aneddoti sempre legati al drink, ai singoli prodotti che c'erano all'interno, quindi realizzare i 2 drink che servivano e poi andavamo a degustare. L'esperienza è un'esperienza significativa per noi insegnanti e soprattutto per la scuola. È un lavoro molto impegnativo, complicato, difficile, con tante incognite, però ci ha dato una grandissima soddisfazione, ci ha dato la possibilità di mettersi alla prova, ci ha dato la possibilità di poter conoscere dei ragazzi che hanno partecipato a questa gara, dei ragazzi magnifici, dei ragazzi che rappresentano l'eccellenza degli istituti alberghieri italiani, e questo ci fa estremamente piacere perché è compito nostro, da parte sia degli insegnanti che delle istituzioni, di valorizzare quelle figure che diventeranno poi il futuro della ristorazione italiana, e ne abbiamo assolutamente bisogno. In generale ci sono stati dei ragazzi veramente bravi, preparati, ordinati, puliti. Qualcuno era emozionato, quindi con l'emozione si parte un po'
col freno a mano tirato, però sono stati tutti bravi, bisogna dire la verità. Diciamo che si sono sbizzarriti nelle tecniche più varie, ecco, perché c'è chi ha portato qualche antipasto, primo, molti secondi, per cui hanno variato molto le loro interpretazioni della gara. Nel complesso diciamo che le regole basi le hanno rispettate tutti in maniera ottimale, ecco. Le prove sono andate molto bene, i ragazzi molto emozionati, anche noi in realtà, devo dire, però insomma è anche una soddisfazione vedere questi ragazzi che si mettono alla prova forse per la prima volta, si confrontano anche tra loro, si supportano tra loro, abbiamo visto anche nei corridoi al di fuori del laboratorio di cucina che insomma interagiscono, si scambiano opinioni, è sempre bello vederli appassionati. Poi il loro futuro è un punto di domanda, ma intanto quello che si vede, le eccellenze di questi istituti insomma dimostrano che il lavoro che si fa è tanto ed è buono, positivo. La prova di mise en place consisteva a parlare in inglese innanzitutto e accogliere il cliente e fare la mise en place in italiano, mentre il cocktail era un cocktail a scelta dei 10 cocktail che ci avevano proposto e i vini la stessa cosa. La prova consisteva nel valorizzare una materia prima in maniera sostenibile e quindi andando a ridurre gli sprechi, a utilizzare cotture efficienti. E io sono andata a preparare un piccione che ho scomposto, quindi ho preso tutte le parti, anche quelle che di solito vengono scartate e considerate meno nobili, e le sono andata a cuocere tutte con delle cotture differenti appunto per andarle a valorizzare. E sono andata a preparare anche una maionese all'alloro come base, una coulis di albicocche, un olio all'alloro e dello scalogno in aceto di vino. Mi piaceva questo impiattamento che poi comunque è venuto da me perché dava un senso di continuità, tutti gli elementi erano appunto in senso orizzontale e mi piaceva proprio come risaltavano anche tutte le parti del piccione, quindi mi sembrava perfetto per il piatto che dovevo presentare. Ho fatto la prova di accoglienza turistica, inglese, francese e presentazione dell'itinerario. Era un role play riguardo eventi che potevano accadere dalla fase ante al post checkout. Ho parlato di Treviso, della Piazza dei Signori, il Palazzo dei 300 e poi mi sono dedicato alle ville. Spero di essermela cavata, ecco. Ho portato un secondo piatto a base di piccione e asparago bianco. Nell'impiattamento ho un po' tremato, però dai, è andato bene, sono contento. Ho appena finito tutte le prove, sono molto emozionata, lo sono tuttora. Prima ho fatto la prova di sommellerie, abbiamo fatto la stappatura, mi hanno fatto un po' di domande, però molto simpatici i giudici, devo dire. Le uniche difficoltà che ho avuto era perché appunto la cucina non era una che conoscevo, è la prima volta che entravo in questa cucina, ma mi sono ambientata. La prova di bar poteva sicuramente andare meglio, però mi sono impegnata, soprattutto tra ansia e non ricordare, mi è presa la sprovvista, però alcune cose le ho fatte sicuramente giuste perché ho studiato, è sicuramente una bella esperienza e la rifarei se potessi. È andata molto bene, sono soddisfatta del mio lavoro, sono contenta di quello che ho realizzato e è stata una bellissima esperienza. Siamo rimasti molto sorpresi perché ci siamo confrontati con dei ragazzi che hanno portato delle idee innovative, delle idee classiche ma con delle tecniche importanti. Abbiamo puntato tutto sulla sostenibilità perché ce lo chiede l'Agenda 2030, perché la ristorazione del futuro è una ristorazione che deve essere soprattutto una ristorazione sostenibile. Sono Elisabetta Somma da Castalimenti, rappresento appunto la Scuola dei Campioni e sono qui come giudice nella gara degustazione. Abbiamo appena finito di degustare i piatti dei ragazzi, tutti molto bravi, piatti ottimi, hanno rispettato le tematiche, erano molto preparati, super organizzati e anche un po' emozionati. Sono Alessandro Breda, sono nato a Conegliano e ho un ristorante a Oderzo che si chiama Zelius. Oggi sono qui come giuria. La preparazione dello studente è una cosa non approssimativa, ma una cosa che va in profondo. C'è un fermento in questa scuola in questi giorni che è davvero notevole, perché logicamente l'ambizione è portarsi a casa il primo premio. Sono mesi e mesi di preparazione perché comunque non bisogna andare ad allenare solamente
l'aspetto tecnico del piatto in sé, dell'esecuzione del piatto, ma anche il controllo delle emozioni e dello stress, perché è un fattore molto rilevante, soprattutto anche quando si entra in una cucina professionale. Ecco. Abbiamo studenti e studentesse che arrivano da tutta Italia, sono giovani, frequentano il 4º anno, sono ovviamente tra i migliori degli istituti, ma questo non vuol dire che loro umanamente non abbiano delle paure, quindi abbiamo cercato di metterli a loro agio, abbiamo pensato di assegnare a ciascuno di loro appunto quello che in maniera molto scherzosa abbiamo chiamato Angelo Custode, in maniera tale che questi ragazzi che sono nostri studenti di 3ª, 4ª e 5ª, che abbiamo scelto perché magari più propensi ad aiutare, potessero essere d'aiuto non solo a portare loro le attrezzature che richiedono, sistemare le teglie nei forni, accendere loro le attrezzature tecnologiche che magari nelle loro scuole sono diverse, e poi abbiamo voluto fare questo anche perché possano nascere degli incontri, delle amicizie e possano parlare tra di loro dal vivo. Il riscontro positivo, oltre che emozionante, è dettato dal fatto che molti ragazzi, che poi conosco personalmente perché molti sono anche dei miei allievi, mi hanno ringraziato per l'esperienza che hanno vissuto e sono diventati, non dico amici di chi partecipava alla gara, ma tanto rispetto, tanta ammirazione e soprattutto per loro è stata un'esperienza magnifica. Sono stata assistita per tutta la preparazione da un comì, un ragazzo dell'Istituto Alberini, che appunto mi ha dato quel suo piccolo supporto, ma che per me è stato grande. Mi ha aiutato quando mi ha ricordato del piccione in abbattitore, quando mi ha ricordato degli scarti in forno, diciamo che mi ha aiutato e mi ha salvato. È andato tutto liscio, pensavo di poter incontrare qualche difficoltà, per fortuna o anche bravura comunque anche della comì che mi ha seguito è stata molto carina e gentile, non ho riscontrato troppe difficoltà. Sono super disponibili e danno tanto una mano. Dietro ogni ragazzo c'è sempre un adulto e la responsabilità che ha un insegnante, dal mio punto di vista, è una responsabilità enorme. C'è tantissimo impegno e tantissimo lavoro che non resta solo un lavoro scritto sulla carta o che si sofferma semplicemente su una ricetta. C'è dietro insegnare a questi ragazzi a capire il rispetto per le materie prime, saper valorizzare il territorio e soprattutto riuscire a utilizzare sempre solo ed esclusivamente prodotti a chilometro zero. L'elemento importante secondo me è che questa è una delle poche occasioni dove ci si confronta con gli altri alberghieri, quindi tutti abbiamo esperienze diverse, portiamo professionalità diverse, portiamo idee diverse attorno a quei pochi ingredienti che diamo come obbligatori da sviluppare, che sono poi la rappresentazione enogastronomica di questo territorio in questa stagione. A livello anche di preparazione è ovvio che apprendono molte più cose di quelle che magari noi riusciamo a insegnargli durante l'anno scolastico, perché comunque hanno una preparazione molto più puntata per quello che è il concorso. Durante le varie giornate ho visto la soddisfazione nel viso di questi ragazzi perché per loro è un'avventura, è un momento diverso da quello che svolgono durante le attività quotidiane. Ho fatto amicizia anche con altre persone con cui ho i miei stessi interessi che abitano lontano. Una ragazza della Toscana, un ragazzo della Lombardia e ho fatto amicizia un po' con tutti. Questa esperienza è fondamentale anche dal punto di vista del curriculum, perché in un futuro, quando andrai a lavorare in un posto di lavoro, tutta questa esperienza di gare formative sono sempre utili in qualsiasi ambiente lavorativo vai. Sono cresciuta molto anche a livello tecnico e soprattutto emotivo. Questa gara nazionale mi ha regalato tante emozioni, tra cui anche ansie e preoccupazioni, ma tanta soddisfazione. È una bella esperienza da fare, sicuramente. L'esperienza stupenda, cioè emozionante soprattutto, ma anche, diciamo, serve proprio per metterci in gioco. Poi soprattutto io sono molto timida, mi vergogno di tutto, quindi fare questa esperienza sicuramente mi aiuta anche a crescere. Sono divertita molto, c'è stata anche molta ansia, devo dire la verità, qualche pianto è scappato per la paura, ma penso che sia normalissimo in un contesto simile, anzi è magari strano il contrario, e mi sono divertita, ho conosciuto tantissime persone nuove, sto facendo amicizia, anche nel mio settore ci siamo molto supportati a vicenda, sono stati giorni comunque coinvolgenti e molto divertenti, mi porterò a casa una bella esperienza a prescindere da tutto. È un'esperienza bellissima, non solo la gara in sé, anche tutto quello che viene prima, durante e dopo. Anche solo il fatto di aver conosciuto persone che vengono da tutta Italia, che hanno la tua stessa passione o comunque che
lavoreranno o già lavorano in questo settore. Siamo arrivati in 2 dalla Sardegna, siamo arrivati che non conoscevamo nessuno l'altro giorno e adesso usciamo con un gruppo su WhatsApp da 30 persone che abbiamo conosciuto durante questa esperienza bellissima. Penso che la loro esperienza è anche la mia esperienza e questa la porterò per sempre nel mio bagaglio culturale. Primo classificato come migliore istituto va all'Istituto Maffioli. Complimenti all'Istituto Maffioli che si aggiudica il primo posto, primo premio. Premiamo il primo classificato per l'accoglienza turistica, San Pellegrino, Linda Salvetti. Complimenti! Complimenti, complimenti Linda! Andiamo avanti con il primo classificato per la sala bar e vendita. All'Istituto Maffioli, Linda Pollenato! E ancora un grande applauso per Linda! Bravissima! Vince il primo premio di enogastronomia per l'Istituto San Pellegrino, Sofia Nembrini! Complimenti Sofia! Se per caso i vostri professori vi propongono di partecipare a dei concorsi simili, non per forza gare nazionali, concorsi in generale, accettate, è proprio un qualcosa che ti arricchisce. Cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati sulla nostra rubrica estiva A Tutto Grest, una rubrica che vuole raccontare la vivacità, la bellezza delle attività nelle nostre parrocchie, delle parrocchie della diocesi di Vittorio Veneto durante il periodo estivo. Raccontare la vita delle comunità, raccontare l'esperienza che i giovani fanno, delle famiglie, dei bambini, dei ragazzi, raccontare il senso di condivisione e di gioia che animano i nostri oratori. Oggi ci troviamo al Grest San Giovanni Paolo II della parrocchia di San Vendemiano. Andiamo a conoscere i protagonisti di questo splendido Grest, andiamo a vedere i volti, le attività, i giochi, i laboratori che vengono proposti da dei bravissimi animatori ai bambini di questa comunità. Insieme a noi, tutti insieme, girls and boys, ma cantare inizia lei, dopo tu risponderai. Don Federico Amianti, cappellano di San Vendemiano e di Zoppè e Saccon, siamo qui con te, raccontaci un po' il Grest di San Vendemiano. Beh, ci sono 250 ragazzi dalla prima elementare alla terza media, tenuti da animatori, un centinaio, dalla prima alla quinta superiore, naturalmente anche con i volontari adulti che ci aiutano nelle varie incombenze della giornata. Il Grest comincia alle 8:45 del mattino e finisce alle 16:30 del pomeriggio, c'è la possibilità di mangiare qui in oratorio. Tanti bambini, tanti ragazzi, tanti animatori. Com'è la preparazione a questo Grest? È un Grest, diciamo, di queste dimensioni richiede una preparazione fatta per tempo, quindi noi partiamo alcuni mesi prima
e organizziamo per gli animatori gli incontri di formazione perché abbiano la possibilità di capire cosa significa stare con i ragazzi, prendersi cura dei bambini, farli divertire e soprattutto trasmettere loro quello che è il messaggio del nostro GREST, che è un GREST che vuole parlare di Gesù e del Vangelo. E per questo facciamo 5 incontri di formazione aiutati da degli esperti che organizziamo a partire da maggio, proprio pensati per i ragazzi delle superiori. Tutti i temi del GREST sono pensati da un'equipe di volontari giovani che già alcuni mesi prima del GREST si ritrovano per cercare di pensare qual è il modo migliore per trasmettere il messaggio che vogliamo portare loro. Quest'anno il titolo del GREST è Dalla parte giusta, e la parte giusta è proprio quella di Gesù. Il messaggio che vogliamo dare è insegnare ai ragazzi che scegliere una vita cristiana non è una scelta come le altre, è una scelta che comporta delle responsabilità, del coraggio e la voglia di voler bene agli altri. Quindi attività di laboratorio, gioco, ma anche un momento insieme all'inizio con una proposta degli animatori. Qual è l'ambientazione che avete scelto quest'anno per caratterizzare questo GREST 2026? Grazie a un gruppo teatrale molto preparato, quest'anno noi proponiamo come ambientazione un'ambientazione western, precisamente il famoso film italiano Lo chiamavano Trinità, nella quale si seguono proprio due personaggi, due attori che vorrebbero fare i banditi ma che in realtà poi si ritrovano ad aiutare gli altri, ad aiutare l'oppresso, ad aiutare chi è in difficoltà. E quindi questo western con il tono molto divertente ci sembrava molto bello per trasmettere il messaggio che avevamo in mente. E tutti i copioni sono stati estesi dagli animatori stessi del gruppo teatro, che hanno anche pensato ai costumi e all'ambientazione per rappresentare in scena quello che è un film amato davvero da generazioni di italiani. Siamo qui con Gabriele. Gabriele, come sta andando il GREST qui a San Vendemiano? Sta andando molto bene. Abbiamo iniziato settimana scorsa, ma comunque sta andando molto bene questa esperienza estiva qui a San Vendemiano. Angelica, cosa ti piace di più del GREST di San Vendemiano? Stare insieme ai bambini e fare le attività di gruppo, quelle che facciamo in aula. Maria Vittoria, raccontaci qualcosa delle attività che fate nei gruppi. Ci sono diverse attività nei gruppi, specialmente al mattino, e sono attività comunque che istruiscono il bambino e gli fanno capire nuove cose, scoprire nuove cose. Davide, raccontaci qualcosa della mattina degli animatori e anche dell'inizio del GREST qui a San Vendemiano. Allora, noi arriviamo qua verso le 8:30 per fare la preghiera animatori e successivamente dopo abbiamo i balli di gruppo con gli animati e il teatro. Successivamente adesso abbiamo appena finito l'attività di gruppo che è un'attività più formativa, adesso abbiamo la ricreazione, poi dalle 11 a mezzogiorno abbiamo i giochi e infine dopo andiamo a casa per la pausa pranzo, la maggior parte degli animatori. Filippo, è la tua prima volta al GREST? Hai fatto altre esperienze? No, ormai è il quarto anno che faccio qua al GREST, ogni anno è sempre più bello. Raccontaci qualcosa magari dei pomeriggi che fate con i ragazzi. I pomeriggi, la prima attività sono i giochi senza frontiere, poi successivamente vengono divisi nei vari laboratori con i vari responsabili. Ogni mattina il GREST si apre con una scenetta preparata da voi animatori. Quanto lavoro c'è dietro e quanto piace soprattutto ai bambini? Beh, allora i bambini si divertono sempre molto. Il lavoro dietro è molto, al mattino veniamo qua alle 7:35 per provare la scenetta che faremo alle 8:30 e poi ci fermiamo dopo pranzo per provare quella del giorno dopo. E comunque c'è tutto il lavoro per preparare i costumi, scrivere il copione e fare gli oggetti di scena e tutto quello che vedete comunque è realizzato da noi con il nostro impegno, però ci mettiamo la passione e siamo molto contenti di farlo. Siamo qui con Ronzino, un personaggio fondamentale di questo GREST. Ronzino, come sta andando il GREST a San Vendemiano?
discorso lungo. Sta dicendo che sta andando benissimo, che si sta divertendo, che ti danno tante carote, hai detto anche, e che i bambini sono come sono i bambini, non ho capito? Ah, sono stupendi e meravigliosi. Allora direi che dobbiamo fare un applauso al nostro Ronzino. Voi siete? Aida, Matilde, Gioia, Elison. Da quanti anni vieni al Grest di San Vendemiano? Questo è il sesto. Che cosa ti piace allora di più del Grest e perché ogni anno ritorni? Ritorno per la compagnia, per le attività pomeridiane, per i giochi, un po' per tutto. Gli animatori sono bravi? Sì, dai, sì. Senza di loro non si potrebbe fare niente, quindi. Che cosa ti piace di più della mattina al Grest di San Vendemiano? La scenetta, perché è molto divertente e gli attori sono molto bravi e riescono a interpretare bene la storia. Al Grest fate anche qualche uscita, qualche gita? Sì, molte, ogni venerdì facciamo una gita o un'uscita, tipo lo scorso venerdì abbiamo fatto la biciclettata e questo venerdì andremo a vedere un museo degli aerei storici. Consigliereste il Grest alle vostre amiche? Io sì, molto, perché comunque, come ha detto prima Ida, si sta bene in compagnia e è molto bello, anche si fanno belle cose, sì. Salutate i telespettatori della Tenda TV. Ciao! Il vostro oratorio è davvero ampio, grande, con tanti spazi sia all'esterno che all'interno. Vediamo qui sulle queste pareti anche i disegni dei Grest passati. Di cosa ci puoi raccontare? Ogni anno, grazie alla capacità artistica dei nostri animatori, viene fatto un murales sul tema dell'anno. Abbiamo visto quello del 2024 sull'Isola del Tesoro, che è il tema teatrale che abbiamo messo in scena. E questi murales sono realizzati dai ragazzi nei laboratori che si tengono al pomeriggio. Ci sono chiaramente degli animatori preparati con capacità artistiche e cerchiamo così anche di abbellire il nostro oratorio per tutto l'anno. Qui possiamo vedere il murales del Grest dell'anno scorso, ambientazione Tre Moschettieri, e questo è proprio il lavoro che hanno realizzato gli animatori assieme ai ragazzi. Quest'anno, come dicevamo, con il tema lo chiamavano Trinità, stiamo già realizzando il nuovo murales, eccolo qui, in cui possiamo vedere Bambino e Trinità, Bud Spencer e Terence Hill, e pian piano stanno emergendo le figure dei loro avversari e della famiglia di coloni in difficoltà che aiuteranno. Don Marco Zarpellon, parroco di San Vendemiano, di Zoppè di Saccon anche. Cosa vuol dire fare il Grest in una parrocchia? Qual è il valore aggiunto in una comunità di questa esperienza? Il valore aggiunto sicuramente è quello del servizio dei ragazzi. Io ho sempre fatto Grest pensando all'importanza che ha di impegnare nel servizio dei più piccoli gli animatori, insomma, quindi formare gli animatori, far sì che siano gruppo, che si mettono al servizio dei ragazzi più piccoli con generosità, nella preparazione pre-Grest, nell'attuazione, nella sistemazione. Io dico così, per me il Grest è fatto soprattutto per gli animatori, poi abbiamo anche tanti ragazzi, bambini, famiglie che beneficiano di questo servizio e quindi questa è una conseguenza bella, però innanzitutto dal punto di vista del servizio pastorale, dell'azione pastorale, è un modo per coinvolgere i ragazzi delle superiori per un fine buono e anche cristiano, perché non facciamo soltanto animazione o impegniamo il tempo libero dell'estate, ma cerchiamo anche di dare un profilo di fede, c'è un momento di preghiera, c'è un momento di riflessione, c'è un filo conduttore che è un modo per annunciare il Vangelo ai più piccoli, approfittando di avere tanto tempo a disposizione con loro. Penso che sia questo in sintesi. E cosa si può portare a casa un giovane, un animatore che dedica dei mesi della propria estate, delle proprie vacanze per vivere questo servizio? A me pare che i ragazzi quando cominciano a fare questo servizio abbiano, come dire, il freno a mano tirato, no? Perché vuol dire sacrificio, vuol dire tempo, vuol dire formazione. Poi man mano che si va avanti, no? Di settimana in settimana, notiamo che ci sono davvero quasi tutti, ma alcuni in particolare ti fanno capire che l'esperienza di servizio
cresce man mano che loro si rendono conto di fare qualcosa di gratuito che gli riempie il cuore. Quindi potersi interfacciare, conoscere, riconoscere dai bambini, portarli nel cuore, fa sì che pian piano i ragazzi si sentono che questa sì è la loro casa, gli animatori sentono che questa è la loro casa, ma che la relazione che hanno con i ragazzini è una relazione veramente fraterna, si vogliono bene, quindi io penso che questo sia una bella traccia evangelica, insomma, tant'è vero che quando finisce il Grest c'è sempre il senso della delusione che tutto sia finito, si andrebbe avanti per inerzia, penso per altre settimane, con tanta meno fatica e con tanta più gioia forse, perché si è capito il valore della generosità gratuita, è quello che cresce insomma di settimana in settimana, mi pare di poter dire. Siamo qui al bar dell'Oratorio con Mariangela e Marina. Qual è il gusto di ghiacciolo più venduto al vostro bar? Il limone. Cosa vuol dire mettersi a disposizione della parrocchia in questo servizio per i ragazzi e per gli animatori? Mi fa piacere aiutare, visto che comunque i miei figli vengono qui al Grest, e poter anche io dare una mano, visto che la parrocchia dà questa grande opportunità per trascorrere l'estate in un modo sereno e anche sano, con dei bei valori ai nostri ragazzi. Voi vi chiamate? Santiago. Ines. Che cosa vi piace di più del Grest? Stare in compagnia con gli amici e giocare a calcetto. Mi piace la scenetta e mi piacciono i laboratori al pomeriggio. C'è un laboratorio che ti piace in particolare? Mi piace il laboratorio di traforo. Tagliamo il legno per fare delle forme. Siamo in chiusura di questa puntata di A Tutto Grest dall'Oratorio di San Vendemiano con Don Federico. Don Federico, l'esperienza del Grest cosa lascia ai ragazzi, cosa lascia agli animatori, alle famiglie e anche alla vostra comunità di San Vendemiano? Tutto l'anno quando incontro i bambini e i ragazzi che hanno frequentato il Grest mi dicono: ciao Don, quando è che ricomincia il Grest? Effettivamente il Grest sono 4 settimane in cui i ragazzi si divertono tantissimo, si sentono amati, e quello che mi preme dire è che il Grest non è solo un luogo in cui i ragazzi possono stare quando le scuole sono chiuse o che aiuta i genitori che sono al lavoro per tenere i ragazzi sorvegliati. No, il Grest è proprio la comunità cristiana che si prende cura delle nuove generazioni nel periodo dell'estate, facendo vivere l'oratorio, luogo in cui si vuole seguire Gesù. E questo è quello che proviamo a fare qui nel Grest di San Vendemiano, e per questo voglio davvero ringraziare tutti i volontari che ci aiutano a portare avanti questa iniziativa della nostra comunità. Da San Vendemiano è tutto, dall'Oratorio San Giovanni Paolo II concludiamo la nostra puntata di A Tutto Grest. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it e sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti.
Cari amiche e cari amici, ben ritrovati. 4 passi, la trasmissione che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Do il benvenuto, il ben trovato ancora una volta qui a Silvia Bevilacqua, qui nei nostri studi della Tenda TV, che oltre ad essere protagonista dei documentari che vi stiamo proponendo in questo ciclo di trasmissioni, ci aiuta anche a entrare un po' nel contesto e quindi ci dà una sorta di anticipazione, di anteprima di quello che vedremo tra pochi minuti. Silvia, dove ci porterai oggi? Oggi andiamo alla Madonna della Tosse. È un luogo vittoriese che più o meno tutti affermano di conoscere, ma che in realtà pochi sanno poi raggiungere in autonomia. Siamo nel contesto intorno alla Pieve di Sant'Andrea, in un luogo di pace e di serenità immerso nel verde. Questa chiesetta, che nella forma attuale risale al 1924, un'oasi di pace che paradossalmente si trova a pochi passi dall'uscita sud del traforo di Sant'Augusta, quindi sembra impossibile avere questo spazio davvero di serenità e di silenzio a ridosso di un punto stradale così importante per la città. Ecco, molti magari nel corso delle passeggiate, delle loro passeggiate qui sul nostro territorio, ci saranno passati davanti oppure ci saranno passati vicino, però magari pochi sono effettivamente entrati all'interno di questa piccola chiesetta, e quindi tu ci porterai proprio dentro la chiesa. E certo, questi video ci portano dentro la chiesa, innanzitutto a scoprire la sua storia e a scoprire le opere d'arte che in esse si conservano. Entro subito nel merito delle opere d'arte perché abbiamo 3 elementi. Il primo è la cosiddetta Madonna della Tosse, quindi un piccolo dipinto, olio su tavola, di cui non sappiamo riconoscere l'autore, non abbiamo notizie, molto scuro proprio dal nero fumo delle candele. E questo nero fumo è proprio il segno delle antiche devozioni. Quante mamme hanno acceso una candela davanti a questa immagine dopo aver benedetto con l'olio di una lampada lì presente, dopo aver benedetto, diciamo, fatto una croce sulla gola dei propri bambini. Le affezioni delle vie respiratorie, la pertosse, che però noi abbiamo sempre chiamato la tos cattiva o la tos pagana, no? Proprio a dare l'idea di qualcosa di davvero sinistro, erano dei problemi che fino a non pochi decenni fa avevano anche questa particolare taumaturgia qui in questo luogo. La seconda opera d'arte è una bellissima opera di Luigi Cima che ci racconta della Madonna della Neve, perché in realtà la titolazione della chiesa vera è alla Madonna della Neve che ricorda il miracolo della nevicata d'agosto, del 5 di agosto sul Colle Esquilino, dove poi insomma è stata fondata la chiesa di Santa Maria Maggiore a Roma. Noi la conosciamo adesso anche perché è il luogo scelto da Papa Francesco per la propria sepoltura. Il terzo elemento sono 2 pannelli contemporanei, fatti 2 anni fa, da Anna Maria Trevisan, che raccontano della devozione, di quella devozione che fino agli anni 40 c'era in questa chiesa. È molto importante questo perché in un progetto di riqualificazione, di pulizia, di sistemazione del tetto, si è pensato anche di introdurre un'opera di arte del nostro tempo, di arte contemporanea, di una pittrice vicentina ma molto presente nel nostro territorio, perché in fondo quello che manca a volte è proprio nell'arte sacra l'agire con opere del nostro tempo. È giusto restaurare, ma è anche giusto lasciare un segno contemporaneo. Certamente, quindi questo quello che vi racconteremo tra poco, ma l'abbiamo fatto anche nelle scorse puntate. A noi piace vedere quello che c'è attorno, quindi in che contesto si inserisce in questo caso la chiesetta della Madonna della Tosse. Quindi dopo andremo a vedere anche altri luoghi a noi molto familiari, soprattutto mi rivolgo ai telespettatori di Vittorio Veneto, ma magari altri luoghi altrettanto interessanti per chi ci guarda da fuori. Certo, sono partita parlando del contesto, no? Del contesto ambientale di questo luogo, ma abbiamo fatto così, come dire, allargato lo sguardo, facendo dei video per ognuno dei segni del sacro che da qui si vedono.
Innanzitutto ovviamente il santuario di Sant'Augusta e poi anche la Madonna della Salute, che sono accomunati, questi due siti molto frequentati del nostro territorio, che hanno antichissime devozioni ma ancora vive, dal fatto che entrambi sono stati trasformati, diciamo, in occasione della peste del 1630, la peste manzoniana, quando Venezia fa un voto importante e promette e realizzerà la chiesa della Madonna della Salute, chiede a tutte le città a lei sottomessa, quindi anche a Ceneda e a Serravalle, di fare dei voti, di fare di prendersi degli impegni in questo senso, e Serravalle sceglierà di ricostruire di fatto il santuario di Sant'Augusta e di creare la salita, mentre Ceneda sistemerà l'antico romitorio dedicato a San Colombano per farne proprio la Madonna della Salute. E in più abbiamo valorizzato anche una chiesetta sconosciuta spesso, che è la chiesa dedicata a San Mamante, che si trova in cima, potremmo dire, all'anfiteatro di Rindola, a metà tra la cima del Pizzocche e la zona di Sant'Andrea, dove si venera questo santo africano molto antico, una piccola chiesetta immersa in un contesto straordinario. L'ultima tappa che vi cito, ma in realtà è la prima che troverete nei video, è ovviamente anche la Pieve di Sant'Andrea, e lì non c'è una narrazione completa della chiesa di Sant'Andrea, ma siamo andati ad individuare quali sono i santi taumaturghi, quindi che si sommano, no, alla Madonna della Tosse, presenti raffigurati in opere pittoriche nella Pieve di Sant'Andrea, proprio per comporre questo sorta di pantheon di santi taumaturghi che erano davvero importanti nel nostro passato. Ecco, quindi tanta carne al fuoco, come avete avuto modo di sentire e come vedremo tra pochissimo. Anche in questo caso, grazie a chi è stato possibile realizzare questi video. Ecco, squadra che vince non si cambia, e quindi l'architetto Susanna Maset, che ha curato per la parrocchia di Sant'Andrea tutto il progetto PNRR, e che sappiamo sono cose molto complesse, Emanuele Aruggio, che ha curato il restauro di alcune parti che ne necessitavano e poi della pala d'altare. Citerei anche appunto Anna Maria Trevisan, che ha realizzato le due opere moderne, Federico Campodall'Orto, che sempre al di là della macchina da presa per cercare di gestire al meglio queste occasioni di conoscenza, e la ditta Bags for Dream, che ha questa tecnologia che ci permette, inquadrando una cartina, di far partire questi video e di concentrare la nostra attenzione sui diversi aspetti. E ovviamente ringraziamo e salutiamo anche la parrocchia, ovviamente, come in questo caso anche nelle altre occasioni. Direi che è giunto il momento di proporre ai nostri telespettatori il documentario che ci porta alla scoperta, o meglio a fare 4 passi alla Madonna della Tosse in quel di Sant'Andrea a Vittorio Veneto. Siamo a Rindola Bassa, a pochi passi dalla Pieve di Sant'Andrea, in un pregevole contesto naturalistico. Una lapide all'esterno della Pieve di Sant'Andrea ricorda il pievano Don Biagio Pever. A lui dobbiamo la valorizzazione della chiesetta della Madonna della Neve. L'epoca in cui venne eretto un primo segno del sacro in questo luogo non è nota, e non sappiamo nemmeno se la devozione più antica fosse alla Madonna della Neve. Ricordiamo che questa dedicazione si lega alla fondazione della Basilica Romana di Santa Maria Maggiore. Ma per tutti questo luogo è la Madonna della Tosse. Fa memoria di un'antica pratica, quella di portare qui i bambini per benedire le loro gole e per proteggerli così dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Il terreno su cui sorge questo segno del sacro era anticamente di proprietà dell'ospedale di Serravalle. Nel 1868 passò alla cura della Pieve di Sant'Andrea, ed è allora che annotiamo gli interventi, l'impegno di Don Biagio Pever per migliorare questo edificio. A questo periodo risale anche la realizzazione della stradina d'accesso. Ogni anno, il 5 agosto, alla fine della celebrazione,
La popolazione si recava in processione con le candele accese da questa chiesa, dalla Madonna della Tosse, fino alla pieve di Sant'Andrea. Nel 1924 un altro pievano di Sant'Andrea, Monsignor Mosè da Broi, realizzò l'attuale edificio. Fu un intervento che vide la collaborazione dell'intera comunità, come è testimoniato dalle parole riportate nella lapide sopra il portale d'accesso. La facciata è sobria, notiamo 2 finestrelle neogotiche, il portale, l'oculo e il campaniletto a vela. All'interno ammiriamo l'immagine taumaturgica, la pala d'altare di Luigi Cima con la Madonna della Neve e 2 recenti opere di Anna Maria Trevisan. Tra il 2014 e il 2024 si sono susseguiti 2 interventi di restauro. Il primo si è concentrato sul soffitto, sui paramenti esterni, consolidandoli e proteggendoli. Grande cura è stata posta per ripristinare l'altare maggiore e la pala di Luigi Cima. L'intervento successivo si è concentrato sul tetto, sulle finiture esterne, soprattutto sul portale in pietra e sul ripristino e valorizzazione degli ex voto. Ma è l'intero contesto che ancora profuma di antichità ad essere stato recuperato. Una sosta alla Madonna della Tosse, sia per devozione o per un semplice momento di riposo, deve essere per tutti un attimo di serenità. In questo piccolo luogo di culto si è nei secoli pregata la Madonna della Tosse. Il nome ci ricorda epoche in cui le invocazioni taumaturgiche erano assai diffuse, epoche in cui poco poteva fare la medicina o la farmacopea e allora la devozione verso i santi e certe pratiche religiose, certi gesti diventavano molto importanti. In particolare qui si invocava la Madonna della Tosse per proteggere i bambini soprattutto dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. Pericolosa e contagiosa era in particolare la pertosse, che veniva chiamata tos cattiva o tos pagana, proprio per ricordarne la pericolosità e che oggi è stata debellata. Nel corso dell'Ottocento, ma ancora nella prima metà del Novecento, le mamme e le nonne portavano i bambini presso la Madonna della Tosse. Arrivate qui, intingevano il dito nell'olio della lampada posta davanti all'immagine taumaturgica e con quell'olio facevano il segno della croce sulla gola dei bambini, affinché la Madonna li preservasse o li guarisse dalle afflizioni proprio dell'apparato respiratorio. Poi non sarebbero mancate piccole però sincere offerte, segni di devozione per l'aiuto ricevuto. Entrando in chiesa notiamo un dipinto molto scuro che però è valorizzato da un contesto luminoso dato dalla presenza di un fondo a mosaico in cui notiamo l'iscrizione Regina Pacis ora pro nobis. È questa l'immagine della Madonna della Tosse, una tavoletta dipinta ad olio che misura 30 x 36 cm. Vi riconosciamo Maria che tiene in braccio il bambino Gesù, le loro aureole si incrociano, i loro gesti sono affettuosi. Maria ha un velo da popolana e anche un abito molto semplice, è un'immagine adatta a creare una relazione con le persone semplici che venivano a pregare in questo luogo per chiedere aiuto a Maria. L'opera è stata probabilmente realizzata nel corso del Seicento, però lo strato di nero fumo che la avvolge e anche l'aggiunta di particolari come dei cuoricini rossi rende difficile una precisazione cronologica. Questo nero fumo è anche il segno della grande devozione di cui questa immagine è stata oggetto nel corso dei secoli. Non abbiamo però documentazione sull'artista, si tratta certamente di un artista locale di cui si sono perse le tracce.
Nel 1924 il pievano di Sant'Andrea di Bigonzo, Don Mosè da Broi, fa costruire la chiesa della Beata Vergine della Neve sul luogo di un antico capitello. Serve una bella pala per l'altare, un dipinto che celebri la titolare di questo venerato edificio sacro. Don Mosè va sul sicuro e dà l'incarico ad un pittore affermato e già maturo, Luigi Cima, nato a Villa di Mel in Valbelluna nel 1860. Dopo essersi formato a Venezia e aver vissuto a lungo in quella città, da più di 20 anni è tornato a Villa di Villa. Non ha perso però la sua verve creativa. Dipinge alacremente soggetti sacri per tante chiese, anche nel Trevigiano, ma nel contempo celebra con opere monumentali la sacralità del quotidiano, i paesaggi montani, il dignitoso lavoro dei contadini, lo scorrere delle ore e delle stagioni, con le loro variazioni luministiche e lo sfaldarsi delle tinte, con composizioni che si fanno canto. Il soggetto da realizzare nella chiesetta campestre di Vittorio Veneto evoca un titolo molto antico legato a Maria. La tradizione vuole che a Roma, ai tempi di Papa Liberio, tra il 352 e il 366, ci fosse un patrizio romano di nome Giovanni. Insieme alla moglie desiderava destinare le proprie ricchezze alla costruzione di una chiesa dedicata alla Vergine. Nella notte tra il 4 e il 5 agosto ai due coniugi e al pontefice capitò di fare lo stesso sogno. Maria apparve sul Colle Esquilino promettendo un segno per la collocazione del nuovo edificio sacro. Il giorno seguente i tre, recatisi sull'altura cittadina, la trovarono ricoperta di neve e lì costruirono. Su quella prima chiesa sorgerà un secolo più tardi la Basilica di Santa Maria Maggiore. Il dipinto di Luigi Cima offre una fresca interpretazione di questo miracolo. La Vergine col bambino in braccio occupa quasi tutta l'altezza della tela. Fluttua in un cielo dai colori rosati di un'alba promettente. La brezza le gonfia il mantello. Figure angeliche accompagnano l'apparizione. Il segno miracoloso è già palese. In lontananza qualcuno contempla la distesa di neve che si scorge anche su un pioppo in primo piano, come se, con grande naturalezza, potessimo toccare con mano quella manifestazione divina. 2 anni prima, nel 1922, il Cima aveva dipinto un'opera straordinaria intitolata Ritorno dai campi. Vi compare una contadina con il figlioletto sulle spalle, mentre percorre una stradina di campagna immersa nel verde. A quella donna semplice e affaticata dal duro lavoro, l'artista aveva impresso una tale bellezza e una dignità da farla sembrare una Madonna. Se non fosse per gli angeli e per la postura di Maria e del piccolo, anche qui si potrebbe pensare ad una scena reale ambientata nella sua Villa di Villa. Maria è una donna concreta, così vicina da poterla quasi toccare, immortalata insieme a suo figlio entro un paesaggio montano. Nel mese di luglio del 2024, a conclusione dei lavori di restauro, nella chiesetta della Madonna della Tosse sono state collocate 2 nuove opere pittoriche appositamente concepite per questo luogo. Si tratta di 2 pannelli ad affresco inseriti entro le nicchie centinate della parete destra. Il contesto agreste su cui sorge l'edificio sacro, l'essenzialità spaziale e cromatica degli interni, l'atmosfera intima e raccolta ne hanno suggerito i caratteri. Il dittico è infatti realizzato in continuità con le finiture parietali e, seppur diviso, si legge come un'unica opera. Raffigura un gruppo di popolane raccolte in preghiera con i loro figlioletti nei pressi della chiesetta. Stanno per affidare la salute dei piccoli alla Madonna. Le ristorano le alberature del sagrato, mentre fasci di luce scendono dal cielo, una promessa di cura e di protezione. La chiesa è titolata alla Beata Vergine della Neve, ma per tutti è la Madonna della Tosse. Qui si praticava la benedizione della gola ai bambini per proteggerli dalle afflizioni dell'apparato respiratorio. L'artista stessa ci dice che in queste immagini si coglie la tenerezza di tanti momenti di apprensione materna nei confronti del bambino ammalato, per il quale si chiede la guarigione. Sono gesti dettati da quel senso di religiosità popolare, di devozione semplice ma autentica che suscita empatia.
Le figure evocano gli anni 40 del Novecento, un passato non così remoto, quando l'affidamento quotidiano alla Madonna si manifestava attraverso la preghiera personale, quella comunitaria e le processioni. Tocchi veloci e sicuri di terra di siena bruciata, stesi a pennellessa, fanno sembrare i dipinti una sinopia, dando un'idea di purezza al colore e di essenzialità alla narrazione. Ecco la pittura di Anna Maria Trevisan, pittrice di Colonia Veneta, che ha studiato a Venezia con gli spazialisti Edmondo Bacci, Armando Pizzinato e Gino Morandis. Capace ritrattista, ha lavorato per il cinema e la scenografia. Dal 1996 si occupa di arte sacra con importanti risultati. Si pensi soltanto al suo intervento nel 2010 presso la Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri in Roma, dove ha realizzato i Misteri della Luce. Nella diocesi di Vittorio Veneto sono presenti sue opere su tela o ad affresco nelle chiese di Sant'Antonio Tortal, San Fior, Farra di Soligo, Lago di Rivinelago e Oderzo. Il dittico della Madonna della Tosse esprime al meglio la sua poetica. Anna Maria Trevisan privilegia il messaggio essenziale piuttosto che la narrazione, l'atteggiamento dei personaggi e il loro mondo interiore piuttosto che il contesto. La sua è una pittura che opera per sottrazione, rinuncia alla descrizione, ricercando piuttosto la verità del momento rappresentato. Sant'Andrea è la Pieve, la chiesa più antica di questo territorio. Qui si veniva battezzati e si ricevevano gli altri sacramenti che un tempo davvero scandivano la vita degli uomini. L'attuale edificio risale alla fine del 400, ma esiste la lapide che documenta la solenne consacrazione di quello precedente, nel 1303. Importanti tracce archeologiche ci attestano inoltre l'esistenza di antichissimi luoghi di culto in quest'area denominata Bigonzo. È un toponimo insolito, forse derivato da un nome o sottolineatura dell'ampia area prativa, simile ad un contenitore basso e capiente, chiamata Bigoncia. L'ipotesi storicamente più accreditata suggerisce che la parola sia la contrazione di Viarum bis Iunzio, congiunzione di due strade che qui si riunivano per superare la stretta di Serravalle. La lunga storia di questa chiesa è testimoniata anche dalla ricchezza decorativa del suo interno, che conserva importanti opere lignee come un crocifisso di metà 300, un dossale del 400 e un ciborio del 500, completato dal tocco di Tiziano Veceglio. Il fonte battesimale è alto medievale e altri manufatti lapidei sono databili tra 400 e 600. Ma ciò che caratterizza la Pieve di Sant'Andrea sono i tanti affreschi che campiscono le pareti dell'aula. Fanno memoria degli altari realizzati tra tardo 400 e primo 600 e ci svelano un repertorio delle antiche devozioni diffuse sul territorio. Alcune sono davvero insolite, ad esempio quella per Santa Brigida di Svezia, che ricorre ben 2 volte, o a San Giobbe, personaggio biblico ritenuto protettore del baco da seta e dei lavoratori del settore. Particolarmente ampio è il repertorio dei santi taumaturghi. I più noti, San Rocco e San Sebastiano, presenti in opere di epoche diverse, ci sottolineano quanto la peste fosse endemica e spaventosa. A Sant'Antonio Abate si lega alla protezione degli animali, la cui sopravvivenza era determinante per l'economia delle famiglie. Il suo principale attributo è il maiale, il cui grasso veniva un tempo impiegato come lenitivo per i dolori procurati dall'herpes zoster, detto appunto fuoco di Sant'Antonio. Ecco San Lazzaro Mendicante, protettore dalla lebbra, oppure San Bernardino da Siena, che veniva invocato per le malattie della bocca. Queste devozioni taumaturgiche testimoniano quanto la mancanza di medicina e farmacopea portasse gli uomini ad affidarsi con fede sincera ai santi che nella loro storia avevano affrontato sofferenze simili alle loro.
A queste si aggiungono le devozioni per il titolare Sant'Andrea o rivolte a santi molto popolari come Caterina d'Alessandria, Giovanni Evangelista, Girolamo e Michele Arcangelo. Quest'ultimo rivestiva un ruolo del tutto speciale. Se era una pratica diffusa affidarsi ai santi guaritori in caso di malattia, era altrettanto importante garantirsi una buona morte rivolgendosi proprio a lui, a Michele Arcangelo. San Rocco, San Paolo, il Monte Altare, San Gottardo, Sant'Augusta, San Mamante, Madonna della Salute sono solo alcuni nomi che ricordano il sacro con cui indichiamo le colline che circondano Vittorio Veneto. Ad esempio, la costa di Fregona è per tutti la costa della Madonna della Salute. Qui è attestato un luogo di culto a partire dal 1224. Si trattava probabilmente di un capitello dedicato a San Colombano, un monaco irlandese, ma qui intorno si stabilì un eremita e una piccola comunità. La svolta avvenne nel 1630, all'epoca della peste che chiamiamo manzoniana perché fa da sfondo ai Promessi Sposi. Venezia fece un voto solenne, realizzò la Basilica della Salute e istituì la solennità della festa della Madonna della Salute il 21 novembre. Ma tutte le comunità del Veneto furono chiamate ad impegnarsi in tal senso. La diocesi di Ceneda rispose proclamando San Rocco copatrono della diocesi insieme a San Tiziano, San Rocco le cui spoglie sono conservate a Venezia, e Serravalle rispose invece costruendo, modificando, trasformando profondamente il santuario di Sant'Augusta e creando il percorso per ascendervi. Ma nel 1640 Ceneda sostituì anche il capitello di San Colombano per costruire una piccola chiesa dedicata proprio alla Madonna della Salute qui sulla costa di Fregona. L'attuale edificio venne costruito nel 1829. È una struttura semplice, timpanata, suddivisa in facciata da 4 paraste che individuano lo spazio per il portale e per 2 nicchie dove sono state collocate 2 statue, quella di Sant'Augusta e quella di San Tiziano, i 2 santi che rappresentano le devozioni di Serravalle e di Ceneda. Gli ex voto, la statua caricata di rosari, la cura che si respira in questo luogo e la partecipazione sentita che si registra ogni 21 novembre ci parlano della devozione che ancora circonda questo santuario. L'attuale pala dell'altare maggiore raffigura la Madonna col Bambino e Gloria tra i santi Colombano e Lucia. È opera del pittore Enzo Alberton del 2004 e sostituisce l'opera più antica del 1630 che è stata però rubata nel 1986. Ce ne resta solo un frammento. I dipinti del soffitto dell'aula e del presbiterio sono opera di Vittorio Casagrande. In controfacciata è presente un dipinto ottocentesco. Vi sono raffigurati 2 committenti, Don Giovanni Palatini e Giovanni Zanon. Furono gli artefici della costruzione ottocentesca del santuario. Nel verde anfiteatro che collega la dorsale di Sant'Augusta a quella della Madonna della Salute si dispongono numerosi borghi agresti, silenti, memorie della vita di un tempo. Vinera, Borghel, Case Pesaro, Rindola, Case Sassi, Spadigà, Case Meril, Boccafaè, Piadera, toponimi che parlano di luoghi pianeggianti o ripidi, di viticoltura e di antiche famiglie. Chi nei secoli ha vissuto, coltivato, falciato i declivi di queste colline, a volte resi anche molto ripide dall'irruenza dei piccoli ruscelli che qui scorrono,
ha collocato anche un segno del sacro. Seguendo la linea dei piloni realizzati per trasportare il calcare dalla sommità del Pizzoc alla piazza di Sant'Andrea, incontriamo la piccola chiesa di San Mamante immersa in un boschetto. Sulla facciata, al di sopra del portale, troviamo una lapide. A San Mamante, insigne pastore e martire, patrono delle nutrici e dell'ecologia, l'antica pieve di Sant'Andrea, rinnovando, dedica. La fondazione di una primitiva chiesetta in questo luogo si perde nella notte dei tempi. Probabilmente si trovava poco più a monte dell'attuale. Venne qui ricostruita nel 1673 per volontà degli abitanti di questa zona, in questa posizione ritenuta più comoda per la partecipazione alle funzioni religiose. Mamante è un martire dei primi secoli del cristianesimo, nato a Cesarea, nel cuore della Turchia, un'area dove si erano sviluppate fin da subito le chiese cristiane. Mamante era un pastorello che morì a 16 anni e per questo è assimilabile anche alla figura di Sant'Augusta. Il suo culto taumaturgico è diffuso soprattutto nella Chiesa d'Oriente, ma anche in Italia ha una sua devozione, soprattutto in Veneto e in Toscana. Questa però è l'unica chiesetta della diocesi di Vittorio Veneto dedicata a questo santo. Ricordiamo però che al di là del Visentin, a Caleipo, quindi in diocesi di Belluno, ne esiste un'altra. Mamante leggeva il Vangelo agli animali, anche quelli selvatici e quelli feroci uscivano dal bosco per ascoltarlo. Ecco perché è ritenuto protettore degli animali e in generale protettore del creato. Con il latte poi di questi animali creava il formaggio e lo portava ai carcerati. Ecco perché questa presenza del latte lo rende particolarmente legato alle nutrici. Entrando nella piccola aula unica con presbiterio quadrangolare, osserviamo innanzitutto le pietre del pavimento. Sono quelle antiche della pieve di Sant'Andrea e circondano la tomba dei parroci. Le pareti accolgono un intervento pittorico del 1974 eseguito dal poliedrico artista locale Luigi Cillo. Riconosciamo fiori, animali, una Madonna col bambino, Adamo ed Eva, Giobbe, San Giovanni Battista, Cristo nel deserto e Cristo risorto. Sono leggeri segni grafici che campiscono le pareti con irregolarità, fluttuano e ci astraggono dalla realtà. Sulla parete di fondo del presbiterio un crocifisso dai toni molto più saturi che sembra uscire quasi da un ceppo di legno. La sua collocazione lo mette al centro della creazione e anche della quotidianità degli uomini. Ciò che oggi conosciamo come il santuario di Sant'Augusta è l'esito di un lungo percorso che attraversa la storia europea e quella locale, mettendo addirittura in continuità storia militare e fede. In questo luogo i documenti della storia si intrecciano con la leggendaria vita di una santa giovinetta, realizzando così la trama e l'ordito su cui si è sviluppata una duratura devozione. Da molti secoli la sera del 21 agosto Serravalle si illumina con i fuochi di Sant'Augusta. Oggi è uno spettacolo pirotecnico molto atteso, il culmine dei festeggiamenti annuali sempre arricchiti da concerti e tanti altri eventi, ma hanno il loro cuore nelle funzioni religiose che si svolgono nel santuario. La storia parte davvero da molto lontano, siamo tra il IV e il V secolo. L'impero romano è immenso, con territori e confini difficili da controllare. Ci si affida allora anche a capi militari non romani che con i loro armati consentono un qualche controllo del territorio. Su questa balza del Monte Marcantone si stabilì uno di questi re goti, Matrucco. Augusta è sua figlia e vive nella fortificazione che qui sorgeva e di cui ancora si individuano delle strutture. Matrucco è pagano, Augusta diverrà invece cristiana. Una differenza sostanziale, specchio dei tempi,
da cui prende forma sia la scelta di Augusta di dedicarsi a Dio, sia le drammatiche fasi del suo martirio, ordinato dal suo stesso padre. Augusta viene martirizzata nel 425 ed è una giovane di 15 anni. Il padre, pentito del suo gesto estremo, diviene il primo devoto. Fa costruire una piccola chiesa e vi depone il corpo della figlia. Poi la grande storia va avanti e di Madrucco e di Augusta si perde la memoria storica. Nel 1450 la comunità civile e quella religiosa di Serravalle decidono di sistemare i ruderi del castello e l'antica chiesa. È in questo momento che si ritrova il corpo di Sant'Augusta. Da allora la devozione è ininterrotta. Viene innanzitutto costruita una nuova chiesa, la si affresca e vi si collocano l'altare e l'arca di Sant'Augusta. Alla metà del Seicento risale invece l'intervento che trasforma quella chiesa quattrocentesca nell'attuale santuario. Sono gli anni della grande pestilenza narrata anche nei Promessi Sposi e Serravalle decide di costruire un nuovo santuario, vero e proprio ex voto per lo scampato pericolo. L'ampliamento si organizza a partire dall'idea di una rotazione di 90 gradi rispetto alle strutture esistenti, così che l'antico presbiterio è oggi la cappella laterale. Legata a questa trasformazione architettonica vi è anche la realizzazione nel 1642 del percorso che collega il centro di Serravalle e il santuario, intervallato da cappelle che ricordano le 7 chiese di Roma. Pochi anni dopo verrà realizzato il dossale del Ghirlanduzzi e la pala d'altare, opera di Francesco Mateazzi. Alla fine dell'Ottocento risalgono gli ultimi importanti interventi, come la realizzazione dell'altare della Santa, la decorazione degli interni e il portico laterale. Salire a Sant'Augusta è ancora oggi una modalità assai diffusa. Si sale per fede, religiosità o per una salutare passeggiata, immersi nella storia e nella bellezza del creato. Serravalle è una città del mondo. Potremmo interpretare in questo modo il fatto che esista un'incisione acquarellata di Serravalle inserita in un'opera importante in 6 volumi. Il titolo dell'opera è Civitates Orbis Terrarum, le città del mondo appunto, la cui prima edizione vide la luce a Colonia nel 1588. È una sorta di Atlante sulla scia di altre preziose opere geografiche stampate in quel tempo in Nord Europa. Quella di Serravalle è una stampa di grandi dimensioni e quindi molto preziosa, che venne diffusa anche come carta sciolta. In alto, al centro, notiamo la cartella a cartoccio arricchita da eleganti iscrizioni, colorati festoni, putti e panoplie. Precisa dove si trovi Serravalle e soprattutto il committente dell'opera. Si tratta di Minuccio Minucci, nobile serravallese legato apostolico in Germania, dapprima al seguito del vescovo di Trento Ludovico Madruzzo e poi su incarico di Papa Gregorio XIII. Lo stemma è privo delle insegne vescovili, perché Minuccio sarà nominato arcivescovo di Zara nel 1596. Questa stampa risale a circa 10 anni prima. Gli autori dei 6 volumi sono 2, Georg Braun, un chierico di Colonia, e Franz Hogenberg, un incisore di Monaco di Baviera stabilitosi in Belgio. Ma il disegno di Serravalle è probabilmente opera del Pozzoserrato, pittore nato ad Anversa e attivo nei nostri territori negli ultimi 2 decenni del Cinquecento. Le figure in basso a destra, un'aggiunta del Braun, rappresentano dei mercanti, indicano così la vocazione commerciale di Serravalle. Scopriamo gli oggetti delle loro trattative, otri gonfi di vino, sacchi di granaglie e le famose lame per le spade. La descrizione della città è davvero realistica e minuziosa. Vediamo le mura, i 3 borghi, superiore, inferiore e Calcada, i monasteri di Santa Giustina, San Giovanni Battista, poi Sant'Augusta, il Castrum e la chiesa di Serravalle, le attuali vie Martiri della Libertà, già allora caratterizzata dai portici, e piazza Flaminio, l'unica lastricata perché adatta al commercio. Ma il dettaglio è tale
che possiamo individuare i giardini all'italiana sul retro di Palazzo Monasteri, come quello di San Girolamo, distinguendogli dagli spazi prativi e dai regolari frutteti che allora erano culture assai presenti. Ecco la pieve di Sant'Andrea nel suo originario contesto e poco lontano un'area agricola con case isolate e piccoli borghi. È Rindola Bassa e oggi qui c'è la Madonna della Tosse. Dopo più di 400 anni da questa immagine di Serravalle, il contesto campestre si è qui miracolosamente conservato. È stato consegnato al gruppo di Arsiero il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna dell'ANA. Nell'occasione il Comune vicentino ha conferito all'Associazione Nazionale Alpini la cittadinanza onoraria. La fedeltà alla montagna è la nostra caratteristica, ha commentato il capogruppo di Arsiero ricevendo la tradizionale radice. Ora aspetta a chi verrà dopo di noi continuare su questa strada. L'Università Cattolica ha premiato Teresa Angelini e Giacomo Bocchi per le migliori tesi dedicate allo sviluppo sostenibile e ai territori montani. L'iniziativa, promossa con ANA e Fellowship degli Alpini Rotariani, mantiene viva l'eredità di Beppe Parazzini. Il generale di brigata Francesco Maioriello ha ceduto il comando al parigrado Francesco Suma. La cerimonia venerdì presso la caserma di Prampero a Udine. La visita del Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANA a Malga Zolle di Fuori, uno dei luoghi simbolo dell'impegno del gruppo Alpini di Arsiero, ha dato il via ufficialmente alle celebrazioni per il 44esimo premio Fedeltà alla Montagna, riconoscimento tra i più prestigiosi dell'ANA, assegnato ogni anno a chi si distingue per la tutela della montagna, la valorizzazione del territorio, la salvaguardia della memoria storica. Quest'anno la tradizionale radice è stata attribuita al gruppo Alpini di Arsiero, sezione di Vicenza, seconda volta nella storia del premio che l'onoreficenza viene conferita non a una singola persona ma a un intero gruppo. Qui veramente il gruppo di Arsiero in questi 10 ultimi anni, come siamo qui, ha recuperato la maglia e poi ha fatto tutte quelle iniziative di valorizzazione di un posto che è un posto per noi importante, della memoria della Prima Guerra Mondiale in particolare, ma anche di fatti della Seconda. Io credo che questi siano gli esempi veri, forti, e cui mi sento di dire veramente un grande grazie al gruppo di Arsiero che ha portato avanti questa iniziativa, che la sta non solo portando avanti adesso, ma che sta continuando.
Il recupero di Malgazzolle di Fuori rappresenta una delle principali motivazioni del riconoscimento, ma il premio guarda l'insieme delle attività svolte, dal recupero dell'ex cimitero della Prima Guerra Mondiale di Quota Neutra, la manutenzione del monumento ai 6 partigiani fucilati e della chiesa di San Rocco, il recupero del Sentiero degli Alpini, la realizzazione della ferrata sul Monte Cimone, fino alle iniziative di ricerca storica e ai tanti interventi a favore della comunità locale. Il valore del premio, come ha sottolineato il responsabile della commissione esaminatrice al momento della scelta, sta proprio nella capacità del gruppo di Arsiero di fare squadra. Qui ad Arsiero abbiamo visto innanzitutto la forte amalgama tra gli ex capigruppo, dove nessuno si è sentito escluso, ma ognuno ha portato la sua esperienza che ha fatto crescere questo gruppo in 1000 iniziative. E quindi questo ci ha portato a visitare un po' tutti i luoghi che loro hanno messo in moto nei vari anni e soprattutto anche il recupero di tante realtà, comprese la Malgazzolle dove siamo, compreso il cimitero di Cima Neutra. Quindi sono tutti elementi che hanno favorito l'amalgama del gruppo, ma che ha messo in risalto lo spirito alpino nella salvaguardia della montagna, come è lo spirito proprio del premio. La giornata è poi proseguita ad Arsiero con l'alzabandiera, l'omaggio ai caduti, la celebrazione della messa nella chiesa di San Michele Arcangelo, quindi la consegna della cittadinanza onoraria del comune all'Associazione Nazionale Alpini. Gli alpini uniscono un paese, non esiste destra, non esiste sinistra, noi abbiamo visto proprio anche il paese che si è unito per lavorare per gli alpini e quindi questo è l'obiettivo che abbiamo raggiunto e di cui siamo contenti. Gli alpini hanno combattuto in montagne molto difficili, sono stati determinanti nelle nostre montagne e ora che non combattono più però lavorano senza che farsi vedere che lavorano, ma lavorano con il cuore, lavorano per il paese e lavorano per le persone che hanno bisogno. Al termine dell'incontro i ragazzi dell'Istituto Comprensivo del Paese hanno consegnato al capogruppo Baldan una lanterna in segno di ringraziamento per quanto le penne nere fanno ogni giorno per loro, una lanterna che in qualche modo richiama il motto della Dunata 2026 a Genova, Alpini, faro per il futuro dell'Italia. Dopo 3 giornate di appuntamenti, il momento più atteso è arrivato domenica mattina in piazza Francesco Rossi ad Arsiero, in provincia di Vicenza, con la consegna del 44° premio Fedeltà alla montagna dell'ANA. La cerimonia è stata preceduta dagli onori all'Abaro, la deposizione della corona al cimitero militare, la sfilata per le vie del paese, quindi gli interventi delle autorità e il conferimento ufficiale della radice, simbolo del riconoscimento assegnato quest'anno al gruppo alpini di Arsiero della sezione Monte Pasubio di Vicenza. Un premio che arriva al termine di un percorso iniziato oltre 100 anni fa, quando il gruppo venne fondato nel 1924 e che oggi riconosce un impegno quotidiano fatto di volontariato, recupero della memoria storica, cura della montagna e servizio alla comunità. Io credo che sia stato un giusto riconoscimento per il gruppo di Arsiero che già ci aveva provato un po' di anni fa ma che non era stato premiato. Sono anche contento che sia stato premiato un gruppo che dà significato a questo premio, oltre all'alpino, proprio a un gruppo di alpini che insieme hanno deciso di valorizzare il territorio e metterlo a disposizione della comunità. Per il gruppo Alpini di Arsiero la radice rappresenta il coronamento di anni di impegno volontario, ma anche uno stimolo a proseguire sulla strada tracciata da chi, in oltre un secolo di storia, ha trasformato lo spirito alpino in servizio concreto per la comunità. Noi siamo abituati da decenni a operare nella nostra zona per mantenere quei siti che sono stati detti nel premio, diciamo. Poi recentemente ho riportato nel direttivo un capogruppo precedente e un altro che collabora esternamente, quindi è un grosso aiuto. Gente di esperienza che ha lavorato prima e continua a lavorare adesso. Poi ricevere questo premio che forse si meritavano i capigruppi prima di me, io sono un capogruppo da 1 anno e mezzo, ho fatto il vice per 7 anni, ma bisogna ricordare tutti quelli che sono stati prima di noi, che sono presenti anche oggi, oltre i 90enni, che hanno dato una mano, ci hanno avviato, qualcuno c'è ancora, qualcuno è andato avanti.
Sono stati consegnati l'8 luglio nella Cappella del Sacro Cuore dell'Università Cattolica di Milano i premi di laurea intitolati alla memoria di Giuseppe Beppe Parazzini, storico presidente dell'ANA, figura di riferimento nel mondo alpino e rotariano. L'iniziativa, promossa dall'ANA, dalla Fellowship degli Alpini Rotariani e dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, valorizza ogni anno i migliori studi dedicati alla sostenibilità ambientale e allo sviluppo dei territori montani. Ad aggiudicarsi l'edizione 2026 sono stati Teresa Angelini, laureata presso la sede milanese dell'Università Cattolica del corso di laurea magistrale in politiche pubbliche, modelli e strumenti per il welfare e lo sviluppo sostenibile, e Giacomo Bocchi, laureato nella Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali del campus di Piacenza, curriculum zootecnico con la tesi Efficienza energetica nelle diete delle bovine da latte per la produzione di parmigiano reggiano. 2 lavori che, pur affrontando ambiti diversi, condividono un obiettivo comune: individuare soluzioni innovative per uno sviluppo sostenibile con attenzione all'ambiente, alla gestione delle risorse e alla valorizzazione del territorio. È stata un'esperienza che sicuramente formativa e molto lunga, mi ha portato a scoprire degli aspetti del mio stesso territorio che io non conoscevo, ma che grazie alle Olimpiadi che ci sono appena state, appena concluse anche in Valtellina, ha portato insomma la provincia al centro della scena. Una giornata speciale, sono veramente soddisfatta di ricevere questo riconoscimento e sono anche molto contenta del fatto che venga riconosciuta la centralità della sostenibilità in montagna, che è il tema proprio su cui la borsa di studio andava a vertere, quindi sono molto soddisfatta di questo. Sono molto emozionato di essere qui in questa basilica a ricevere questa onoreficenza che mi fa molto piacere, mi riempie di gioia. E ringrazio infatti il Club Rotary, l'Associazione Nazionale Alpini e anche la famiglia Parazzini. Io come lavoro faccio l'insegnante, quindi insegno agraria all'Istituto Solari di Fidenza, istituto professionale, e inoltre sono anche libero professionista, quindi vado anche proprio direttamente negli allevamenti a promuovere il mio studio. I premi rappresentano non solo un riconoscimento al merito accademico, ma anche un modo concreto per mantenere vivo il ricordo di Beppe Parazzini, trasformando la sua eredità di impegno civile e di amore per la montagna in un'opportunità per le nuove generazioni di ricercatori e professionisti. A dispetto di quello che si sente dire, i nostri giovani sono sani per la maggior parte e soprattutto hanno voglia di fare. E quindi il nostro premio ancora quest'anno speriamo che li possa aiutare nei loro progetti, nei loro obiettivi, sempre ricordando quel grand'uomo che è stato Beppe Parazzini. Cerimonia di avvicendamento al comando della Brigata Alpina Julia e della Multinational Land Force venerdì 17 luglio a Udine, alla presenza del comandante delle truppe alpine, il generale di divisione Alberto Vezzoli, il generale di brigata Francesco Maiorello, ha ceduto l'incarico al parigrado Francesco Suma. Per quest'ultimo il comando della Julia rappresenta un ritorno in brigata, dove già aveva ricoperto l'incarico di comandante del 3° Reggimento Artiglieria Terrestre da Montagna. È davvero con un'immensa gratitudine e con un grande entusiasmo ed emozione che assumo oggi il comando della Brigata Alpina Julia, nomine tanto firmissima, una brigata che fin da bambino avevo nell'immaginario quando andavo in montagna con i miei genitori, essendo nato e cresciuto qua a Gradisca di Sonzo e praticando già quella volta le nostre montagne friulane. Devo dire che poi la vita mi ha portato in tantissimi posti, la vita professionale, una sorta di pellegrinaggio del dovere che mi ha portato dalle Alpi occidentali alle Alpi centrali fino a Roma, ovviamente, dove ho prestato servizio con il mio ultimo incarico di vice caporeparto del 4° reparto logistico dello SME, dello Stato Maggiore dell'Esercito, ed è stata un'attività veramente formativa, assolutamente importante, che penso mi abbia preparato anche al meglio per assumere questa grande unità che, al di là delle tradizioni che sono fortissime, con un radicamento straordinario sul territorio, anche adesso un altissimo contenuto tecnologico, quindi investe non solo sui valori ma anche sull'addestramento e sulla tecnologia, che sono 3 principi che il nostro Capo di Stato Maggiore dell'Esercito ci ricorda sempre e che sono davvero di guida in tutte le attività che svolgiamo. Alla cerimonia era presente anche il Labaro con il presidente dell'ANA in rappresentanza di tutti gli alpini d'Italia. Quindi un grande grazie da parte nostra al generale Maiorello in questi anni con cui ha collaborato
intensamente con la nostra associazione, l'Associazione Nazionale Alpini, un grande buon lavoro e spero altrettanta feeling con l'Associazione Nazionale Alpini. Ecco, è un momento importante, siamo due facce della stessa medaglia, come mi piace dire, e allora avanti, viva gli alpini, viva l'Italia. Cos'è questa cosa? È una bella domanda. È un rifugio costruito da ragazzi e ragazze volontari dell'Associazione La Cordigliera. È un rifugio a cui abbiamo lavorato negli ultimi 3 anni, ristrutturando la baita che c'era prima, Baita Piazzoli, ed è un rifugio che da oggi in poi fungerà da punto di accoglienza per qualsiasi persona che voglia passare. I proventi di questo rifugio, i ricavi di questo rifugio andranno a sostenere le missioni di Peñas, Santiago de Guata e Batallas nell'altopiano boliviano, in Bolivia. Siamo 2 parrocchie dove negli anni abbiamo, dal punto di vista sociale, abbiamo fatto la scommessa di formare e attivare progetti legati al turismo. Peñas, dove c'è il padre Antonio, verso la montagna, lui è un alpinista assolutamente di valore, ha fatto già progetti importanti in Perù dal punto di vista dell'alpinismo, e la mia invece sulle rive del grande lago Titicaca, questo lago sacro nella cultura andina, e io lì ho incentivato invece progetti più legati alla cultura lacustre. Quindi ecco, fra tutti e due riusciamo e siamo riusciti con i nostri ragazzi ad offrire lavoro e pacchetti turistici legati al lago e alla montagna. Abbiamo a nostro carico anche una scuola superiore con tanti alunni e anche lì di spese ce ne sono a iosa, e tutta la parte che sociale che facciamo verso i poveri, ammalati, abbandonati, famiglie che non ce la fanno. Ecco, tutte queste spese, che non sono uno scherzo tra le 2 parrocchie, verranno in parte sostenute anche da questo lavoro. Io nel 2019 sono stato per alcuni mesi a Peñas, nella missione di Peñas, dove c'è padre Antonio Zavatarelli, meglio conosciuto come padre Topio, e sono stato come volontario fisioterapista perché c'è un progetto sanitario di assistenza sanitaria che appunto si basa molto sulla fisioterapia, che aiuta persone con difficoltà motorie, malattie croniche, patologie acute. Questa comunione di relazione tra Chiesa di Bergamo, Chiesa di Gubbio, Chiesa in Bolivia, la Chiesa di Elalto con le nostre parrocchie, oggi viviamo la festa di questa inaugurazione. Inauguriamo grazie a un gruppo di 40-50 volontari che in questi anni ci hanno messo del loro in maniera molto seria, diciamo che hanno fatto un lavoro encomiabile, e il fatto che ieri, oggi molta gente del luogo e tanti amici di altri luoghi si siano fatti presenti qui, che bello, no? Quando qualcosa nasce dalla comunione che il Vangelo e la Chiesa ci mettono nel cuore come un valore fondamentale. Rifugio solidale perché cerca di creare una connessione tra quello che c'è in Italia e quello che c'è in Bolivia, quindi tante persone che hanno costruito questo rifugio, e non parlo soltanto di mura, hanno vissuto l'esperienza di missione in Bolivia,
a contatto con popolazioni vulnerabili della Bolivia, persone povere, persone con difficoltà legate alla salute, e quindi il creare una connessione, l'essere solidali e cercare di costruire una realtà qui che possa aiutare in Bolivia. Abbiamo voluto dare un valore molto forte a questo tipo di costruzione perché l'abbiamo fatto in quasi totale autocostruzione. Cosa vuol dire autocostruzione? Vuol dire che ci si mette in un bel gruppo, si fa un'associazione e si cerca di cooperare, che è lo scopo poi di tutte le nostre missioni anche in Bolivia, formare persone, ragazzi, condividere esperienze e manualità, insegnare per arrivare a un risultato comune e risparmiando denaro e facendo le cose come una volta. Quindi abbiamo cercato di recuperare le pietre dell'Alben per usarle come fondazione. Abbiamo usato il legno di larice di abete per costruire l'ampliamento. L'isolamento è in paglia, quindi è una struttura totalmente integrata in questo territorio, visto che anche la paglia caratterizza il cibo delle mucche, delle vacche di Malga. E quindi volevamo calare il progetto totalmente in questa realtà, autocostruendolo, e che ciò ci ha permesso di rafforzare i rapporti tra di noi per poi portare questi tipi di esperienze anche in altre parti del mondo, perché abbiamo capito che finché tra di noi non riuscivamo a raggiungere quell'alchimia che ci permetteva di raggiungere livelli più alti di comprensione vicendevole, non potevamo insegnarlo a nessuno, neanche insegnarlo, non potevamo portare questo modello a nessuno. Quindi abbiamo fatto l'esperienza e ci è piaciuta tantissimo, è stata faticosissima perché molto del materiale lo portavamo a spalle per 600 metri di slivello e infatti ci sono venuti delle spalle e delle braccia incredibili. Però ecco, questa cosa qua ci ha unito tantissimo. La Cordigliera racchiude giovani che arrivano un po' da tutta Italia, soprattutto dal nord e centro Italia, e sono persone che si sono trovate in missione, alcune, ma tante che si sono avvicinate alla Cordigliera, si sono avvicinate in questi ultimi 3 anni in cui abbiamo iniziato questo progetto di ristrutturazione della baita che c'era, persone che sono passate per caso dalla montagna, amici di amici a cui abbiamo detto dai vieni, dacci una mano, magari sistemiamo un sentiero, abbiamo da fare un piccolo scavo per costruire la parte nuova, eccetera, eccetera. E sono magari persone che sono passate qui e hanno detto però mi fermo un giorno, e poi alla fine abbiamo dovuto spingerle noi giù perché non volevano più andare via. Uno dei miei scopi è cercare di dar voce ai più deboli, quindi agli indifesi. E in questo momento la cosa più indifesa che esiste è proprio il mondo che ci circonda. Quindi a partire dalle piante, dal clima, dai fiumi e tutto, gli animali e tutte le persone che sono indifese da questa struttura che ci guida verso una disconnessione. Quindi è un modo per riconnetterci a ciò che ci dà vita, che è in questo caso la natura. Io in Bolivia ho portato uno zaino pieno, che era pieno delle cose che mi servivano per stare lì, per vivere lì, e dico sempre che quello che ho portato indietro è lo zaino vuoto, ma ho portato a casa molte più cose di quelle che avevo nello zaino. Ad esempio quello che ho vissuto e quello che mi hanno insegnato le persone che vivono in queste zone, che vivono con molta più semplicità e che riescono a vivere più da vicino dei valori che nella nostra società spesso per frenesia, per dinamiche diverse perdiamo e rischiamo di perdere. Vuole la fetta di salame o un salame vero? Vedere tante persone che si appassionano a questo luogo, a questa avventura, mi entusiasma e mi sembra proprio una cosa bella a cui dedicare il mio tempo. Viti che parlano. Di cosa parlano queste vite, questi giovani? Io penso che davvero parlino della vita quotidiana, dell'impegno, della capacità di mettere a frutto le proprie competenze. Questi giovani donano il loro tempo gratuitamente, chi parte per la missione lo farà gratuitamente e spesso e volentieri mettendoci del suo. Le vite dei miei amici e delle persone che ho incontrato parlano di un desiderio di amicizia profonda, di relazioni forti, di provare a dedicare il proprio tempo per dei progetti in cui crediamo che possano essere di aiuto e sostegno per le persone che incontriamo un po' lungo il cammino. La parte che mi piace di più di questo gruppo e di questo
e di queste attività che facciamo insieme non solo è l'idea così di fratellanza universale, ma proprio il fatto che si fanno le cose per stare insieme e quindi l'idea di condivisione fino a se stessa. Siamo belle persone in un bel posto, con un progetto comune, un ideale comune di bene, un sogno comune e questo ci basta. È bellissimo come persone a caso che sono passate per fermarsi un giorno e io ero una di quelle, poi mi sono fermata sulla scorsa estate 3 settimane, quindi perché non riesci più a scendere? Perché c'è molta purezza, essenzialità nel nostro modo di agire, in come siamo. Sono arrivata qua esattamente 4 giorni dopo da quando sono rientrata dalla Bolivia e penso che da quel momento non sono più scesa e ho supportato un po' il progetto e mi trovo proprio a casa in questo posto. Se uno mi chiede perché sono qua è perché torno a casa. Io penso che qui realmente si esprima la fede di un uomo che ha il coraggio di mettersi in gioco, di mettere a disposizione la propria vita, la propria vicenda in aiuto degli altri qui a Bergamo, in Italia, in aiuto degli altri in Bolivia, dove davvero ancora la gente ha bisogno e deve ancora raggiungere scopi e obiettivi. La missione penso sia davvero proprio questo, andare e riconoscere il Signore che è già presente, non tanto portare il Signore, ma far emergere quei germi del verbo che il Signore ha sparso in tutto il mondo e che già sta coltivando. Come boliviano residente a Bergamo da diversi anni è un motivo di felicità per la comunità boliviana che abbiamo questa possibilità di fare più vincoli di fraternità fra Bolivia e Italia. 60 anni della missione di Bergamo con la Chiesa di Bolivia, veramente per tutti i residenti e stranieri qui in Bergamo è una cosa stupenda perché è un vincolo di unità, di fraternità, di fratellanza. Invito a tutti i miei connazionali a fare parte e venire a visitare questo rifugio che ha la bandiera della Bolivia. Con l'amministrazione precedente c'è stata questa opportunità insieme ai ragazzi della Cordigliera di dare questo rifugio in gestione per 15 anni ai ragazzi e sembrava fosse una cosa buttata lì, non è che era tanto creduta era fondata all'inizio, invece oggi è stata la prova che invece la forza e la determinazione di questi ragazzi ha creato e ha portato questo rifugio, ha dato vita a Cornalba, al Monte Albe. Mi sta salendo la pelle d'oca perché è una cosa davvero bellissima, era tutto morto, non c'era il bar, non c'era niente, abbiamo iniziato a aprire il bar, abbiamo iniziato con questo rifugio dei ragazzi, anche ieri con la gara dello Sherpa. C'era tutta la gente di Cornalba felicissima perché alla fine vedevi tutti questa massa, questa ondata di giovani felici, contenti, ha riempito il paese, una boccata d'aria di vita a questo paesino che conta 300 anime. Perché si fa tutto questo? Per quello che sta succedendo oggi, per l'amicizia che si crea insieme, per tanti anni vissuti con i ragazzi in amicizia e in semplicità. Amici di Bergamo mi hanno fregato. Mi hanno invitato qui e sono venuto e poi ci si appassiona e non si scende più. Rifugio solidale perché poi tutto quello che si guadagna non va a noi, ma va a chi ne ha più bisogno e nel nostro caso la missione di amici in Bolivia. Si è giovani e bisogna farlo adesso perché è una bella esperienza e va colta al volo. Condividere tante belle cose, i miei amici che sono tutti qua dietro a farmi le foto. E poi in ogni posto d'Italia in cui giro adesso c'è un posto sul letto da qualcuno da scroccare, posso girare tutta Italia a trovare i miei amici.
Benvenuti nella nostra chiesa, con gioia vi accogliamo in questa occasione così preziosa e anche unica in realtà. Sono frate Antonio Scabio, guardiano di questa fraternità, già con molti ci conosciamo, e siamo lieti di accogliervi nella nostra chiesa per la proposta di questo evento celebrativo degli 800 anni del presepe realizzato da San Francesco nel Natale del 1223 a Greccio. Il mio più caro benvenuto al nostro Vescovo, Sua Eccellenza Monsignor Corrado, anche al nostro Sindaco, Dottor Antonio Miatto, con la sua moglie, consorte, e poi anche la Professoressa Antonella Uliana, Assessore alla Cultura. Grazie di aver accolto il nostro invito, a rappresentanza anche un po' della Chiesa di Vittorio Veneto e della cittadinanza di Vittorio Veneto, e tutti voi, amici carissimi. Veramente il più cordiale benvenuto. La vostra presenza ci onora e invito anche Sua Eccellenza a una parola di saluto. Grazie. Vi saluto, ecco, ho accettato volentieri, anche perché questo anniversario del presepio ci lega a una devozione, perché è una devozione, il presepio non è soltanto un fatto estetico, è una devozione che caratterizza il nostro mondo occidentale. Il nostro mondo occidentale è caratterizzato da alcune devozioni che hanno come obiettivo la vita, l'umanità di Gesù. Quali sono queste devozioni? Pensate il presepio, ma pensate secondo la Via Crucis. E caso vuole che anche la Via Crucis è stata iniziata dai francescani minori e diffusa da un francescano minore, San Leonardo a Porto Maurizio, ma prima ancora nella Custodia. E poi terzo, il rosario, che medita i misteri della vita di Cristo. Ecco, il mondo orientale ha altre, non ha queste devozioni, diciamo, no? Altre devozioni, le icone o altro, no? Che poi abbiamo anche noi mutuato, però è molto importante. Quindi dire, sono 800 anni che ogni Natale noi costruiamo un presepio, alcuni lo fanno così per divertimento, per puramente esperienza estetica, ma il presepio non è altro che contemplare l'incarnazione del Signore Gesù nell'umiltà della carne, come la Via Crucis è contemplare la passione e morte di Gesù nell'umiltà della carne. Sono devozioni cristologiche, molto belle, guai se le perdessimo, quindi grazie che avete fatto questa, perché ci aiuta a capirlo e a gustarlo sempre più. Grazie a voi che siete numerosi e ci prestiamo a godere anche di questo momento. Grazie Eccellenza. E passo a presentare coloro che hanno reso possibile questo momento, e in particolare in un ensemble, voce e strumenti musicali con Elena Modena, Ilario Gregoletto. Elena Modena è laureata in lettere con menzione di stampa, diplomata in pianoforte, clavicembalo, organo, composizione, prepolifonia, metodo funzionale della voce. Referente progettuale del Centro Studi Claviere di Vittorio Veneto, da oltre 30 anni collabora con Ilario Gregoletto, suo marito, e ha pubblicato saggi di carattere musicale per Aracne, Pazzini, Zecchini. Voce e strumentista di In Unum Ensemble, è membro in organico della Cappella Marciana, Basilica di San Marco in Venezia. Predilige il repertorio sacro, monodico e polifonico di antica tradizione occidentale. Ha inciso per Rivo Alto, Tactus, CSC, Concerto, Amadeus, C-Voice. E poi Ilario Gregoletto, già insegnante di conservatorio come clavicembalista e forte pianista, ha studiato organo e strumenti antichi a fiato. Noto concertista, fra i primi in Italia si è dedicato all'interpretazione con criteri filologici anche con strumenti medievali a tastiera, a fiato e ad arco, di cui dispone, conservandoli, in una sua collezione personale.
Ha all'attivo pubblicazioni di carattere filologico sulla storia degli strumenti musicali. Ha inciso per le case discografiche Rivoalto, Tactus, Brilliant, con strumenti, copie e originali. Fondamentale la collaborazione con Elena Modena nel repertorio medioevale con strumenti coevi. Ecco, un applauso a questi. E poi a lato abbiamo gli attori Marta Dal Santo e Cristiano Moioli. Marta Dal Santo è nata e cresciuta a Thiene, Cristiano Moioli invece è nato a Bergamo. Entrambi sono attori diplomati all'Accademia Teatrale del Teatro Stabile del Veneto e da qualche anno sono coinvolti in vari spettacoli teatrali e lungometraggi cinematografici. Marta ha lavorato per una produzione cinematografica di Thiene ed è attiva nel campo della formazione teatrale, mentre Cristiano ha lavorato con il Teatro Stabile del Veneto di Padova. Un applauso anche ai nostri. Scusate il nepotismo, ma Marta è mia nipote e Cristiano è il suo ragazzo. Quindi giochiamo un po' in casa. Ebbene, allora, i testi che saranno presentati saranno il racconto del presepe di Greccio, scritto da Fra Tommaso da Celano, del 1228, e la poesia Il Natale di Greccio del professor Filippo Ungaro, professore di Trani, un professore pugliese, che ha omaggiato questa poesia al Papa stesso e ne ha avuto un riconoscimento. E poi ci saranno 2 brevi testi del professor Fra Cesare Vaiani. Riguardo ai brani proposti in programma, si tratta di musiche per lo più di anonimi tratti da fonti italiane quali il Laudario di Cortona, il codice 56esimo di Cividale del Friuli dei secoli XIII e XIV, un inno e un'alleluia del repertorio gregoriano, quest'ultimo dal proprio di San Francesco, 2 carols da codici inglesi del XIV e XV secolo. Ad essi si affiancano il Conductus, Beata Viscera Mariae, di Magister Perotinus, 1160-1230 circa, sommo esponente della scuola di Notre Dame, Parigi. E 2 antifone sul tema della carità e della natività di Hildegarda di Bingen, monaca e abbadessa riscoperta pienamente in questi ultimi anni nella sua eccezionale poliedricità. Ci disponiamo quindi ad immergerci in questo ascolto in cui ci lasceremo raggiungere da quell'evento della notte del lontano Natale del 1223, lasciando che Santo Francesco ci accompagni dentro la tenerezza di quel divino abbraccio. Buon ascolto. Thank you.
L'abbraccio. L'abbraccio è insieme contatto fisico e accoglienza reciproca. Due persone che si abbracciano danno ristoro reciproco all'anima e l'anima, nutrita di nuove energie, vitalizza il corpo. E la persona umana tutta insieme sente questa unità personale e comunionale, perché con quell'abbraccio rigenera nel sé e nel noi la pace. Nell'abbraccio il corpo nutre l'anima e l'anima sostiene il corpo e l'abbraccio avvolge entrambi. Eros e Agape si uniscono potenti per generare amore, di cui l'abbraccio è l'emblema, il simbolo, il sigillo. L'abbraccio nell'accoglienza reciproca, dentro quello spazio di affetto libero, sincero e fiducioso, diviene un'unica casa dove abitare insieme. Nell'abbraccio ritroviamo l'altro e noi stessi, lì dove si alimenta l'affetto, l'amore, il perdono, la gioia dell'incontro, il ritrovarsi dopo essersi perduti, il ricongiungerci dopo esserci staccati. L'abbraccio, dove abita la pace, dove abita la gioia, dove abita l'incontro disarmato e disarmante. L'abbraccio, il luogo della pace. Francesco Santo, amante, poeta, umanissimo e mistico, ci prende stasera per mano per portarci all'interno di quell'abbraccio che lui stesso vuole vivere e sperimentare, di esso godere, in esso tuffarsi e adagiarsi, lasciandosi andare, perché nell'abbraccio torniamo bambini e ritroviamo energie per ripresentarsi con coraggio alla vita, per stare con amore nel nostro quotidiano. Dio infinito si tuffa sulla terra, prende i piccoli confini di un bimbo, perché attraverso di lui l'infinito amore si espanda. Lui si fa bimbo per poterci tutti abbracciare. Quell'abbraccio che restituiva sicurezza, pace, fiducia, consolazione, quando da piccolini il nostro corpo e le nostre percezioni erano troppo piccole per far fronte a un mondo che desideravamo, ma che anche ci inquietava. Quell'abbraccio che anche oggi, divenuti adulti, ci fa sentire al sicuro perché amati. Nessuno è così ricco da non aver bisogno di un abbraccio. Nessuno è così povero da non poterlo donare. Sì, l'abbraccio, come il sorriso. Che la poesia, il canto, il racconto e il fascino ci catturino in quest'estasi che è stare fuori di noi quando accogliamo nell'abbraccio l'altro che ci abbraccia. Francesco Santo ci accompagna questa sera verso quelle piccole braccia, perché il bimbo divino ci regali il suo divino abbraccio. Cari
Il presepe di Greccio. Il racconto più antico dell'episodio del presepe di Greccio si trova nelle prime delle biografie di Francesco, la prima scritta da Fra Tommaso da Celano, a breve distanza dalla morte di Francesco. Infatti egli morì la sera del 3 ottobre del 1226 e solo 2 anni dopo, nel luglio del 1228, Papa Gregorio IX procedeva alla sua canonizzazione. Come era uso, nel contesto della canonizzazione, il Papa comandò a un frate, esperto di lettere ed eccellente scrittore, Fra Tommaso da Celano per l'appunto, che aveva conosciuto personalmente Francesco, di scriverne la biografia. Nacque così la Vita Sancti Francisci, che il Papa stesso approvò nel febbraio del 1229. San Francesco mordi lecto, Cristo tane suo cospetto, però che fosti ben perfetto e su diricto servitore.
La mia aspirazione più alta, il desiderio dominante, la volontà più ferma era di osservare perfettamente e sempre il Santo Vangelo e di imitare fedelmente, con tutta la vigilanza, con tutto l'impegno, con tutto lo slancio dell'anima e del cuore, la dottrina e gli esempi del Signore nostro Gesù Cristo. Meditavo continuamente le parole del Signore e non perdevo mai di vista le sue opere, ma soprattutto l'umiltà dell'incarnazione e la carità della passione avevo impresse così profondamente nella memoria che difficilmente mi riusciva di pensare ad altro. È con questo spirito, degno di perenne memoria e di devota celebrazione, che Francesco celebrò il Natale del Signore, 3 anni prima della sua gloriosa morte, a Greccio. C'era in quella contrada un uomo di nome Giovanni, di buona fama e di vita anche migliore, ed era molto caro al beato Francesco, perché, pur essendo nobile e molto onorato nella sua regione, stimava più la nobiltà dello spirito che quella della carne. Circa 2 settimane prima della festa della Natività, il beato Francesco, come spesso faceva, lo chiamò a sé e gli disse: Se vuoi che celebriamo a Greccio il Natale di Gesù, precedimi e prepara quanto ti dico. Vorrei fare memoria del bambino nato a Betlemme e in qualche modo vedere con gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato per la mancanza delle cose necessarie a un neonato, come fu adagiato in una greppia e come giaceva sul fieno tra il bue e l'asinello. Appena l'ebbe ascoltato, il fedele e pio amico se ne andò sollecito ad approntare nel luogo designato tutto l'occorrente, secondo il disegno esposto dal santo. Già l'ombre s'appressavano della sacra notte, quando, desioso di nunziato e novo portento, di pastori folto uno stuolo, in sparse frotte, dalle convalli all'eremo in cor iva contento. Rigor dell'ultimo mese raggelava i loro visi,
ma foco d'amor era in quell'anfratto roccioso della Reatina altura, ove il poverello d'Assisi con frate Giovanni la greppia pose premuroso. Tommaso da Celano, raccontando del presepe, mette a fuoco ciò che colpisce in maniera speciale Francesco: la povertà di Gesù nella sua nascita e i disagi del neonato. Tale attenzione è ribadita mettendo a fuoco la semplicità, la povertà e l'umiltà come le virtù caratterizzanti quella scena, ma attraverso la descrizione si capisce che tale povertà, prima di essere quella di Francesco, è la povertà di Gesù. È un'intuizione tipica di Francesco che vede la povertà radicale nell'incarnazione, espressa anche esteriormente nel contesto povero della nascita. La narrazione di Tommaso insiste sull'importanza del far memoria, che è anche un sottrarre alla dimenticanza, un pieno coinvolgimento dei sensi, dalla vista che le innumerevoli immagini di luce danno, all'udito che, con i canti e la voce stessa di Francesco così attentamente descritta, fino al tatto con il bimbo risvegliato e preso in braccio, e il gusto
con il gesto goloso del leccarsi le labbra ogni volta che pronuncia il nome di Gesù. Un coinvolgimento totale che diventa annuncio di gaudio, un tripudio estatico, fisico e spirituale. E giunge il giorno della letizia, il tempo dell'esultanza. Per l'occasione sono qui convocati molti frati e uomini e donne arrivano festanti dai casolari della regione, portando ceri e fiaccole per illuminare quella notte nella quale s'accese splendida nel cielo la stella che illuminò tutti i giorni e i tempi. Arriva alla fine Francesco, vede che tutto è predisposto secondo il suo desiderio ed è raggiante di letizia. Si accomoda la greppia, vi si pone il fieno e si introducono il bue e l'asinello. In quella scena commovente risplende la semplicità evangelica, si loda la povertà, si raccomanda l'umiltà. Greccio è divenuto come una nuova Betlemme. Questa notte è chiara come pieno giorno e dolce agli uomini e agli animali. La gente accorre e si allieta di un gaudio mai assaporato prima, davanti al nuovo mistero. La selva risuona di voci e le rupi imponenti echeggiano i cori festosi. I frati cantano scelte lodi al Signore e la notte sembra tutta un sussulto di gioia. Francesco è lì estatico di fronte al presepio, lo spirito vibrante di compunzione e di gaudio ineffabile. Poi il sacerdote celebra solennemente l'Eucarestia sul presepio e lui stesso assapora una consolazione mai gustata prima.
Francesco si è rivestito dei paramenti diaconali, perché era diacono, e canta con voce sonora il Santo Vangelo. Quella voce forte e dolce, limpida e sonora, rapisce tutti in desideri di cielo. Poi parla al popolo e con parole dolcissime rievoca il neonato re povero e la piccola città di Betlemme. Spesso, quando voleva nominare Cristo Gesù, infervorato di amore celeste, lo chiamava il bambino di Betlemme. E quel nome, Betlemme, lo pronunciava riempiendosi la bocca di voce e ancor più tenero affetto, producendo un suono come belato di pecora. Betlemme, il bambino di Betlemme. E ogni volta che diceva bambino di Betlemme o Gesù, passava la lingua sulle labbra quasi a gustare e trattenere tutta la dolcezza di quelle parole. Vi si manifestano con abbondanza i doni dell'Onnipotente e uno dei presenti, uomo virtuoso, ha una mirabile visione. Gli sembra che il bambinello giaccia privo di vita nella mangiatoia e Francesco gli si avvicina e lo desta da quella specie di sonno profondo. Nella visione prodigiosa discordava dai fatti, perché per i meriti del santo il fanciullo Gesù veniva risuscitato nei cuori di molti, che l'avevano dimenticato, e il ricordo di lui rimaneva impresso profondamente nella loro memoria. E di vil panno, un involto messo sulla paglia, di Gesù, disse il frate, e di sua famiglia dolce, con la mistica pace ch'ogni creatura abbaglia,
e di beatitudine immensa l'anima rapita molce. Canti gaudiosi e non picciola lode al Signore, verso le vivide stelle spiravano in devozione. Mentre gloria rendeva Francesco al Salvatore e dall'Eucaristia meditava in contemplazione. Ciascun dei presenti d'estasi cadde nell'incanto, e da tal altro, uomo di fe e di virtù compito, di veder parve in culla un pupo vero e santo, di real stampo e tra cori d'angioli assopito. Terminata quella veglia solenne, ciascuno tornò a casa sua pieno di ineffabile gioia. Il fieno che era stato collocato nella mangiatoia fu conservato perché per mezzo di esso il Signore guarisse nella sua misericordia giumenti e altri animali. E davvero è avvenuto che in quella regione giumenti e altri animali colpiti da diverse malattie, mangiando di quel fieno, furono da esse liberati. Anzi, anche alcune donne che durante un parto faticoso e doloroso si posero addosso un poco di quel fieno, hanno felicemente partorito. Alla stessa maniera numerosi uomini e donne hanno ritrovato la salute. Oggi quel luogo è stato consacrato al Signore e sopra il presepio è stato costruito un altare e dedicata una chiesa ad onore di San Francesco, affinché là dove un tempo gli animali hanno mangiato il fieno, ora gli uomini possano mangiare, come nutrimento dell'anima e santificazione del corpo, la carne dell'agnello immacolato e incontaminato, Gesù Cristo nostro Signore, che con amore infinito ha donato se stesso per noi. Egli, con il Padre e lo Spirito Santo, vive e regna eternamente glorificato nei secoli dei secoli. Amen. Thank you.
serafico in braccio prese il divino amore. Con leve gesto lo destò dal celestiale riposo. Presso il bue e l'asinello gli diede soffuso calore, all'umile gente il prodigio lustrando gioioso. Opera mirifica di Francesco in loco montano, in Greccio così nacque il presepe miniero. In gloria ne scrisse Tommaso minor da Celano, ai secoli fama fidando del venerato mistero. Già questo applauso così caloroso ha detto tutta la nostra gratitudine, perché ci hanno portati nel Medioevo di San Francesco e ci hanno fatto così rimanere d'incanto di fronte al presepe, di fronte alla bellezza di questi testi, di questi brani, di fronte alla bellezza che Francesco d'Assisi ci offre, perché lui è rimasto incantato dalla bellezza del Cristo fatto uomo. E allora un po' di questa bellezza l'abbiamo gustata anche noi questa sera. Ancora grazie a Ilario, Elena, Marta, Cristiano. Vogliamo anche ringraziare la Tenda TV, nella persona qui presente, del tecnico che è Stefano Faraon, grazie. Grazie ancora, grazie ai nostri artisti, buon rientro e buona serata.
Cari amiche e cari amici della Tenda TV, ben ritrovati. 4 passi il nostro programma, l'avete visto settimana dopo settimana, che vi porta alla scoperta delle bellezze del territorio vittoriese. Siamo qui sempre con Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che ci porta alla scoperta appunto di questi luoghi che molto spesso sono dei veri e propri scrigni che noi andiamo ad aprire e a così curiosare. Ecco, dove andremo in questa puntata, Silvia? Buonasera a tutti. Allora, noi andremo a Sant'Augusta, che è uno dei luoghi, insomma, comunque conosciuti, frequentati, ma proprio per questo lo abbiamo indagato, lo abbiamo analizzato bene e lo abbiamo sezionato in modo da dare valore ad ogni aspetto di questo luogo e a tanti aspetti, certo non a tutti, della sua lunghissima storia. Un luogo caro ai vittoriesi, ovviamente non ha bisogno di presentazioni, ma con questo tipo di prodotti video, quindi con questi piccoli documentari, vogliamo far sì che queste bellezze vadano anche al di fuori dei confini, ovviamente, del territorio vittoriese. La storia di questi video dedicati a Sant'Augusta è una storia che parte da lontano. Sì, ormai parecchi anni fa c'è stato l'intervento qui a Vittorio Veneto di TV2000 per fare proprio un servizio su Sant'Augusta. Primo attore di questo contatto con TV2000 è stato il nostro compianto Gianni Carminati, custode di Sant'Augusta, ma non solo, anche una persona che pur non giovane era sempre aperto, sempre attento a quelle che potevano essere delle modalità nuove per conoscere questo luogo e per far conoscere questo luogo. Quindi TV2000 è stato davvero un momento importante. La ribalta nazionale. La ribalta nazionale, senza nulla togliere alla Tenda TV. Poi Gianni Carminati ha cercato disperatamente di ottenere quel filmato, quel video che avevamo fatto per poterlo trasmettere anche in ambito locale, ma le cose sono risultate molto difficili. E allora lui non si è sicuramente scoraggiato e allora ci ha proposto di fare un video praticamente uguale, anzi più lungo. Lui voleva un documentario che durasse davvero più di un'ora e mezza. L'abbiamo un po' convinto il fatto che insomma a livello di comunicazione bisognava forse essere un po' più sintetici ed è stato fatto questo video. Ma poi non ci siamo fermati e soprattutto Gianni non si è fermato ed è nata l'occasione, proprio in occasione, scusate, il bisticcio dei lavori PNRR che hanno permesso il recupero del portico di Sant'Augusta e di una porzione di affreschi all'interno della cappella di Sant'Augusta, si è pensato di fare una cartina curata appunto da Bags for Dream per animarla, renderla animata attraverso dei video. I video sono diventati 23, quindi è un'analisi molto completa della salita, della discesa, della storia di Sant'Augusta, della storia del luogo e anche di quello che da lì, insomma, geologicamente il paesaggio ci racconta. C'è stata poi un'introduzione molto importante, un coinvolgimento davvero importante da parte del Lions vittoriese, che si è subito reso disponibile per ampliare questo progetto, nel senso di proporre la traduzione in inglese non di tutti i 23 video, ma di buona parte di essi, di quelli più importanti, e diciamo è stata una traduzione volta proprio ai turisti, no? Selezionando le cose che una persona che non è di questo luogo, che viene da lontano, che parla un'altra lingua, in cui potesse essere coinvolto, quindi proprio diretta ai turisti, perché sappiamo sono tantissimi i visitatori del nostro territorio e tantissimi anche coloro che salgono a Sant'Augusta perché conoscono questo luogo, perché attira, perché è un simbolo un po' di Serravalle e del territorio. Quindi possiamo dire, vi porteremo a braccetto, ci sarà l'ascesa appunto del monte e quindi vi porteremo lungo il percorso fino ad arrivare al santuario. E poi, Silvia, ci sarà la spiegazione ovviamente
di che cosa c'è all'interno del santuario. Certo, la storia del santuario, anche l'aspetto proprio del restauro che ha portato a comprendere meglio il senso del portichetto, un portichetto che non è antico ma sicuramente sorge sul sedime di un segno invece di un elemento simile molto più antico, perché noi sappiamo che l'attuale orientamento della chiesa, no, che ci fa entrare alla fine della lunga e anche faticosa scalinata, no, l'ultimo tratto, entriamo in chiesa e abbiamo sulla destra la cappella di Sant'Augusta, dove c'è la tomba di Sant'Augusta, di cui analizziamo appunto il paliotto e anche il dossale, la tomba stessa, ma in realtà quella era il presbiterio dell'antica chiesa, che quindi era orientata a 90 gradi rispetto alla precedente, e l'ingresso avveniva presso un portichetto sotto il quale ad esempio c'è un pozzo molto antico e l'acqua era assolutamente un elemento importante per i pellegrini che arrivavano lì, quindi sicuramente aveva una centralità, e questo è un altro elemento che ci racconta, anzi questo orientamento diverso, questa apertura della chiesa diciamo sul lato sinistro rispetto all'attuale, alla posizione centrale dell'ingresso attuale, dovrebbe essere probabilmente rivalorizzata proprio per questioni anche di salubrità e conservazione del luogo e dei suoi affreschi quattrocenteschi. Ovviamente anticipiamo già ai nostri telespettatori che ci sarà anche un'ulteriore puntata in cui andremo a vedere un po' il contesto in cui si inserisce ovviamente il santuario di Sant'Augusta, e quindi con l'inserimento anche parlo della chiesa di Santa Giustina e di altri luoghi del sacro che stanno attorno, giusto Silvia? Sì, abbiamo in qualche modo creato proprio pensando ai turisti, a tutti i visitatori, turisti non intendo solo turisti stranieri o da lontano, ma anche un turismo di prossimità che è così importante. C'è un percorso in salita molto importante, il Sacromonte, che ci permette di raggiungere il santuario, ma poi c'è anche una discesa diciamo sul lato nord verso Santa Giustina, dove incontriamo anche la chiesa di San Vincenzo Ferrer, dove incontriamo anche la chiesa un'altra piccola chiesetta poco sopra Santa Giustina, e la chiesa di Santa Giustina, proprio a chiudere un cerchio, un percorso, tenendo conto che non è una nostra invenzione, ma prima della costruzione della grande scalinata di Sant'Augusta della metà del 1600, la strada preferenziale per salire a Sant'Augusta partiva proprio dall'antico monastero di Santa Giustina, quindi è una ripresa e una riqualificazione dal punto di vista storico anche del percorso verso nord, diciamo. Questo però sarà appunto la prossima puntata, quindi vi abbiamo già anticipato anche la prossima puntata. In questo caso il grazie, l'abbiamo già detto, va a Gianni Carminati, e poi insieme a te chi ci sarà nei video? Ecco, nei video sono divisi tra me e Cristina Falsarella, con cui abbiamo condiviso questo progetto fin dall'inizio e tanti altri progetti di questo tipo, e ovviamente il restauro del portichetto e tutto il progetto PNRR è stato seguito dall'architetto Susanna Maset, il restauro dei paramenti murari, ma il restauro anche dell'affresco all'interno della cappella di Sant'Augusta curato da Emanuele Aruggio, la parrocchia che si è fatta, la parrocchia in questo caso di Serravalle, che si è fatta capofila di tutto un progetto, e non dimentichiamo l'intervento del Lions vittoriese, in particolare in quel momento dobbiamo un grazie a colui che era il presidente, quindi a Giovanni Barbantini. Poi questo progetto è stato portato avanti dai suoi successori con continuo impegno. Adesso la salita verrà sistemata e verranno ricollocati gli elementi che ci permettono anche di inquadrare direttamente durante la salita gli elementi, in modo da avere i video a disposizione mentre saliamo. In tempo reale. Mentre si cammina. In modo da poter ripassare anche appunto la storia di Sant'Augusta. Grazie Silvia, procediamo e quindi lasciamo spazio alle immagini. 4 passi al santuario di Sant'Augusta a Serravalle di Vittorio Veneto.
La chiesa di Santa Maria Nova sorge nel centro di Serravalle, ma ha un diretto legame anche con il santuario di Sant'Augusta. Sulla balza del Marcantone, dove nel V secolo visse Sant'Augusta, venne costruito un santuario e nel 1600 questo fu collegato attraverso una strada, un percorso acciottolato, contrassegnato anche dalla presenza di 7 cappelle. 7 luoghi di culto che ricordano le 7 chiese di Roma e il primo è proprio la chiesa di Santa Maria Nova, che ricorda la basilica romana di Santa Maria Maggiore. L'attuale edificio venne eretto a partire dal 1775 e completato nel 1779 su progetto dell'architetto friulano Domenico Schiavi. A lui spettano ad esempio le chiese di Tolmezzo e, più vicino a noi in Cadore, quella di Pieve di Cadore, di San Vito e di Candide. Una chiesa dedicata alla Natività di Maria all'interno delle mura di Serravalle è documentata a partire dal 300, ma certamente ha origini molto più antiche. La chiesa precedente l'attuale era collocata più a ridosso del Meschio, vicina al monumentale campanile. La rovinosa esondazione del Meschio del 1521, che ha lasciato tracce indelebili nella città, ha portato anche a lavori di ristrutturazione della chiesa, tanto che alla fine del secolo questa è stata riconsacrata. Successivamente, alla metà del Settecento, si è resa necessaria una sua riedificazione. L'interno è ad aula unica, ampio, solenne. Presenta elementi della più antica tradizione come le paraste, le linee marcapiano, i capitelli, secondo lo stile neoclassico. Furono qui accolte le più pregevoli opere d'arte appartenenti all'edificio precedente, quindi tra tutte ovviamente la pala dell'altare maggiore, opera di Tiziano Vecellio del 1547. Nel presbiterio hanno trovato posto anche le antiche portelle dell'organo, opera di Francesco da Milano del 1527. Sono 4 tele che sono state ricucite a formare 2 riquadri. Un'altra opera che proviene dal precedente edificio è la pala con l'incoronazione della Vergine e le sante Augusta e Elena. È opera del Pomarancio, quindi di fine Cinquecento, ed è un dono della famiglia Minucci. L'altare dei battuti risale al 600 ed è opera di Francesco Cavrioli, uno scultore nato a Serravalle, famoso per le opere che ha lasciato nella Basilica della Salute di Venezia. Vennero realizzati anche nuovi altari e nuove tele. Tra tutte ricordiamo la Madonna della Salute, opera del pittore bellunese Clemente Doglioni. Tra 800 e 900 furono realizzati parecchi interventi. Tra tutti ricordiamo il grandioso soffitto con la Natività di Maria, opera di Giovanni Battista Canal, che con il suo effetto di sfondato collabora alla percezione di vastità e di ampiezza che questa chiesa trasmette. Notiamo poi l'organo Callido del 1822. Al 1832 risale invece l'altare del Santissimo, un'opera progettata da Giuseppe Segusini e realizzata con il contributo anche di Marco Casagrande, valente scultore di Campea di Miane. Il battistero è opera dello scultore Paolo Possamai di Solighetto ed è datata al 1904. Nello stesso anno è stato realizzato anche l'altare che racchiude l'opera di Paolo Paietta, un valente autore serravallese che dimostra qui tutta la sua intensità nell'operare nell'arte sacra. Ci troviamo ai piedi della scalinata che conduce al santuario di Sant'Augusta. Siamo nel cuore di Serravalle, uno dei 2 centri storici che costituiscono l'attuale città di Vittorio Veneto.
Anticamente l'accesso a questo santuario non avveniva per mezzo di questa scalinata, che è stata realizzata negli anni 30 del Novecento grazie alla munificenza di Bortolo Gei. Le strade antiche erano quelle che partivano da via Erberta, sempre qui a Serravalle, dalla località Vinera e da Piai di Fregona, ma quella più antica, usata fin dalle origini, partiva dalla piazza di Santa Giustina. Questa scalinata evoca un po' le grandi scalee barocche, il doppio andamento, la presenza della fontana, la struttura ad arco che la corona. È un impianto seicentesco che viene ripreso all'inizio del Novecento per evocare proprio il momento in cui il santuario diventa importante per la devozione locale in ricordo allo scampato pericolo della peste. Ne fanno parte la fontana con mascherone e la grande statua di Sant'Augusta, la prima immagine della santa che accoglie pellegrini e visitatori che qui cominciano la salita. Percorsi i gradini della scalinata che ci conducono verso il santuario, siamo accolti da Sant'Augusta. Si tratta di una scultura che sta qui ad accoglierci dal 1987. È un'opera del vicentino Giuseppe Giordani. La figura è molto delicata, guarda verso di noi e ci accoglie sorridente. Si tratta di una figura classicheggiante che già è munita di 3 attributi che costituiscono la figura di questa santa e ci introducono proprio alla sua storia: la ruota dentata, la palma del martirio e i fiori. Con gli arconi e la statua della santa si conclude la porzione voluta dall'ingegner Cordusio. Da adesso cominciamo a percorrere la scalea seicentesca che viene introdotta da un percorso a zigzag ad acciottolato. Abbiamo concluso lo stretto sentiero acciottolato e siamo arrivati nei pressi del Portico della Madonna, costruito nel 1684 da Gaspare Piazzoni della nobile famiglia serravallese, di cui resta lo stemma in chiave di volta. Da qui comincia il percorso vero e proprio del nostro Sacro Monte. Lasciato il portico della Madonna, abbiamo raggiunto la cappella di San Giovanni. In questo percorso noi incontriamo 6 cappelle. Sono frutto di un voto che la comunità di Serravalle ha fatto nel 1630, quando imperversava la peste, la famosa peste manzoniana. Venezia aveva fatto il suo voto solenne promettendo di erigere una grande chiesa, quella che noi conosciamo come la Madonna della Salute, e aveva invitato tutte le città sottoposte al suo dominio a fare le stesse scelte di devozione, a trovare delle modalità di devozione. La comunità di Serravalle decise di ricostruire il santuario di Sant'Augusta e di realizzare questo percorso devozionale per ascendervi. 7 chiese evocano le 7 chiese di Roma. Il percorso delle 7 chiese, noto già dal VII secolo, aveva avuto importanza nel corso del Medioevo e poi era stato riaffermato da San Filippo Neri in età controriformistica. Visitare le 7 chiese, la confessione, l'Eucaristia promettevano l'indulgenza dai peccati. Con lo stesso senso, qui a Serravalle viene costruito questo percorso. Le chiese sono un ricordo di San Giovanni in Laterano, San Pietro,
San Lorenzo, San Paolo fuori le mura, Santa Maria Maggiore, che per noi è l'inizio del percorso che parte appunto dal Duomo di Santa Maria Nova, infine Santa Croce in Gerusalemme e San Sebastiano. Queste erano le chiese principali di Roma e le devozioni si sono conservate anche in queste cappelle serravallesi che segnano il percorso di ascesa al santuario di Sant'Augusta. Hanno tutte la caratteristica di avere la pianta centrale e di avere una grande porta d'ingresso e poi una porta laterale per l'uscita, perché i grandi flussi dei pellegrini avevano suggerito questa soluzione. Quello che stiamo percorrendo è in realtà un sacro monte. I sacri monti sono delle strutture devozionali che nascono tra Lombardia e Piemonte dal 400 al 700. Contengono il senso dell'ascendere, del fare fatica, della preghiera, del pellegrinaggio individuale o collettivo. Anche questo allora è un sacro monte, perché noi stiamo salendo, facendo fatica, incontrando immagini di santi da pregare e pensando poi all'immagine più importante, quella di Sant'Augusta, e alla sua memoria. Siamo giunti ad un punto cruciale del percorso verso il santuario. Tradizionalmente in questo luogo è avvenuto il miracolo. Sant'Augusta scendeva insieme alle sue ancelle con il grembiule riempito di pani per fare la carità nella città di Serravalle. Incontrò il padre insieme ai suoi bravi. Il padre intimò di aprire il grembiule, convinto che ci fosse qualcosa legato all'ispirazione verso la sua carità. In realtà la santa, aprendo il grembiule, vide che non erano pani, erano fiori. In questo luogo c'è questo segno ottagonale a terra e è impossibile non vederlo passandoci, è il centro del passaggio dei pellegrini, ma dal 1954 è stata eretta anche una cappella con un'immagine di Elio Casagrande che ricorda proprio il miracolo e una iscrizione che dice: aperse il manto, i pani erano fiori. Stiamo attraversando una delle torri, delle antiche fortificazioni, delle porte di accesso al castello fortificato di Sant'Augusta. Non è facile stabilire la data di questi manufatti perché hanno avuto una lunga vita. Esistevano 3 porte di accesso, questa, quella meridionale, verso Serravalle e Vinera, un'altra che non esiste più verso Pradal, e poi nella zona soprastante il santuario esisteva una serie di fortificazioni per la strada che conduceva verso Piai e Fregona. La traccia più importante di quelle fortificazioni è la cosiddetta Turris Nigra, la Torre Nera, ma che è una fortificazione di età veneziana e che era alta però fino a 40 metri e quindi da lì si dominava davvero tutto il territorio circostante. L'ultima cappella
delle 7 che costituiscono il Sacro Monte di Sant'Augusta è dedicata a Sant'Elena. In realtà tra le chiese di Roma questa rappresenta la chiesa di Santa Croce in Gerusalemme, qui invece è dedicata a Sant'Elena. Il legame tra la croce e Sant'Elena evidentemente è stretto perché fu Sant'Elena a ritrovare le croci di Cristo, ma la scelta di dedicarla a Sant'Elena è legata alla devozione che la famiglia Minucci aveva per questa santa. Questa cappella dei Minucci è stata poi curata a lungo dalla famiglia di Giacomo Camillo De Carlo, che viveva nel palazzo dei Minucci di Serravalle, e le tracce archeologiche qui intorno attestano che questa chiesa sorge sui resti di un'antica torre di fortificazione, forse proprio di un'antica torre del castello di Madrucco. Dalla cappella di Sant'Elena il santuario si raggiunge in pochi passi, in pochi gradini, non proprio pochi. Si tratta di una lunga scalinata costruita nel 600 che permette di raggiungere velocemente il santuario. Abbiamo quasi concluso il nostro percorso, manca quest'ultimo strappo e molti di coloro che durante l'anno in tutte le ore del giorno salgono verso Sant'Augusta lo fanno anche per mantenersi in forma, sfruttano questo percorso per la propria salute fisica ed è uno sforzo ed è una sfida percorrere quest'ultima scalinata saltellando in velocità tra un gradino e l'altro. Abbiamo finalmente raggiunto il santuario di Sant'Augusta. È questo il luogo dove è nata e vissuta Sant'Augusta. Siamo nell'anno 410. Il padre di Augusta si chiama Matrucco, della madre non ci è giunto il nome. Sappiamo che questa bambina nasce, ma la madre muore pochi giorni dopo a causa del parto. Augusta viene allora affidata a una nutrice che si chiama Cita e questa nutrice è di religione cristiana e educherà a questa fede questa bambina. Augusta abbraccia con saldezza questa fede, compie opere di carità, frequenta le case dei cristiani di Serravalle e per questo il padre, pagano, la fa seguire, scopre la sua fede, le chiede di abiurare, la giovane Augusta rifiuta e per questo subirà le fasi atroci del martirio. Le verranno tolti i denti, verrà legata alla ruota che miracolosamente si spezzerà, avrà la prova del fuoco, ma il fuoco si spegnerà e poi il padre, come ultimo gesto estremo, la porterà alla decapitazione. Questa è la storia di Sant'Augusta che va, come detto, dal 410 al 425. Augusta muore nel 425 ed è una giovane ragazza di 15 anni. La storia di Sant'Augusta si è tramandata lungo i secoli per via orale. Solo nel 1581 Minuccio Minucci scrisse per la prima volta una storia di Sant'Augusta. È un testo abbastanza breve, secondo gli schemi dei testi cinquecenteschi agiografici, poi ne farà l'anno successivo una versione in italiano. Seguiranno poi nel 600 e nel 700 altre storie, ma sempre modellate su questa prima narrazione di tardo Cinquecento. Importante ricordare questo periodo, questa data, perché la storia viene scritta nel momento della Controriforma ed è una storia che viene scritta ben più di 1000 anni dopo gli avvenimenti. Come detto, la fonte che ci racconta la storia di Sant'Augusta è una fonte tarda, però essa raccoglie aspetti devozionali ma anche aspetti che si legano davvero alla storia di questo territorio. Innanzitutto cominciamo con Madrucco. Madrucco è un re goto, è un re di una popolazione barbarica, è un re che si stabilisce in questo oppidum, in questa fortificazione che sorge su una balza del monte Marcantone, che chiama sua figlia Augusta. Non le dà un nome austriaco, un nome tedesco, ma gli dà un nome che vuole celebrare la romanità. Questo forse è un'indicazione di tutti quei popoli che erano stati chiamati proprio dal mondo romano a
gestire, a controllare i confini. Un impero romano con dei confini troppo vasti che non riusciva più a controllarli, che si fida dei condottieri che hanno sotto di loro, ai loro comando, delle armate e che possono controllare una porzione di territorio. Forse questo è Madrucco. Altre cose importanti riguardano la società del tempo. La madre di Augusta muore di parto, una cosa molto comune. Viene nutrita da una donna che si chiama Cita. Cite, in friulano, è la pentola, è quella che sta sul focolare. Allora questo nome, più che essere forse un nome proprio di persona, ricorda l'idea di qualcuno che gestisce la casa, che gestisce il focolare. Poi abbiamo il fatto che questa nutrice è cristiana, e noi sappiamo che nei primi secoli il cristianesimo si diffonde proprio nei villaggi. Augusta viene battezzata da un eremita. Gli eremiti nel territorio all'epoca, nei primi secoli, erano davvero molto diffusi. E poi questa Augusta che scende e va nelle case dei cristiani, non solo nelle chiese. Certo, il culto nel 410 era libero, ma c'erano ancora delle piccole comunità che si ritrovavano in quelle che l'archeologia ha chiamato le domus ecclesiae, luoghi di ritrovo per le piccole comunità. Il culto per Sant'Augusta, potremmo dire, inizia con Matrucco. È il primo che si pente delle proprie azioni e fa costruire una chiesa, un sacello, per conservare le spoglie della propria figlia. Da quel momento la devozione potremmo dire che è ininterrotta, ma ci sono dei punti fermi. 1199 i trevigiani mettono a ferro e fuoco questo territorio e in quell'occasione i serravallesi nascondono le preziose reliquie di Sant'Augusta, che verranno poi dimenticate, perse, non si sa più dove sono state nascoste. Nel 1450 finalmente il podestà di Serravalle, Soranzo, decide di mettere a posto i ruderi del castello e la cappellina che qui esisteva. In quell'occasione, è il 27 marzo 1450, vengono scoperte le spoglie di Sant'Augusta e anche nei giorni successivi si fanno altre scoperte importanti di altre reliquie, in particolare quelle di San Biagio e di San Pellegrino. Nel 1450 abbiamo quindi l'erezione della nuova cappella di Sant'Augusta, che resterà tale fino al 1630, quando viene fatto il nuovo santuario. Altre tappe importanti però da ricordare sono nel 1521, quando viene rinnovato il voto e si ottiene l'indulgenza per tutti quelli che contribuiranno alle necessità del santuario. Siamo in un momento molto delicato, 1521, da pochi anni Lutero aveva tuonato contro proprio la pratica delle indulgenze. Nel 1642 si completano le cappelle che abbiamo incontrato lungo il percorso. Nel 1754 il vescovo Lorenzo da Ponte ottiene l'approvazione formale del culto da parte di Papa Benedetto XIV. Altra tappa importante è il 1968, quando Albino Luciani, vescovo allora di Vittorio Veneto, riconferma la pratica delle indulgenze. Nel frattempo le devozioni, le feste vengono celebrate solennemente. Ci sono i panegirici, che sono delle occasioni di predicazione di personaggi anche importanti, tra cui Papa Sarto, che verrà qui a predicare, momenti di catechesi, di educazione, ma anche occasione di raccolta di offerte per il mantenimento del santuario. Non dimentichiamo che lo stabilirsi del 22 agosto come data della morte di Sant'Augusta viene stabilito nel corso del Cinquecento e la data scelta non è chiaro da dove venga questa tradizione. Ricordiamo però che nell'antichità il 23 di agosto era la festa dei Vulcanalia, cioè la festa dedicata al dio Vulcano, per la quale si facevano i grandi fuochi per ricordare proprio la fucina di Vulcano. La tradizione forse dei fuochi di Sant'Augusta, dell'accendere dei fuochi o dei lumini fatti con le chiocciole che anticamente usavano i pellegrini che sostavano e salivano verso Sant'Augusta, forse deriva proprio da questa antica tradizione romana.
Siamo entrati nel santuario, lo osserviamo nel suo aspetto seicentesco e la parte decorativa risale però a interventi successivi databili anche alla fine dell'Ottocento. Il punto più antico, il punto più prezioso è la cappella laterale di destra, che in realtà è il presbiterio dell'antico santuario dedicato alla Santa, quello eretto nel 1450. Quindi ricordiamo che il santuario seicentesco inglobò la parte quattrocentesca, ruotando però il presbiterio di 90 gradi. Eccoci nella cappella di Sant'Augusta, una cappella che è completamente affrescata. Gli affreschi risalgono al 1450, subito dopo, e sono stati attribuiti ad Andrea da Treviso, noto anche come Andrea da Cividal, quindi Andrea da Belluno. È un pittore di tardo 400 che ha una grande capacità nella resa dell'affresco e che troviamo a Serravalle impegnato anche nella cappella dei Santi Lorenzo e Marco dei Battuti. Perché questa cappella si lega proprio alla presenza dei battuti, questa confraternita testimoniata a Serravalle fin dalla fine del 200, che sarà incaricata della gestione, della cura di questo santuario dalla sua costituzione, quindi 1450, fino all'arrivo di Napoleone, dove il patrimonio tolto alle confraternite passerà alle opere pie. Successivamente, con il concordato del 1929, il santuario ritornerà alla parrocchia. Nel 1937 verrà istituita la figura del rettore del santuario. Sulla parete di destra di questa piccola cappella, seppur frammentario per l'inserimento di alcuni elementi come una finestra e un tabernacolo per gli ex voto, abbiamo l'immagine di Sant'Augusta. Sant'Augusta si rivolge ai fratelli battuti che sono spinti in avanti, portati verso Sant'Augusta da San Lorenzo. E dietro alla figura di San Lorenzo abbiamo i serravallesi, quindi qui si costituisce una gerarchia. È San Lorenzo, il patrono dei battuti, che presenta i battuti alla Santa, e dietro stanno gli altri cittadini di Serravalle. Interessante qui riconoscere l'iconografia di Sant'Augusta. Sant'Augusta è una giovane, e giustamente sappiamo essere morta a 15 anni, bionda, perché figlia di un re matrucco che viene dal di là delle Alpi. Veste degli abiti molto sontuosi, perché un mantello rosso e una veste verde, e il mantello è foderato di pelliccia, ed ha la corona in testa. Questi sono i suoi attributi regali. Lei è figlia di un re e pertanto principessa. Sulla parete di fondo la lunetta è campita dalla presenza del Cristo crocifisso con le immagini degli strumenti della passione. Questa si chiama l'Arma Christi ed è un antichissimo modo di raccontare la passione di Cristo attraverso proprio gli strumenti didascalicamente narrati. Ci sono i dadi, ci sono le vesti, i flagelli, colui che proferisce ingiurie, la scala, il velo della Veronica. Questo antico modo di raccontare la passione di Cristo verrà nel Settecento abbandonata a favore del sistema delle 14 stazioni della Via Crucis. L'altare dedicato a Sant'Augusta in questa cappella laterale è una struttura abbastanza complessa. Innanzitutto vediamo in primo piano questo altare che raccoglie le ossa della Santa e di altri santi con la sua mensa a forma di sarcofago, la tipica forma riservata ai martiri, di cui notiamo qui le palme del martirio. Si tratta di un'opera in marmo di Carrara e in marmo rosso di Francia, realizzata nel 1889 dal marmista e artista Arcangelo Zanette, a cui dobbiamo diverse opere importanti nel nostro territorio. Il secondo elemento invece è un dossale in pietra dorato con pesanti dorature che è datato 1476 e firmato da un artista che chiamiamo Giovanni Antonio da Marcador. Nel 1476, siamo quasi alle soglie del Cinquecento, questo artista riprende stilemi, modi che sono ancora del periodo gotico e organizza una perfetta narrazione della storia della fede del cristianesimo, mostrando la crocifissione, l'annunciazione, mostrando i santi cari alla devozione locale. L'elemento più prezioso è sicuramente l'arca di Sant'Augusta.
che sorge dietro, a ridosso proprio dell'altare del 1889. Si tratta di un'arca sostenuta da colonne. Siamo in periodo veneziano, i veneziani avevano normato le tipologie anche delle tombe e le tombe sostenute da colonne erano riservate solo ai santi e ai beati. Qui abbiamo al centro l'immagine della Madonna col Bambino in trono, l'immagine di Santa Augusta e quella della sua nutrice Cita. Un'iscrizione spiega questa composizione e ci precisa anche che qui in basso ci sono delle figurine che rappresentano il podestà Soranzo e il pievano di Serravalle che attestarono il rinvenimento delle spoglie di Santa Augusta nel 1450. Interessante è la presenza delle colonnine perché si è sviluppata intorno ad esse una devozione. Coloro che passano all'interno di queste colonne avranno la guarigione dal mal di schiena. Un altro elemento interessante, più tardo, è questo piccolo sacello. La statua è del Possamai e venne portata in processione qui nel 1925 e questa piccola struttura in ferro battuto racchiude una piccola cassa che si dice sia il luogo dove sono state trovate le spoglie di Santa Augusta, ma probabilmente insomma questo non è così certo. Interessante è che qui questo segna il luogo dove fu trovato il corpo di Santa Augusta e anche qui un'altra devozione taumaturgica, mettendo la testa all'interno di questa finestrella per ammirare, per onorare il luogo dove fu trovata la santa, si ottiene la guarigione dal mal di testa. La cappella di Santa Augusta è il cuore del santuario. Qui troviamo l'arca della Santa e il sacello con l'urna. Questo spazio per noi si fa libro e così le pareti, gli intradossi e le vele del soffitto divengono pagine aperte sulle scritture, sulla devozione locale, sulla committenza. L'intervento pittorico risale alla metà del 400 ed è assegnato al pittore Andrea da Cividal di Belluno, noto anche come Andrea da Treviso. Un artista che si attarda ai modi del gotico in una narrazione pervasa di naturalismo e di eleganza nella resa di ogni dettaglio. Concentriamo la nostra attenzione sull'affresco che raffigura l'incontro dei battuti e dei notabili serravallesi con Santa Augusta grazie alla mediazione di San Lorenzo, titolare della confraternita. Come sappiamo, l'arte è espressione del pensiero, ma è anche materia ed è su quest'ultimo aspetto che ora poniamo l'attenzione. Questo affresco si era ricoperto di efflorescenze che provocavano un vasto sbiancamento superficiale. Sono problemi che ricorrono negli affreschi antichi e hanno come causa l'umidità. In questo caso non si tratta però di umidità di risalita, il problema è probabilmente causato dal microclima interno. Piccolissime gocce d'acqua si posano sulla superficie come una rugiada, innescando poi reazioni chimiche e fisiche che compromettono la materia del dipinto e perciò la lettura dell'immagine. L'opera è stata salvata nel 2023 grazie ad un intervento di restauro manutentivo. Dopo le indagini chimico-stratigrafiche per il riconoscimento dei sali presenti, le efflorescenze sono state accuratamente rimosse. La pellicola pittorica è stata consolidata e ogni lacuna risarcita a stucco con sabbie, polveri di marmo e diversi tipi di calce. Da ultimo c'è stata l'integrazione pittorica ad acquerello, perciò rimovibile, al fine di dare all'immagine una lettura più completa possibile. Oggi apprezziamo finalmente questa vivida scena. Ecco Santa Augusta. Le lettere che compongono il suo nome sono delineate in bianco ai lati dell'aureola, come nei dipinti medievali. È una principessa, ha la corona sul capo, la veste è di un verde brillante, il mantello rosso con i risvolti in pelliccia. I membri della confraternita dei Battuti di Serravalle indossano il saio bianco e hanno il flagello legato alla cintola. Sono quasi tutti incappucciati, il loro stendardo processionale, svolazzante, raffigura la Madonna, fulcro della loro devozione. I notabili di Serravalle, raccolti in preghiere e trattenuti da San Lorenzo, attendono di presentarsi ad Augusta. L'opera si raccorda con le altre qui presenti. Sulla volta vi sono gli evangelisti e l'agnello mistico, sulla parete di fronte la Madonna col Bambino in trono, mentre sulla parete di fondo ecco l'Arma Christi, Cristo crocifisso e ad uno i simboli della Passione. Restaurare è un processo minuzioso che ha bisogno di competenze tecniche, di manualità, di pazienza e soprattutto della sensibilità del restauratore.
Ma solo così le opere, pur senza perdere i segni del tempo, tornano a vivere e potranno avere un futuro. A seguito della realizzazione della nuova chiesa all'indomani della peste, ruotata di 90 gradi rispetto alla precedente, viene realizzato il nuovo altare maggiore. Abbiamo la fortuna di avere ancora il documento che attesta il contratto tra la Scuola dei Battuti di Serravalle e Giovanni Battista dei Ghirlanduzzi, della famiglia degli intagliatori cenedesi, capaci di creare architetture lignee straordinarie con finiture dorate e policrome. In questo caso l'altare simula il marmo e rappresenta uno degli esiti più straordinari di questa famiglia cenedese. A seguito della realizzazione del bellissimo altare policromo è stata realizzata poi la pala. La pala si deve a un artista di origine veneziana, Francesco Matteazzi, che all'indomani della peste manzoniana, dopo il 1630, si sposta a Serravalle. Francesco Matteazzi è un artista che lavora proprio a fianco dei Ghirlanduzzi, come era stato o era forse ancora Silvestro Arnosti, e realizza per questo altare naturalmente un'iconografia che ricordi celebri innanzitutto la Santa, naturalmente accompagnata da una Madonna in gloria con Gesù Bambino e a un altro santo importante, San Biagio, santo taumaturgico, del quale venne rinvenuta insieme ai resti di Sant'Augusta una reliquia, la reliquia del cranio. Sotto la Madonna in gloria col suo bambino, i due santi sono ai lati della pala, nella porzione inferiore, e Sant'Augusta già ci rappresenta alcune delle sue caratteristiche. Insieme alla palma del martirio abbiamo la spada, la ruota dentata, la tenaglia e il fuoco nella mano destra. Fa da sfondo ai due santi una fortificazione che probabilmente nella mente e nei desideri dei committenti, i battuti, voleva ricordare la fortificazione di cui era costituito questo contesto, appunto il castello di Re Madrucco. La pala del Matteazzi comprende anche un'iscrizione che ricorda il nome dei Gastaldi della Scuola dei Battuti che vollero questa pala con l'anno di realizzazione, il 1653. All'interno del patrimonio storico-artistico di questa chiesa ci sono due manufatti molto particolari che oggi sembrano dei dipinti. In realtà non si tratta di dipinti, ma si tratta di due paliotti che provengono da due delle cappelle che abbiamo incontrato durante il nostro cammino. E si tratta di paliotti di altari realizzati in cuoio, i cosiddetti cuori d'oro, una contrazione in termini del termine cuoi d'oro. Dunque il supporto per questi paliotti è questo materiale, il cuoio, che veniva lavorato e poi decorato. Cuoi d'oro perché molto spesso venivano utilizzati non soltanto i colori, ma anche delle finiture in argento e in oro, e inoltre l'arricchimento della decorazione attraverso l'utilizzo di punzoni metallici che venivano impressi con motivi diversi intorno a un centro e poi a una decorazione circolare. La decorazione di questi paliotti è parlante e consiste solitamente in una decorazione laterale creata appunto con i mezzi di cui vi ho parlato e con un centro che solitamente celebra il santo a cui è dedicato l'altare rispettivo. In questi casi, nei due casi che abbiamo citato, abbiamo un San Sebastiano e un San Pietro che provengono appunto dalle cappelle rispettive. Il santuario di Sant'Augusta si trova su un terrapieno a 335 metri d'altezza, in posizione privilegiata per ammirare Serravalle. Uno sguardo dall'alto rivela che tanti sono gli elementi che oggi caratterizzano questo spazio: la cappella di Sant'Elena, la scalinata, le tracce archeologiche, l'antica casa del pellegrino, il sagrato acciottolato, l'area prativa e ovviamente l'edificio sacro. Notiamo il campanile, eretto probabilmente al posto di un'antica torre,
e appoggiato sul lato meridionale della Cappella della Santa, che sappiamo essere in realtà il presbiterio della chiesa di metà Quattrocento. Non è facile immaginare una stratigrafia che ci aiuti a ricostruire con sicurezza l'aspetto che quest'area aveva in quell'epoca e seguire le successive trasformazioni. La più importante è costituita dall'ampliamento del XVII secolo, che ha davvero modificato sia le volumetrie che il linguaggio architettonico. Merita attenzione anche il portico, eretto nel 1854. La sua collocazione sembra volerci ricordare che qui, sulla parete di contatto con il santuario, oggi segnata da 3 grandi archi, sorgeva l'ingresso della chiesa del XV secolo. Le forme ogivali, espressione del gusto neogotico che ebbe grande fortuna tra 800 e 900, evocano anche l'epoca in cui quel primo edificio era stato eretto. Un basso muretto, completato da pietre calcaree, lo delimita e sostiene le 10 colonnine in arenaria su cui si impostano gli archi con catene in ferro battuto. Vi troviamo paramenti murari intonacati, il soffitto in legno e la pavimentazione in grandi lastre di pietra della Secca estratta dal fianco destro del lago di Santa Croce. Tanti materiali, ciascuno con un proprio degrado e la necessità di specifiche azioni di restauro affinché l'intera architettura possa essere conservata, utilizzata, valorizzata. Gli intonaci esterni sono stati consolidati e pazientemente liberati dai microorganismi che li avevano attaccati e oggi le 3 facciate splendono. Un'adeguata pulizia è stata riservata agli elementi in arenaria, ripristinando anche la bocciardatura rovinata da scritte e incisioni. Una colonnina rischiava addirittura di perdere la propria funzionalità, ma oggi è solida e in grado di reggere i propri archi. I paramenti interni sono stati liberati dai tanti strati di pittura sovrapposti in più di 150 anni, recuperando le tinteggiature a calce e le semplici decorazioni originarie. Il ferro delle catene e il legno del soffitto hanno ricevuto appositi trattamenti. Qui c'è anche una vera da pozzo in pietra d'Istria, datata 1557. È un pregevole manufatto cilindrico con coronamento ottagonale, dotato di archetto in ferro per sostenere la carrucola. In quest'area non ci sono corsi d'acqua, ma l'acqua è indispensabile per il santuario e chi lo custodisce, come pure per i tanti pellegrini che qui sono giunti nel corso dei secoli. L'opera venne collocata davanti all'antico ingresso della chiesa. Non sappiamo quale fosse il suo originario contesto. Oggi è protetta dal portico che per i pellegrini e i camminatori non è solo il diaframma con il santuario quando la porta laterale viene aperta, ma è lo spazio armonioso dove concedersi una sosta di bellezza e serenità. Si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3,
Carissimi, ben ritrovati in questa nuova puntata di A Tutto Grest, la rubrica nata per raccontare le esperienze estive nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, in modo particolare appunto i Grest estivi che raccolgono negli oratori ragazzi, giovani, adulti per un'esperienza condivisa di festa e di gioco e di divertimento. Oggi la nostra puntata è speciale perché non siamo all'interno di un oratorio, bensì ci troviamo all'Isola dei Morti, dove le parrocchie dell'unità pastorale, le Grazie di Vidor, stanno passando un momento di insieme, di incontro e di gioco. Ma andiamo a conoscere questa esperienza, andiamo a conoscere i protagonisti e a vedere le immagini di questa giornata così speciale. La giornata di incontro dei Grest dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor si è aperta con un momento di preghiera che ha dato il là alla giornata, a questo momento di condivisione e di festa, soprattutto tenendo conto della sacralità anche di questo luogo che ricorda appunto i caduti della prima guerra mondiale, un luogo allora che oggi ritorna a vivere con la gioia dei ragazzi, con i loro sorrisi, i loro momenti di festa, ma anche con un pensiero rivolto a chi su queste vie, su questi boschi ha lasciato la sua vita. Don Walter, parroco dell'unità pastorale di Vidor, vero? Siamo qui in una giornata speciale per i vostri Grest. Raccontaci un po' qual è questa iniziativa e come si svolge l'attività nelle tue parrocchie in questa estate particolare. Nell'unità pastorale Le Grazie il mese di luglio è dedicato ai Grest. Da una parte c'è Vidor e Colbertaldo che lo sviluppano nel pomeriggio, dall'altra parte c'è il riferimento a Moriago dove lo sviluppano al mattino. Da anni ormai c'è questa tradizione di vivere, viene chiamata il Palio dei Grest, l'occasione di una giornata insieme, tutta la giornata, in questa occasione qua all'Isola dei Morti, in cui i ragazzi si sfidano in tante abilità, occasione per condividere un momento di gioia e di festa insieme e anche un po' di competizione per vedere chi si porta a casa l'ambito premio di aver vinto il Palio quest'anno, insomma. Una giornata speciale quindi oggi, ma dentro un percorso che già da qualche giorno, da qualche settimana le vostre parrocchie stanno vivendo. Qual è il tema che state affrontando insieme e come lo stanno vivendo i ragazzi? Siamo già alla terza settimana di questa esperienza, la tematica è Bella Fra, in riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi prendere spunto da alcune indicazioni, alcune testimonianze, alcune esperienze vissute da San Francesco per tradurle poi nella nostra quotidianità, a iniziare dalle giornate del Grest dove cerchiamo sempre di dare degli stimoli per tradurre nella concretezza della giornata questi semplici insegnamenti. È un'occasione anche da vivere come parrocchia perché i due Grest sono ambedue parrocchiali, quindi condividere dei valori e momenti di crescita importanti che culminano poi anche con la proposta di essere presenti alla messa domenicale dove animare la celebrazione per condividere tutto questo anche con le comunità. Allora è un'occasione speciale per mettere insieme le varie comunità in un momento di festa, di gioco, di condivisione. Don Walter, quali sono un po' i numeri di questi Grest e di questa giornata? A Colbertaldo e Vidor abbiamo più di 70 bimbi e una quindicina di animatori supportati anche da una decina di mamme che collaborano per i vari laboratori. Dall'altra parte a Moriago abbiamo un 120 bambini iscritti, una quarantina di animatori che coordinano e curano sia i laboratori, le varie attività e i giochi previsti. Giubilate, che libertate. Siamo qui con Andrea, animatore del Grest di Vidor e Colbertaldo. Andrea, prova a raccontarci come si svolge il Grest a Vidor e Colbertaldo, la giornata tipo. La giornata tipo, escludendo il mercoledì, che come oggi siamo in uscita, siamo qui all'Isola dei Morti. Le altre giornate sono strutturate con l'inizio all'accoglienza dalle 2 alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:15 facciamo il Don fa il momento formativo dove parla di argomenti che ci aiutano a crescere
Dalle 3:15 alle 4:30 c'è il momento dei laboratori, dove i ragazzi si dividono nei 4 laboratori e lavorano in questa ora e un quarto. Dalle 4:30 alle 5 c'è la ricreazione, dove passano il tempo a rilassarsi un po', per poi riprendere dalle 5 alle 6:15 con i giochi, e la chiusura alle 6:15 col ballo. Una giornata impegnativa, piena di attività. Come sono i bambini? Sono contenti di venire al Grest? Sì, io li vedo molto contenti, li vedo molto anche attivi, e quindi è anche bello trovare i bambini che si divertono, che ti fanno passare una bella giornata. Valentina, animatrice, coordinatrice del Grest di Moriago della Battaglia. Raccontaci un po' come funziona il Grest nella vostra parrocchia. Allora, noi iniziamo alle 7:45 con l'accoglienza dei bambini, fino alle 8:30 sono liberi di giocare, aspettiamo che arrivino tutti a seconda delle esigenze delle famiglie. Poi abbiamo la mattinata divisa in vari momenti. Il primo momento è il momento di preghiera, dalle 8:30 alle 9, 9:15, dopodiché ci sono balletti e merenda, e poi dalle 9:30 alle 11 fanno dei laboratori creativi che sono organizzati sulla base dell'età del bambino. Cioè il bambino di prima elementare ovviamente farà un laboratorio più adatto alle sue capacità, piuttosto che il bambino di terza media farà qualcosa di più difficile, come pittura su vetro, pittura su ceramica, mentre il bambino di prima elementare magari punteggia il cartoncino, fa l'acquario colorato. E alla fine, dopo alle 11, ci sarà invece il momento dei giochi di squadra o dei tornei a seconda dei giorni. Quest'anno facciamo dal lunedì al giovedì giochi di squadra e il venerdì dedicato ai tornei, che sono il torneo di calcio, pallavolo, calcetto, di un gioco che noi chiamiamo Bo, ma in realtà è il Tam Tam, abbiamo scoperto il vero nome, e ping pong. Dopodiché alle 12, 12:15 i genitori vengono a ritirarli e si va tutti a casa, ci si prepara e ci si riposa per il giorno dopo. Inoltre durante il Grest ogni settimana c'è una giornata speciale. La prima settimana facciamo il cinema all'aperto, quindi il venerdì sera accogliamo i ragazzi dietro nel campo che portano la coperta, le sedie e si guardano il cartone animato o il film da noi deciso, in modo anche da dare un po' di respiro ai genitori per una serata libera. La seconda settimana andiamo in gita in piscina, di solito lo facciamo di sabato, così da far sì che chi non può partecipare o non vuole partecipare non perda una giornata di Grest. La terza settimana siamo qui a fare il palio dei Grest e la quarta settimana c'è la serata finale che si conclude con il laboratorio di teatro, i balletti, le premiazioni dei tornei e la mostra dei lavoretti che hanno eseguito i ragazzi durante le 4 settimane. Valentina, cosa ti porti a casa dell'esperienza di animatrice di questo tempo passato con i ragazzi, i bambini e gli animatori? Molti mi dicono che sono matta perché ormai sono più di 25 anni che faccio l'animatrice io. Vengo a casa, mi porto a casa i sorrisi, mi porto a casa anche la fatica, dobbiamo essere onesti, però la gioia di vedere i bambini giocare insieme, di essere contenti di passare delle giornate diverse. Gioia, tanta gioia di solito, tanta fatica insieme a tanta gioia. E poi devo essere onesta, è bello anche vedere che ci sono degli animatori giovani, quindi di 15-16 anni, che sono lì e passano le loro mattine e anche i loro pomeriggi spesso ad aiutare, che forse è più difficile coinvolgere gli adolescenti che i bambini piccoli. La gioia scoppia tra le mani che battono a tempo di una canzone. Cristina, raccontaci un po' com'è questa giornata, com'è strutturata l'attività, soprattutto dei ragazzi più grandi. Allora, per i ragazzi più grandi abbiamo pensato di fare un gioco nel quale devono trovare gli animatori che sono nascosti e hanno un fischietto. Con il fischietto devono farsi trovare, esatto, però nell'ordine giusto. Quindi seguendo la storia di San Francesco devono trovare i vari animatori fino ad arrivare al disegno di San Francesco, che è nascosto ovviamente nella chiesa qui all'Isola dei Morti. Cosa vi piace di questa giornata del Palio? La competizione fra compagni, ma anche lo spirito di squadra che abbiamo appunto con i nostri compagni di squadra. Incontrare anche le persone di Vidor, di altri Grest, giocare e divertirsi insieme agli amici e stare insieme. Come sono gli animatori? Gentili e ci aiutano quando magari non riusciamo a capire un indizio. Cosa vi piace di questa giornata del Grest?
Beh, si possono rafforzare le amicizie e quindi è molto bello incontrarsi con gli amici che magari non si vedono da un bel po', e anche la competitività è molto divertente e fa anche bene stare un po' all'aria aperta. Stare tutti insieme e collaborare in squadra. Stare tutti insieme e stare a contatto con la natura. Abbiamo visto in questa giornata tante maglie diverse, colorate e anche con un simbolo, con un logo. Cosa significa, Jonathan? La scritta Bella Fra significa un'amicizia, quando un amico e un altro amico si incontrano e fanno tipo così: il nostro saluto alle Grest è questo, fai 1, 2 e poi fai Bella Fra. Eva, cosa ti piace di più del Grest? Allora, mi piacciono tanto gli animatori, stare con i miei amici e i giochi, un po' di velocità, ecco. Allora sei contenta di andare al Grest? Sì, ogni estate infatti ci vado, sono molto contenta. Maddalena, perché ti piace andare al Grest? A me piace molto andare al Grest perché ci sono tutte le mie amiche e mi diverto molto e ci sono dei giochi molto divertenti, è sempre un modo per stare in compagnia e passare il pomeriggio. A me piace stare con le mie amiche e mi piace giocare. Perché mi diverto. Perché si sta in compagnia con gli amici. Per gli animatori, lavoretti e giochi. Giochiamo a Yu-Gi-Oh!, ci divertiamo. Da quanti anni vieni al Grest e perché ti piace partecipare? Vengo da 3 anni e mi piace partecipare perché giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. Nei tuoi sorrisi, sul tuo volto la sua immagine, e in tutto quello che fa. Siamo qui con Laura del Grest di Vidor e col Bertaldo. Cosa vuol dire da adulto aiutare gli animatori e i ragazzi in questa esperienza? Altri anni ho partecipato al Grest, da adulto mi arricchisce sempre le giornate trascorse insieme ai ragazzi e anche agli animatori. Cristina, ti piace fare l'animatrice al Grest? Certo, mi piace un sacco, è molto divertente, soprattutto dà molta soddisfazione con i bambini e con i ragazzi ovviamente. Poi organizzo i giochi, quindi vedere loro che si divertono, mi diverto anche io, è davvero molto bello. Tra animatori com'è il rapporto? C'è collaborazione? Sei contenta di questa esperienza? Sì, assolutamente, si impara ovviamente a collaborare, però è molto divertente, soprattutto perché ci si conosce, ci si vede ogni giorno e quindi si crea anche un legame molto profondo tra di noi. In questa magica danza, danza, danza. Don Walter, quanto è bello, quanto è importante che delle comunità, dei Grest si trovino insieme a passare una giornata nell'ottica della condivisione, nel gioco, nel divertimento, ma anche continuando a portare avanti quei messaggi che al Grest vengono proposti. Beh, penso sia un aspetto importante, come altrettanto importante, forse non abbiamo accennato, è quello che almeno noi cerchiamo e penso sia un po' dappertutto, una formazione degli animatori unitaria. È da 2 anni che cerchiamo di portare avanti questi incontri di formazione perché il progetto è unitario pur nelle diverse realtà che acquistano sfumature anche diverse, ma l'unicità del cammino assieme pur nella diversità è un arricchimento per tutti. L'idea è nel proseguio anche di individuare altre occasioni da condividere. Si sta pensando al mandato degli animatori in un'unica parrocchia per tutte e 4 le parrocchie ad esempio. Sono iniziative che penso abbiano una prospettiva e abbiano un significato e un valore proprio in riferimento al collegamento con le parrocchie di cui si proviene. Si conclude qui questa 4ª puntata di A Tutto Grest dal Palio dei Grest dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor. Salutiamo e ringraziamo Don Walter e tutte le comunità che ci hanno ospitato. Si conclude qui anche questo nostro primo percorso di A Tutto Grest. Ci troveremo probabilmente tra qualche settimana con la fine di agosto e i primi di settembre con i Grest che si sviluppano in quel periodo. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it o sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti voi. Con tambore e guida andiamo a festeggiare.
Cari amiche e cari amici, 4 passi qui sulla Tenda TV, vi stiamo accompagnando alla scoperta di alcuni luoghi particolarmente significativi del nostro territorio. La scorsa settimana vi abbiamo portato al santuario di Sant'Augusta, luogo molto caro ai vittoriesi, ma il racconto non è ancora del tutto finito. Do il benvenuto come sempre a Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che è qui nei nostri studi e ci sta portando a braccetto in questi 4 passi, che inizialmente erano 4 passi, ma adesso ne abbiamo fatti tanti di passi. Siamo partiti da Revine, siamo andati a Manzana, poi ancora a Sant'Andrea e adesso siamo nella zona nord di Vittorio Veneto. Silvia, oggi che cosa vedremo? Oggi vedremo in qualche modo la discesa dal santuario di Sant'Augusta, la discesa nel versante diciamo nord-ovest, quindi quel percorso che dal piazzale, diciamo da quello che era il segno dell'antico oppidum dove sorge il santuario di Sant'Augusta, discende verso Santa Giustina. La prima tappa, il primo qualche minuto viene dedicato a ciò che si vede da Sant'Augusta, perché questo è molto importante. Questo certo noi lo ricordiamo come il luogo dove è vissuta, è stata martirizzata Sant'Augusta, ma era comunque un fortilizio del tardo antico, quando l'impero romano così vasto chiede aiuto a dei generali, a delle maestranze diciamo militari per difendere il proprio territorio. E capiamo perché qui nasce un fortilizio, perché da qui si vede tutto il territorio, quindi un esercito che nel V-VI secolo si muoveva nella pianura veneta veniva sicuramente visto da qui. Non solo, qui possiamo anche ammirare quella straordinaria modellazione che è avvenuta del territorio nei tempi evidentemente molto più antichi, quando gli antichi ghiacciai hanno plasmato il territorio, ci mostra lo spazio, l'ampiezza di questa lingua del ghiacciaio che si è fermata, lasciandoci le colline di Castello Roganzuolo, Colle Umberto, San Martino di Colle Umberto, ma anche i fianchi, quindi potremmo dire la zona di Carpesica e la zona di Cappella Maggiore, Anzano e verso l'attuale Friuli. Quindi capiamo la geologia di un luogo, da un lato dove si è fermata la lingua e dall'altra parte dove è scesa, quindi sia lungo la Val Apisina e poi quella parte che ha con il suo peso sciogliendosi ha creato i laghi di Revine, fermandosi sulla collina di Gai, creando la collina di Gai. E questo è il primo sguardo, perché chi sale a Sant'Augusta lo fa certo molti per devozione, ma molti lo fanno anche giustamente per salute, per andare in un posto molto bello, attività fisica, il corpore sano serve sempre, e per guardare, ammirare, elevare lo sguardo davvero rispetto magari alla nostra quotidianità fatta di corsa. Le altre tappe in realtà sono tre chiese, quindi abbiamo scendendo la chiesa di San Vincenzo Ferrer, un piccolo sacello, dove all'interno era conservata una bella pala di Pietro Paietta, e poi conserva anche la memoria della famiglia Saler, quindi di padre Saler, uno di quelli che è morto nel bombardamento del 45 di via Caprera. Scendendo ancora arriviamo alla Madonna del Rosario, si trova a pochi passi dalla piazza di Santa Giustina, dove all'interno c'è una pala di Bepi Modolo, quindi ha un segno del sacro molto importante. L'ultima tappa è la chiesa di Santa Giustina, la sua lunga storia che viene sintetizzata e gli elementi artistici che sono un tesoro straordinario della nostra città. Ricordiamo solo che non solo la pala del Contarini, il soffitto, tutti gli elementi lapidei, ma soprattutto il monumento caminese, che è uno dei monumenti gotici più importanti, non di Vittorio, non del Veneto, ma dell'Italia intera, e mai valorizzato abbastanza. Con questo pochi secondi nel video vorremmo invitare tutti a soffermarsi davanti a questa opera straordinaria.
Ecco, quindi questo il percorso che faremo oggi, una sorta di completamento del percorso iniziato la scorsa puntata con la salita al santuario di Sant'Augusta. Questa volta facciamo la discesa nel versante retrostante. Come ti ho chiesto in tutte le puntate, a chi va il grazie per aver potuto realizzare questi video? Allora, il grazie innanzitutto va a chi ha avuto l'idea iniziale e quindi Gianni Carminati, che ha voluto e ha creduto proprio nell'idea di fare questi video, uno strumento per lui un po' moderno, un po' diverso, insomma, rispetto alle tradizionali testi scritti, brochure, eccetera, no? Ma ha creduto fortemente in questo. Ringraziamo per tutto il progetto i Lions di Vittorio Veneto che ci hanno supportato, no, in questa idea con le traduzioni in inglese, e poi la parrocchia, il progetto PNRR che è stato seguito dall'architetto Susanna Masette per i restauri Emanuela Ruggio, ma soprattutto in questo caso questo lavoro l'ho condiviso, l'ho vissuto insieme con Cristina Falsarella, e è stato una bella esperienza di mettere in campo un po' le nostre conoscenze attraverso esprimendolo con un mezzo che anche per noi era un po' nuovo. Ecco, anche perché, diciamolo, sono stati i primi video, diciamo, che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto. Io ringrazio e saluto Silvia Bevilacqua come ogni volta per averci dato questa panoramica su quello che vedremo tra poco, quindi grazie ancora Silvia per essere stata qui con noi. E quindi adesso andiamo a fare 4 passi, continuando il percorso di Sant'Augusta. L'altra volta abbiamo fatto l'ascesa, oggi facciamo la discesa. Dalla balza su cui sorge il santuario di Sant'Augusta, il nostro sguardo abbraccia un vastissimo territorio. Vi riconosciamo le impronte dell'uomo, segni della vita e della volontà di lasciare bellezza. Imbocchiamo con lo sguardo la Val Lapisina, oggi caratterizzata da un'importante viabilità e dalle storiche centrali idroelettriche. Scorgiamo i borghi sul Visentin, memoria della vita dura di un tempo su quei ripidi crinali. Ecco il santuario di San Francesco di Paola e i paesi che si susseguono nella vallata. Scorgiamo poi Conalti, uno dei tanti borghi agricoli che circondano Vittorio Veneto. E poi la croce sul Monte Altare, le chiese sui colli e il castello di San Martino fondato dai Longobardi e testimone dell'antichità della diocesi di Ceneda. La città si distende sulla pianura e la sua lunga storia è racchiusa in palazzi, opifici, chiese, come la Pieve di Sant'Andrea. Il paesaggio è il frutto dell'azione dell'uomo che interviene sulle straordinarie forze della natura. Immaginiamo allora di togliere l'impronta dell'uomo e guardare con occhi geologici questo panorama. Le prealpi ci proteggono le spalle. Da un lato la lunga dorsale che culmina sul Visentin a quasi 1800 metri, dall'altro il massiccio del Pizzoc 200 metri più basso, sono esito del sollevamento alpino iniziato 50 milioni di anni fa e ancora in atto. Tra loro c'è la citata Val Lapisina. La sua sezione a U attesta che è stata modellata dal ghiaccio e dall'acqua, di cui passava un ramo del ghiacciaio che chiamiamo del Piave e che 10.000 anni fa, quindi in tempi molto recenti rispetto alla scala temporale che stiamo utilizzando, è stato deviato verso Belluno dalla grande frana del Fadalto. La stretta di Serravalle aveva costretto quella massa di ghiaccio e acqua a fare un'altra curva verso ovest, modellando la vallata e creando una vasta depressione che, allo scioglimento, ha creato un grande specchio d'acqua, di cui resta traccia nei laghi di Revinelago e Tarzo. Tra le prealpi e la pianura notiamo un susseguirsi di colline ordinatamente allineate. Sono costituite dai depositi delle erosioni dolomitiche prealpine, iniziate 50 milioni di anni fa, che sono poi stati spinti verso l'alto e ordinatamente ripiegati. Lo sguardo ora si spinge sulla pianura alluvionale trevigiana e vi riconosciamo con chiarezza la forma impressa dal ghiacciaio che, superata la stretta di Serravalle, scende e scava, ma poi si scioglie creando un anfiteatro morenico.
I rilievi sono costituiti da materiale eterogeneo provenienti dalle valli alpine attraversate dal ghiacciaio. Anzano e Cappella Maggiore a est, Carpesica, Scomigo e Liano a ovest sorgono sui fianchi di quel ghiacciaio, mentre San Martino, Colle Umberto e anche Castello Roganzuolo indicano la linea frontale. Il ghiaccio è arrivato fin là. È l'ultimo dei grandi eventi che hanno modellato il territorio. Siamo nel Quaternario, un tempo lungo che si avvia 2,5 milioni di anni fa. E poi pian piano l'uomo ha fatto il resto, creando bellezza. Uno dei percorsi più antichi per raggiungere il santuario di Sant'Augusta è quello che parte dalla chiesa di Santa Giustina. Deviando da via Pradal, calchiamo i nostri passi su pietre posate molti secoli fa per rendere più agevole la salita. Il rimboschimento rende oggi difficile riconoscere i prati che venivano falciati per ricavarne un po' di foraggio, ma i muretti a secco, un borgo, un ricovero sono testimoni della vita di un tempo. Al termine del tratto pianeggiante incontriamo la cappella di San Vincenzo. Non abbiamo documenti che rivelino la data di fondazione di questo segno del sacro, dalle forme architettoniche tradizionali ma non prive di grazia. Entriamo nella cappella e scopriamo che questo è un luogo anche delle memorie familiari. Questa cappella apparteneva alla famiglia di Giuseppe De Nardi, detto Iona, estintasi alla metà del Novecento. Ci sono immagini di Giovanni e Vincenzo De Nardi, i figli di Giuseppe. Il primo era sottotenente dell'8° reggimento dei Bersaglieri. Era nato a Vittorio, non ancora Vittorio Veneto, il 2 novembre 1889 e morì in un ospedaletto da campo vicino a Cormons il 10 giugno 1915, durante la prima battaglia dell'Isonzo. Morì prima di compiere i 26 anni e l'Italia era entrata in guerra da solo 18 giorni. Un'altra immagine ci mostra padre Raffaele Saler, che morì nel bombardamento di via Caprera del 1945. Vero tesoro di questa chiesa è la pala dell'altare maggiore. Raffigura la Madonna col Bambino in gloria e 2 santi, Sant'Augusta e San Vincenzo Ferrer. Sant'Augusta è posta di spalle, indossa un bellissimo mantello bianco sulla veste dorata, ha la corona, segno della sua regalità, in mano tiene un ramo di palma e dei gigli, simboli del martirio e della sua purezza. In basso notiamo una bellissima immagine molto particolareggiata del santuario di Sant'Augusta, di una cappella e della torre che precede la scalinata di Sant'Augusta. Questa descrizione è uno degli attributi di Sant'Augusta che ci permettono di identificare la santa. Più in alto troviamo San Vincenzo Ferrer, spesso è confuso con San Domenico, santo con cui condivide l'appartenenza all'ordine domenicano e perciò l'abito, la veste bianca e il mantello nero. Ma quello che lo precisa sono 2 attributi, il fuoco sopra la testa e soprattutto quella tromba che esce dalle nubi, simbolo delle predicazioni davvero apocalittiche che questo santo, nato a Valencia nel 1350, ha fatto nel corso della sua vita. È un santo che ricordiamo perché fu molto attivo nelle predicazioni per ricomporre lo scisma d'Occidente, quella diatriba tra le chiese di Avignone e di Roma che tenne separata la Chiesa per 40 anni. Questo dipinto è opera di Elio Casagrande, un pittore vittoriese, ma in realtà si tratta della copia di una seconda produzione di un'opera di Pietro Paietta che attualmente è esposta alla Galleria Civica Vittorio Emanuele II
a Vittorio Veneto. Pietro Pajetta è uno dei cantori del nostro Ottocento, attivo tra Ottocento e Novecento, sia nella pittura di genere, è stato capace di rendere il gusto, la memoria della vita contadina di un tempo e fu attivo anche nell'arte sacra, dipingendo dei grandiosi soffitti nelle nostre chiese e anche delle pale d'altare della particolare intensità. Lasciata piazza Santa Giustina, ha inizio la salita di via Prada al Basso. Basta percorrere un centinaio di metri per raggiungere la Cappella del Rosario, meta ancora oggi di processioni e luogo di preghiera. Il grazioso edificio sacro risale ai primi del Novecento ed è stato oggetto di un importante restauro nel 1975. I toni caldi della pietra si sposano con le finiture ad intonaco color cociopesto. Il portale d'ingresso è delimitato da un cancello in ferro battuto in stile Liberty che permette di scorgere in ogni momento la pala d'altare. Questa è una delicata immagine della Madonna in trono con Gesù bambino in braccio, in dialogo con una comunità variegata, giovani donne, una madre con un neonato tra le braccia, un anziano inginocchiato. Ricevono le corone del rosario e una ragazza porge alla Vergine una rosa bianca. Sullo sfondo il paesaggio locale, le pendici del Visentin, il Monte Marcantone e la sagoma delle fortificazioni. Il dipinto reca la firma del pittore Giuseppe Modolo. Questo artista nasce a Mareno di Piave nel 1913, ma la sua famiglia si trasferisce a Santa Lucia di Piave quando lui ha 9 anni. È il parroco, Monsignor Vittorio Morando, ad affidarlo allo scultore Riccardo Granzotto, noto come Fra Claudio e proclamato beato nel 1994. Questo artista lo seguirà fino al 1933. Con lui studia storia dell'arte, in particolare il Cinquecento veneto, si esercita nella prospettiva e nel disegno. Nel frattempo frequenta la scuola d'arti e mestieri di Conegliano. Nel 1958 si trasferisce con la moglie Rina e i 5 figli a Creazzo, nel Vicentino, ma continua a lavorare soprattutto come frescante in Friuli, nel Trevigiano e nelle numerose chiese della diocesi di Vittorio Veneto. Questo dipinto ben rappresenta la poetica dell'essenzialità e dell'immediatezza del modolo. Depura via via l'immagine sacra da qualsiasi inserimento superfluo, sia esso storico o naturale, per offrire in modo efficace una comunicazione diretta con le verità della fede. Ciò avviene anche in termini formali, mediante la riduzione della gamma cromatica in pochi colori puri, stesi a campiture geometrizzanti. Essenziali sono anche le linee della composizione, che convergono sulla gestualità per precisare le emozioni dei personaggi. La chiesa di Santa Giustina si riconosce per le sue forme semplici, per il colore bianco e per l'eleganza del suo campanile. Venne completata all'epoca del vescovo Pietro Leoni, che fu vescovo di Ceneda tra il 1667 e il 1691, il cui stemma si trova all'interno. La massiccia cantoria lignea, gli stalli del coro, il pulpito e soprattutto le partizioni a stucco del soffitto ci dicono che questo è stato un convento che non mancava di raffinatezza e di eleganza. Il convento sorgeva sul lato destro. È stato poi riutilizzato come caserma, bombardato e sostituito da un'industria tessile. Il soggetto della pala d'altare ci conferma la dedicazione di questa chiesa a Santa Giustina, raffigurata qui in gloria.
Ai suoi piedi ci sono le figure di Sant'Agostino e di sua madre Santa Monica. In questo modo abbiamo la conferma che questo monastero era agostiniano. L'opera è di Giovanni Contarini, un pittore veneziano, risale al 1602 e venne collocata in questa chiesa grazie all'intermediazione di Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara. Lo stesso soggetto della pala d'altare è ripreso anche nel grandioso soffitto di metà Settecento che occupa la parte centrale dell'aula. Il monumento a Guido Casoni, importante poeta e uomo di legge serravallese, ci dice quanto la chiesa di Santa Giustina sia stata un luogo per conservare le memorie storiche dell'intera città. Altre lapidi presenti sulle pareti di questa chiesa ci raccontano invece la nobiltà delle fanciulle che qui si fecero monache. Ma la prima citazione di questa chiesa risale addirittura al 1170, quando Sofia da Colfosco fa una donazione ai monaci dell'abbazia di Follina. Nel 1228 poi gli stessi monaci doneranno questa chiesa, chiamata Santa Giustina de Runchis, a ricordare che si trovava in un luogo da disboscare, al vescovo di Ceneda. In questo momento si passa dai benedettini agli agostiniani e soprattutto la chiesa entra definitivamente nell'orbita dei Caminesi, i potenti signori di Serravalle. Ecco perché al suo interno troviamo il monumento funebre a Rizzardo VI da Camino, morto nel 1335, l'ultimo dei Caminesi di Sopra. Quattro figure maschili, dai volti dolenti e in abito da parata, portano sulle spalle l'arca del loro Signore. Sono figure stilisticamente riferibili alla scultura lombarda o veronese di primo Trecento. Seguendo i modelli invece della scultura veneziana del tempo, l'arca alterna lastre in porfido rosso e formelle raffinatissime. Rizzardo IV è vestito da guerriero sceso da cavallo. Rizzardo VI offre l'anima alla Chiesa, rappresentata da Maria, tra i santi Pietro e Paolo. Disteso sopra l'arca, Rizzardo VI è bellissimo. Indossa gli abiti del proprio rango, una lunga veste, la mantellina ornata da pelliccia e porta la lunga daga riposta nel fodero. Le mani e il volto sono naturalistici, perfino moderni. Sono confrontabili con le opere di Giovanni Pisano o di Marco Romano e per questo il monumento caminese risulta una delle opere più importanti del gotico italiano.
Si è svolta nell'ex cimitero italiano di Clef in territorio trentino la cerimonia in quota del 63esimo pellegrinaggio in Adamello. Domenica la chiusura a Storo, 2 giornate di memoria dedicate ai caduti di ogni nazione e il valore della pace. Centinaia di alpini hanno raggiunto Malga Clef camminando lungo gli itinerari della Grande Guerra. Le loro voci raccontano fatica, emozioni e il significato profondo del pellegrinaggio. Il generale di brigata Alessio Cavicchioli ha ceduto il comando del centro addestramento alpino di Aosta al pari grado Carlo di Somma. La cerimonia venerdì presso la caserma Cantore di Aosta. Si è chiuso sabato il campo scuola nazionale a Carvagna, prima esperienza organizzativa di questo genere per la sezione di Como. Più che positivo il bilancio. È stato l'ex cimitero militare italiano nei pressi di Malga Clef, utilizzato durante la Prima Guerra Mondiale, il luogo simbolo della cerimonia in quota del 62esimo pellegrinaggio in Adamello. L'appuntamento, organizzato dalla sezione ANA di Trento, è stato dedicato quest'anno all'alpino Rodolfo Beretta, combattente della Grande Guerra, rimasto sepolto da una valanga, i cui resti sono stati ritrovati nel 2017 a circa 3.000 metri di quota. Rodolfo Beretta, alpino del 5° reggimento, muore nel novembre del 1916 in una tormenta di neve sotto il Corno di Cavento, quindi in pieno massiccio d'Amellino, e qui pochi giorni dopo, nella cosiddetta Santa Lucia Nera, 13 dicembre 1916, i soldati, i fanti della brigata Modena, che erano qui acquartierati, vengono travolti da una slavina di un fronte di 240 metri e vengono purtroppo ritrovati solo nella primavera, e stiamo parlando di quasi 200 soldati, periti quindi non per il piombo nemico, come dice il monumento alle mie spalle, ma proprio a causa di quello che è stato uno dei maggiori nemici dei nostri soldati d'alta quota, cioè il brutto tempo. 8 le colonne dei pellegrini partite tra mercoledì e sabato mattina che dalle valli del Chiese, Rendena e dalla Valle Camonica hanno raggiunto Malga Clef attraverso i diversi itinerari montani per prendere parte alla Santa Messa. La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e memoria per ricordare il sacrificio di quanti persero la vita durante la Grande Guerra, ma anche un messaggio di pace e fratellanza tra i popoli. Si è in un posto particolare, in un cimitero di primo accolta, perché dopo da qui poi sono stati trasferiti e portati in un sacrario, però è un posto in cui noi siamo qui per riflettere, da un lato per fare memoria, ma giustamente anche per stimolare soprattutto le giovani generazioni e ricordare loro che senza memoria e senza un impegno serio di solidarietà non c'è la possibilità di costruire la pace, e questa pace non si costruisce neanche senza la capacità di un minimo di sicurezza e di giustizia. Sono elementi fondamentali che noi vorremmo trasmettere proprio ai giovani. Il 62esimo pellegrinaggio in Adamello si è concluso domenica a Storo con l'alzabandiera, la sfilata dei partecipanti, gli interventi delle autorità e un arrivederci al prossimo anno, quando l'organizzazione spetterà alla sezione Valle Camonica. Sentieri, dislivelli, montagne cariche di storia, seguendo le tracce di quanti oltre un secolo fa vissero la tragedia della Prima Guerra Mondiale. È stato un bellissimo pellegrinaggio, ho partecipato alla colonna 1, una bellissima esperienza, per me indimenticabile, sia dal punto di vista della compagnia, del gruppo molto affiatato, sia dal punto di vista del territorio che abbiamo attraversato, attraversando i ghiacciai, la vetta del Cavento, e quindi dei luoghi molto importanti per noi alpini. È stato come sempre molto interessante vedere queste zone, soprattutto il Corno di Cavento, per il suo valore storico, diciamo così, e soprattutto per le gallerie che abbiamo trovato, che viste da fuori sono state quelle occupate dai soldati italiani durante la guerra. Il cimitero, ad esempio, che c'è lì prima del Mandrone, è abbastanza toccante, perché abbiamo visto proprio anche la cura delle lapidi con le corone, ha messo dei fioretti su ogni lapide, dei fiori e una corona d'alloro sulla croce lì vicino, insomma. E ci dà a pensare a quello che hanno passato quei poveri soldati là in quel periodo lì, deve essere stato tremendo. Mi sento parte di loro, essendo anche volontario in ambulanza,
quindi so che come gruppo anche loro fanno sempre tanto. E poi per il valore della storia, il nostro valore, insomma, un po' della storia della nostra patria, di quello che c'è stato e di tutto quello che hanno fatto i nostri avi e che ci hanno lasciato, e quindi un po' per questo, insomma. Emozioni, ricordi e motivazioni che restituiscono il volto umano di un appuntamento che ogni anno rinnova il legame tra gli alpini, la montagna e la storia. Si pensa alla storia, si guarda il ghiacciaio che se ne sta andando in questi anni, perché 20 anni fa il ghiacciaio era diverso. Camminando nel ghiacciaio vediamo i reperti e quindi facciamo tante riflessioni. Vedere i resti delle persone, i resti dei materiali, e quindi pensare alle persone che in cima hanno combattuto centinaia di anni fa senza materiali, senza attrezzature, è sicuramente un qualcosa che ti segna molto. Mio nonno, perché ha fatto la prima guerra mondiale, ha combattuto nel battaglione tonale, era sull'Isonzo, poi è andato sul Grappa e alla fine l'ha mandato indietro perché era stato ferito qua in Val di Ledro. Queste cose le so perché ho trovato dei documenti che lo testimoniavano, perché lui è morto che io avevo 3 anni, mi sarebbe piaciuto sentire proprio la storia vera di quello che è successo, ecco, raccontata da lui, esatto. Mi lascia un po' di speranza anche per chi viene, giovani come me. Io sono non proprio giovane, però essendo padre da poco mi piacerebbe anche a mia figlia prendesse un po' questa strada e potesse rivivere quello che stiamo vivendo noi oggi e quello che ci hanno lasciato, insomma, mi piacerebbe essere custode di quello che abbiamo e mandare avanti questa, insomma, tradizione. Il pensiero è sempre quello di riscontrare quali difficoltà hanno dovuto affrontare questi poveri soldati e così anche trovare un minimo di ispirazione anche nelle difficoltà quotidiane della vita di tutti i giorni, pensando un po' al fatto che si possa anche vivere con molto meno e magari in maniera più essenziale senza lamentarsi a volte del superfluo, ecco, quello sicuramente. Viviamo momenti difficili, ce lo sentiamo dire, io me lo sento dire da quando mi sono arruolato, che sono momenti difficili, però effettivamente ogni volta bisogna adeguarsi, bisogna avere quella flessibilità per riuscire a portare avanti e a raggiungere gli obiettivi nonostante le cose cambino sempre, nonostante possa sembrare tutto uguale in maniera gattopardesca, ma in realtà non è nulla uguale perché tutto cambia con una velocità incredibile. E bisogna sapersi adeguare. Così il comandante delle truppe alpine generale di divisione Alberto Vezzoli si è rivolto ai generali di brigata Alessio Cavicchioli e Carlo Di Somma durante la cerimonia di avvicendamento al comando del centro addestramento alpino dell'esercito ad Aosta. Nel suo indirizzo di saluto il generale Cavicchioli ha ripercorso le principali attività svolte nel corso del quadriennio di comando. Ha ricordato come il centro addestramento alpini dell'esercito si sia affermato come punto di riferimento per la formazione militare di base e specialistica in media e alta montagna. Quando sono arrivato qui i corsi erano da 60 frequentatori, oggi sono 260 i partecipanti al corso e la statistica ci chiede di portarli a 290, capacità che questa scuola non ha, quindi grande risultato, grande soddisfazione, peccato per quello che non abbiamo raggiunto. Per il generale di brigata Carlo Di Somma l'assunzione dell'incarico di comandante del centro addestramento alpino rappresenta il ritorno nell'ambiente delle truppe alpine dopo un periodo di servizio presso l'Ufficio Generale Pianificazione Finanziaria dello Stato Maggiore dell'Esercito, portando una consolidata esperienza a supporto di una struttura formativa di primaria importanza per l'esercito italiano, sulla scia di quel nome che ancora campeggia sulla facciata del Castello Cantore. Vedete sulla facciata il nome del Duca degli Abruzzi. Il Duca degli Abruzzi nel 1898 sfiorava con la nave Stella Polare, sfiorava il Polo Nord. Okay? Alle isole Svalbard esiste l'isola degli Alpini, perché gli Alpini erano là con la missione del dirigibile Taglia di Umberto Nobile a fare la prima missione di ricerca e di soccorso della sfortunata impresa. E quindi dobbiamo continuare su questo filone, la scuola ha tutte le energie, le possibilità, le competenze per farlo e sarà mio compito, insomma, spingerla ancora più in alto. Presente all'evento il labaro dell'ANA scortato dal presidente nazionale Sebastiano Favero. È una scuola dove sono passato anch'io, ormai oltre 52 anni fa,
è una scuola che continua, grazie all'impegno dei loro comandanti, di tutta la scuola, ecco, a proporre, a formare giovani anche oggi, ecco, in un ambiente ovviamente quello montano, che è sì difficile da un lato, ma è anche un ambiente che aiuta a stare insieme, aiuta a condividere, a fare quello che chiamiamo noi cordata, essere insieme, saper raggiungere gli obiettivi assieme. Sono stati 47 i ragazzi provenienti da Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna che hanno partecipato al campo scuola nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini a Cavarnia, in provincia di Como. Per 2 settimane i giovani hanno vissuto un'intensa esperienza formativa presso l'ex casermetta della Guardia di Finanza, situata a oltre 1100 metri di quota, immersa nel verde delle montagne comasche. Durante il campo i ragazzi si sono cimentati in attività di escursionismo, orientamento, protezione civile, primo soccorso, logistica, affiancati dai volontari alpini che hanno condiviso con loro esperienze e spirito di servizio. Abbiamo proposto ai nostri giovani un corso di operatore base di protezione civile, anche il corso di HACCP perché i ragazzi hanno contribuito alla distribuzione dei pasti e abbiamo inoltre organizzato delle serate culturali. La speranza che siano state gradite comunque ai nostri giovani e possono farne in futuro memoria di questa esperienza. Un'occasione di crescita personale che ha permesso ai partecipanti di confrontarsi con la vita in montagna, imparando il valore della collaborazione e dell'impegno in un contesto naturale di grande fascino. Il posto è strepitoso. Le attività sono molto interessanti, particolari, diverse, stimolanti soprattutto, permettono di fare gruppo, di conoscersi. E l'ambiente che si è creato è un ambiente molto piacevole, si impara a fare gruppo, questa è la cosa fondamentale che viene insegnata subito dal primo giorno. Mettere il noi davanti all'io. Abbiamo un programma pieno di moltissime attività, tra cui escursioni con pernotto in quota e corso di HCCP o protezione civile. Lo consiglio ai ragazzi della mia età che vogliono provare nuove esperienze e sicuramente tornerò il prossimo anno. Il campo scuola si conferma così un importante momento educativo capace di unire formazione, amicizie e amore per il territorio nel solco della tradizione degli alpini e del loro costante impegno a favore delle comunità.
Cari amiche e cari amici, 4 passi qui sulla Tenda TV, vi stiamo accompagnando alla scoperta di alcuni luoghi particolarmente significativi del nostro territorio. La scorsa settimana vi abbiamo portato al santuario di Sant'Augusta, luogo molto caro ai vittoriesi, ma il racconto non è ancora del tutto finito. Do il benvenuto come sempre a Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che è qui nei nostri studi e ci sta portando a braccetto in questi 4 passi, che inizialmente erano 4 passi, ma adesso ne abbiamo fatti tanti di passi. Siamo partiti da Revine, siamo andati a Manzana, poi ancora a Sant'Andrea e adesso siamo nella zona nord di Vittorio Veneto. Silvia, oggi che cosa vedremo? Oggi vedremo in qualche modo la discesa dal santuario di Sant'Augusta, la discesa nel versante diciamo nord-ovest, quindi quel percorso che dal piazzale, diciamo da quello che era il segno dell'antico oppidum dove sorge il santuario di Sant'Augusta, discende verso Santa Giustina. La prima tappa, il primo qualche minuto viene dedicato a ciò che si vede da Sant'Augusta, perché questo è molto importante. Questo certo noi lo ricordiamo come il luogo dove è vissuta, è stata martirizzata Sant'Augusta, ma era comunque un fortilizio del tardo antico, quando l'impero romano così vasto chiede aiuto a dei generali, a delle maestranze diciamo militari per difendere il proprio territorio. E capiamo perché qui nasce un fortilizio, perché da qui si vede tutto il territorio, quindi un esercito che nel V-VI secolo si muoveva nella pianura veneta veniva sicuramente visto da qui. Non solo, qui possiamo anche ammirare quella straordinaria modellazione che è avvenuta del territorio nei tempi evidentemente molto più antichi, quando gli antichi ghiacciai hanno plasmato il territorio, ci mostra lo spazio, l'ampiezza di questa lingua del ghiacciaio che si è fermata, lasciandoci le colline di Castello Roganzuolo, Colle Umberto, San Martino di Colle Umberto, ma anche i fianchi, quindi potremmo dire la zona di Carpesica e la zona di Cappella Maggiore, Anzano e verso l'attuale Friuli. Quindi capiamo la geologia di un luogo, da un lato dove si è fermata la lingua e dall'altra parte dove è scesa, quindi sia lungo la Val Apisina e poi quella parte che ha con il suo peso sciogliendosi ha creato i laghi di Revine, fermandosi sulla collina di Gai, creando la collina di Gai. E questo è il primo sguardo, perché chi sale a Sant'Augusta lo fa certo molti per devozione, ma molti lo fanno anche giustamente per salute, per andare in un posto molto bello, attività fisica, il corpore sano serve sempre, e per guardare, ammirare, elevare lo sguardo davvero rispetto magari alla nostra quotidianità fatta di corsa. Le altre tappe in realtà sono tre chiese, quindi abbiamo scendendo la chiesa di San Vincenzo Ferrer, un piccolo sacello, dove all'interno era conservata una bella pala di Pietro Paietta, e poi conserva anche la memoria della famiglia Saler, quindi di padre Saler, uno di quelli che è morto nel bombardamento del 45 di via Caprera. Scendendo ancora arriviamo alla Madonna del Rosario, si trova a pochi passi dalla piazza di Santa Giustina, dove all'interno c'è una pala di Bepi Modolo, quindi ha un segno del sacro molto importante. L'ultima tappa è la chiesa di Santa Giustina, la sua lunga storia che viene sintetizzata e gli elementi artistici che sono un tesoro straordinario della nostra città. Ricordiamo solo che non solo la pala del Contarini, il soffitto, tutti gli elementi lapidei, ma soprattutto il monumento caminese, che è uno dei monumenti gotici più importanti, non di Vittorio, non del Veneto, ma dell'Italia intera, e mai valorizzato abbastanza. Con questo pochi secondi nel video vorremmo invitare tutti a soffermarsi davanti a questa opera straordinaria.
Ecco, quindi questo il percorso che faremo oggi, una sorta di completamento del percorso iniziato la scorsa puntata con la salita al santuario di Sant'Augusta. Questa volta facciamo la discesa nel versante retrostante. Come ti ho chiesto in tutte le puntate, a chi va il grazie per aver potuto realizzare questi video? Allora, il grazie innanzitutto va a chi ha avuto l'idea iniziale e quindi Gianni Carminati, che ha voluto e ha creduto proprio nell'idea di fare questi video, uno strumento per lui un po' moderno, un po' diverso, insomma, rispetto alle tradizionali testi scritti, brochure, eccetera, no? Ma ha creduto fortemente in questo. Ringraziamo per tutto il progetto i Lions di Vittorio Veneto che ci hanno supportato, no, in questa idea con le traduzioni in inglese, e poi la parrocchia, il progetto PNRR che è stato seguito dall'architetto Susanna Masette per i restauri Emanuela Ruggio, ma soprattutto in questo caso questo lavoro l'ho condiviso, l'ho vissuto insieme con Cristina Falsarella, e è stato una bella esperienza di mettere in campo un po' le nostre conoscenze attraverso esprimendolo con un mezzo che anche per noi era un po' nuovo. Ecco, anche perché, diciamolo, sono stati i primi video, diciamo, che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto. Io ringrazio e saluto Silvia Bevilacqua come ogni volta per averci dato questa panoramica su quello che vedremo tra poco, quindi grazie ancora Silvia per essere stata qui con noi. E quindi adesso andiamo a fare 4 passi, continuando il percorso di Sant'Augusta. L'altra volta abbiamo fatto l'ascesa, oggi facciamo la discesa. Dalla balza su cui sorge il santuario di Sant'Augusta, il nostro sguardo abbraccia un vastissimo territorio. Vi riconosciamo le impronte dell'uomo, segni della vita e della volontà di lasciare bellezza. Imbocchiamo con lo sguardo la Val Lapisina, oggi caratterizzata da un'importante viabilità e dalle storiche centrali idroelettriche. Scorgiamo i borghi sul Visentin, memoria della vita dura di un tempo su quei ripidi crinali. Ecco il santuario di San Francesco di Paola e i paesi che si susseguono nella vallata. Scorgiamo poi con Alti, uno dei tanti borghi agricoli che circondano Vittorio Veneto. E poi la croce sul Monte Altare, le chiese sui colli e il castello di San Martino fondato dai Longobardi e testimone dell'antichità della diocesi di Ceneda. La città si distende sulla pianura e la sua lunga storia è racchiusa in palazzi, opifici, chiese, come la pieve di Sant'Andrea. Il paesaggio è il frutto dell'azione dell'uomo che interviene sulle straordinarie forze della natura. Immaginiamo allora di togliere l'impronta dell'uomo e guardare con occhi geologici questo panorama. Le prealpi ci proteggono le spalle. Da un lato la lunga dorsale che culmina sul Visentin a quasi 1800 metri, dall'altro il massiccio del Pizzoc 200 metri più basso, sono esito del sollevamento alpino iniziato 50 milioni di anni fa e ancora in atto. Tra loro c'è la citata Val Lapisina. La sua sezione a U attesta che è stata modellata dal ghiaccio e dall'acqua, di cui passava un ramo del ghiacciaio che chiamiamo del Piave e che 10.000 anni fa, quindi in tempi molto recenti rispetto alla scala temporale che stiamo utilizzando, è stato deviato verso Belluno dalla grande frana del Fadalto. La stretta di Serravalle aveva costretto quella massa di ghiaccio e acqua a fare un'altra curva verso ovest, modellando la vallata e creando una vasta depressione che, allo scioglimento, ha creato un grande specchio d'acqua, di cui resta traccia nei laghi di Revinelago e Tarzo. Tra le prealpi e la pianura notiamo un susseguirsi di colline ordinatamente allineate. Sono costituite dai depositi delle erosioni dolomitiche prealpine, iniziate 50 milioni di anni fa, che sono poi stati spinti verso l'alto e ordinatamente ripiegati. Lo sguardo ora si spinge sulla pianura alluvionale trevigiana e vi riconosciamo con chiarezza la forma impressa dal ghiacciaio che, superata la stretta di Serravalle, scende e scava, ma poi si scioglie creando un anfiteatro morenico.
I rilievi sono costituiti da materiale eterogeneo provenienti dalle valli alpine attraversate dal ghiacciaio. Anzano e Cappella Maggiore a est, Carpesica, Scomigo e Liano a ovest sorgono sui fianchi di quel ghiacciaio, mentre San Martino, Colle Umberto e anche Castello Roganzuolo indicano la linea frontale. Il ghiaccio è arrivato fin là. È l'ultimo dei grandi eventi che hanno modellato il territorio. Siamo nel Quaternario, un tempo lungo che si avvia 2,5 milioni di anni fa. E poi pian piano l'uomo ha fatto il resto, creando bellezza. Uno dei percorsi più antichi per raggiungere il santuario di Sant'Augusta è quello che parte dalla chiesa di Santa Giustina. Deviando da via Pradal, calchiamo i nostri passi su pietre posate molti secoli fa per rendere più agevole la salita. Il rimboschimento rende oggi difficile riconoscere i prati che venivano falciati per ricavarne un po' di foraggio, ma i muretti a secco, un borgo, un ricovero sono testimoni della vita di un tempo. Al termine del tratto pianeggiante incontriamo la cappella di San Vincenzo. Non abbiamo documenti che rivelino la data di fondazione di questo segno del sacro, dalle forme architettoniche tradizionali ma non prive di grazia. Entriamo nella cappella e scopriamo che questo è un luogo anche delle memorie familiari. Questa cappella apparteneva alla famiglia di Giuseppe De Nardi, detto Iona, estintasi alla metà del Novecento. Ci sono immagini di Giovanni e Vincenzo De Nardi, i figli di Giuseppe. Il primo era sottotenente dell'8° reggimento dei Bersaglieri. Era nato a Vittorio, non ancora Vittorio Veneto, il 2 novembre 1889 e morì in un ospedaletto da campo vicino a Cormons il 10 giugno 1915, durante la prima battaglia dell'Isonzo. Morì prima di compiere i 26 anni e l'Italia era entrata in guerra da solo 18 giorni. Un'altra immagine ci mostra padre Raffaele Saler, che morì nel bombardamento di Via Caprera del 1945. Vero tesoro di questa chiesa è la pala dell'altare maggiore. Raffigura la Madonna col Bambino in gloria e 2 santi, Sant'Augusta e San Vincenzo Ferrer. Sant'Augusta è posta di spalle, indossa un bellissimo mantello bianco sulla veste dorata, ha la corona, segno della sua regalità, in mano tiene un ramo di palma e dei gigli, simboli del martirio e della sua purezza. In basso notiamo una bellissima immagine molto particolareggiata del santuario di Sant'Augusta, di una cappella e della torre che precede la scalinata di Sant'Augusta. Questa descrizione è uno degli attributi di Sant'Augusta che ci permettono di identificare la santa. Più in alto troviamo San Vincenzo Ferrer, spesso è confuso con San Domenico, santo con cui condivide l'appartenenza all'ordine domenicano e perciò l'abito, la veste bianca e il mantello nero. Ma quello che lo precisa sono 2 attributi, il fuoco sopra la testa e soprattutto quella tromba che esce dalle nubi, simbolo delle predicazioni davvero apocalittiche che questo santo, nato a Valencia nel 1350, ha fatto nel corso della sua vita. È un santo che ricordiamo perché fu molto attivo nelle predicazioni per ricomporre lo scisma d'Occidente, quella diatriba tra le chiese di Avignone e di Roma che tenne separata la chiesa per 40 anni. Questo dipinto è opera di Elio Casagrande, un pittore vittoriese, ma in realtà si tratta della copia di una seconda produzione di un'opera di Pietro Paietta che attualmente è esposta alla Galleria Civica Vittorio Emanuele II
a Vittorio Veneto. Pietro Paietta è uno dei cantori del nostro Ottocento, attivo tra Ottocento e Novecento, sia nella pittura di genere, è stato capace di rendere il gusto, la memoria della vita contadina di un tempo e fu attivo anche nell'arte sacra, dipingendo dei grandiosi soffitti nelle nostre chiese e anche delle pale d'altare dalla particolare intensità. Lasciata Piazza Santa Giustina, ha inizio la salita di via Prada al Basso. Basta percorrere un centinaio di metri per raggiungere la Cappella del Rosario, meta ancora oggi di processioni e luogo di preghiera. Il grazioso edificio sacro risale ai primi del Novecento ed è stato oggetto di un importante restauro nel 1975. I toni caldi della pietra si sposano con le finiture ad intonaco color cociopesto. Il portale d'ingresso è delimitato da un cancello in ferro battuto in stile Liberty che permette di scorgere in ogni momento la pala d'altare. Questa è una delicata immagine della Madonna in trono con Gesù bambino in braccio, in dialogo con una comunità variegata, giovani donne, una madre con un neonato tra le braccia, un anziano inginocchiato. Ricevono le corone del rosario e una ragazza porge alla Vergine una rosa bianca. Sullo sfondo il paesaggio locale, le pendici del Visentin, il Monte Marcantone e la sagoma delle fortificazioni. Il dipinto reca la firma del pittore Giuseppe Modolo. Questo artista nasce a Mareno di Piave nel 1913, ma la sua famiglia si trasferisce a Santa Lucia di Piave quando lui ha 9 anni. È il parroco, Monsignor Vittorio Morando, ad affidarlo allo scultore Riccardo Granzotto, noto come Fra Claudio e proclamato beato nel 1994. Questo artista lo seguirà fino al 1933. Con lui studia storia dell'arte, in particolare il Cinquecento veneto, si esercita nella prospettiva e nel disegno. Nel frattempo frequenta la scuola d'arti e mestieri di Conegliano. Nel 1958 si trasferisce con la moglie Rina e i 5 figli a Creazzo, nel Vicentino, ma continua a lavorare soprattutto come frescante in Friuli, nel Trevigiano e nelle numerose chiese della diocesi di Vittorio Veneto. Questo dipinto ben rappresenta la poetica dell'essenzialità e dell'immediatezza del Modolo. Depura via via l'immagine sacra da qualsiasi inserimento superfluo, sia esso storico o naturale, per offrire in modo efficace una comunicazione diretta con le verità della fede. Ciò avviene anche in termini formali, mediante la riduzione della gamma cromatica in pochi colori puri, stesi a campiture geometrizzanti. Essenziali sono anche le linee della composizione, che convergono sulla gestualità per precisare le emozioni dei personaggi. La chiesa di Santa Giustina si riconosce per le sue forme semplici, per il colore bianco e per l'eleganza del suo campanile. Venne completata all'epoca del vescovo Pietro Leoni, che fu vescovo di Ceneda tra il 1667 e il 1691, il cui stemma si trova all'interno. La massiccia cantoria lignea, gli stalli del coro, il pulpito e soprattutto le partizioni a stucco del soffitto ci dicono che questo è stato un convento che non mancava di raffinatezza e di eleganza. Il convento sorgeva sul lato destro. È stato poi riutilizzato come caserma, bombardato e sostituito da un'industria tessile. Il soggetto della pala d'altare ci conferma la dedicazione di questa chiesa a Santa Giustina, raffigurata qui in gloria.
Ai suoi piedi ci sono le figure di Sant'Agostino e di sua madre Santa Monica. In questo modo abbiamo la conferma che questo monastero era agostiniano. L'opera è di Giovanni Contarini, un pittore veneziano, risale al 1602 e venne collocata in questa chiesa grazie all'intermediazione di Minuccio Minucci, arcivescovo di Zara. Lo stesso soggetto della pala d'altare è ripreso anche nel grandioso soffitto di metà Settecento che occupa la parte centrale dell'aula. Il monumento a Guido Casoni, importante poeta e uomo di legge serravallese, ci dice quanto la chiesa di Santa Giustina sia stata un luogo per conservare le memorie storiche dell'intera città. Altre lapidi presenti sulle pareti di questa chiesa ci raccontano invece la nobiltà delle fanciulle che qui si fecero monache. Ma la prima citazione di questa chiesa risale addirittura al 1170, quando Sofia da Colfosco fa una donazione ai monaci dell'abbazia di Follina. Nel 1228 poi gli stessi monaci doneranno questa chiesa, chiamata Santa Giustina de Runchis, a ricordare che si trovava in un luogo da disboscare, al vescovo di Ceneda. In questo momento si passa dai benedettini agli agostiniani e soprattutto la chiesa entra definitivamente nell'orbita dei Caminesi, i potenti signori di Serravalle. Ecco perché al suo interno troviamo il monumento funebre a Rizzardo VI da Camino, morto nel 1335, l'ultimo dei Caminesi di Sopra. Quattro figure maschili, dai volti dolenti e in abito da parata, portano sulle spalle l'arca del loro Signore. Sono figure stilisticamente riferibili alla scultura lombarda o veronese di primo Trecento. Seguendo i modelli invece della scultura veneziana del tempo, l'arca alterna lastre in porfido rosso e formelle raffinatissime. Rizzardo IV è vestito da guerriero sceso da cavallo. Rizzardo VI offre l'anima alla Chiesa, rappresentata da Maria, tra i santi Pietro e Paolo. Disteso sopra l'arca, Rizzardo VI è bellissimo. Indossa gli abiti del proprio rango, una lunga veste, la mantellina ornata da pelliccia e porta la lunga daga riposta nel fodero. Le mani e il volto sono naturalistici, perfino moderni. Sono confrontabili con le opere di Giovanni Pisano o di Marco Romano e per questo il monumento caminese risulta una delle opere più importanti del gotico italiano.
La tradizionale bandiera di Serravalle torna a sventolare in Piazza Flaminio grazie a Serravalle Viva. Come è andata? Come si è arrivati alla giornata odierna? Non è stato difficile, noi abbiamo sempre avuto in carico il simbolo di Serravalle, la nostra bandiera, a cui siamo affezionatissimi. Se non sbaglio, mi dicono i miei predecessori, ne avevamo già usate 2, durano circa 10-12 anni, però con il vento di Serravalle si lograno facilmente. Anche l'ultima che avevamo in gestione noi era stata riparata più di una volta, ma ormai era arrivata alla fine. Non è stato per nulla difficile per noi decidere di affrontare la spesa, che comunque è importante perché stiamo parlando di 100 metri quadri di bandiera e con dei tessuti tecnici importanti. Quando abbiamo deciso, è stato proposto di fare una raccolta fondi, io ero scettico, ma quando una volta istituita mi sono accorto che dopo 2 o 3 giorni avevamo raggiunto quasi la totalità della spesa, è stata una cosa veramente grande. Sapere, lo sapevamo già, ma vedere che i serravallesi, i vittoriesi, i nostri amici hanno di tasca loro contribuito volentieri a questo acquisto ci ha dato un'enorme gioia e anche una spinta per continuare. Adesso la genesi è stata lunga perché l'abbiamo dovuta richiedere, è stata fatta su misura, finalmente siamo riusciti a portarla in questa giornata particolare che coincide anche con una prima pedonalizzazione della quale non eravamo al corrente, ma crediamo che da cosa nasca cosa e anche questo può essere un contributo di tutti per la nascita e per la rivitalizzazione, se ne fosse bisogno, del nostro quartiere. Quindi una partecipazione corale nel creare questa nuova bandiera, un nuovo simbolo diciamo per Serravalle, che ha visto oggi una partecipazione veramente notevole da parte del pubblico che ha voluto prendere parte a questo momento inaugurale. Non siamo stupiti della partecipazione odierna, ma è sempre bello vedere l'attaccamento. Nel discorso introduttivo alla cerimonia ho proprio parlato di questo spiccato attaccamento dei serravallesi per Serravalle, di Vittorio Veneto per Serravalle, e quindi questa per me è stata solo una grandissima conferma. C'è stata la partecipazione anche del corpo bandistico di Cappella Maggiore. Quando verrà esposta la prossima volta la bandiera? Allora, noi non abbiamo un elenco di eventi, naturalmente adesso con l'avvicinarsi dei festeggiamenti di Sant'Augusta daremo sicuramente molto spazio, un contributo importante per la bandiera. Naturalmente noi dobbiamo personalmente ritirarla ogni sera, anche perché appunto sappiamo che a Serravalle, specie la sera e al mattino presto, il vento è molto forte, per cui è anche un dispendio di tempo e di energie. Comunque la nostra bandiera è sempre a disposizione, in primis per le nostre manifestazioni, ma anche a chiunque ne volesse avere la concessione per un giorno o per 2 giorni. Quindi sicuramente le prossime manifestazioni, che sono veramente dietro l'angolo, saranno e vedranno la nostra bandiera protagonista. Si va, alziamo le mani, senti l'energia, muoviamo le braccia, 1, 2, 3. Carissimi, ben ritrovati in questa nuova puntata di A Tutto Grest, la rubrica nata per raccontare le esperienze estive nelle nostre parrocchie, nelle nostre comunità, in modo particolare appunto i Grest estivi che raccolgono negli oratori ragazzi, giovani, adulti per un'esperienza condivisa di festa e di gioco e di divertimento. Oggi la nostra puntata è speciale perché non siamo all'interno di un oratorio,
bensì ci troviamo all'Isola dei Morti, dove le parrocchie dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor stanno passando un momento di insieme, di incontro e di gioco. Ma andiamo a conoscere questa esperienza, andiamo a conoscere i protagonisti e a vedere le immagini di questa giornata così speciale. La giornata di incontro dei Grest dell'unità pastorale Le Grazie di Vidor si è aperta con un momento di preghiera che ha dato il là alla giornata, a questo momento di condivisione e di festa, soprattutto tenendo conto della sacralità anche di questo luogo che ricorda appunto i caduti della prima guerra mondiale, un luogo allora che oggi ritorna a vivere con la gioia dei ragazzi, con i loro sorrisi, i loro momenti di festa, ma anche con un pensiero rivolto a chi su queste vie, su questi boschi ha lasciato la sua vita. Don Walter, parroco dell'unità pastorale di Vidor, vero? Siamo qui in una giornata speciale per i vostri Grest. Raccontaci un po' qual è questa iniziativa e come si svolge l'attività nelle tue parrocchie in questa estate particolare. Nell'unità pastorale Le Grazie il mese di luglio è dedicato ai Grest. Da una parte c'è Vidor e Colbertaldo che lo sviluppano nel pomeriggio, dall'altra parte c'è il riferimento a Moriago dove lo sviluppano al mattino. Da anni ormai c'è questa tradizione di vivere, viene chiamata il Palio dei Grest, l'occasione di una giornata insieme, tutta la giornata, in questa occasione qua all'Isola dei Morti, in cui i ragazzi si sfidano in tante abilità, occasione per condividere un momento di gioia e di festa insieme e anche un po' di competizione per vedere chi si porta a casa l'ambito premio di aver vinto il palio quest'anno, insomma. Una giornata speciale quindi oggi, ma dentro un percorso che già da qualche giorno, da qualche settimana le vostre parrocchie stanno vivendo. Qual è il tema che state affrontando insieme e come lo stanno vivendo i ragazzi? Siamo già alla terza settimana di questa esperienza, la tematica è Bella Fra, in riferimento agli 800 anni dalla morte di San Francesco, quindi prendere spunto da alcune indicazioni, alcune testimonianze, alcune esperienze vissute da San Francesco per tradurle poi nella nostra quotidianità, a iniziare dalle giornate del Grest dove cerchiamo sempre di dare degli stimoli per tradurre nella concretezza della giornata questi semplici insegnamenti. È un'occasione anche da vivere come parrocchia perché i due Grest sono ambedue parrocchiali, quindi condividere dei valori e momenti di crescita importanti che culminano poi anche con la proposta di essere presenti alla messa domenicale dove animare la celebrazione per condividere tutto questo anche con le comunità. Allora un'occasione speciale per mettere insieme le varie comunità in un momento di festa, di gioco, di condivisione. Don Walter, quali sono un po' i numeri di questi Grest e di questa giornata? A Colbertaldo e Vidor abbiamo più di 70 bimbi e una quindicina di animatori supportati anche da una decina di mamme che collaborano per i vari laboratori. Dall'altra parte a Moriago abbiamo un 120 bambini iscritti, una quarantina di animatori che coordinano e curano sia i laboratori, le varie attività e i giochi previsti. Giubilate, in libertate. Siamo qui con Andrea, animatore del Grest di Vidor e Colbertaldo. Andrea, prova a raccontarci come si svolge il Grest a Vidor e Colbertaldo, la giornata tipo. La giornata tipo, escludendo il mercoledì, che come oggi siamo in uscita, siamo qui all'Isola dei Morti. Le altre giornate sono strutturate con l'inizio all'accoglienza dalle 2 alle 2:30, dalle 2:30 alle 3:15 facciamo il Don fa il momento formativo dove parla di argomenti che ci aiutano a crescere. Dalle 3:15 alle 4:30 c'è il momento dei laboratori dove i ragazzi si dividono nei 4 laboratori e lavorano in questa ora e un quarto. Dalle 4:30 alle 5 c'è la ricreazione dove passano il tempo a rilassarsi un po' per poi riprendere dalle 5 alle 6:15 con i giochi e la chiusura alle 6:15 col ballo. Una giornata impegnativa, piena di attività. Come sono i bambini? Sono contenti di venire al Grest?
Sì, io li vedo molto contenti, li vedo molto anche attivi e quindi è anche bello trovare i bambini che si divertono, che ti fanno passare una bella giornata. Valentina, animatrice, coordinatrice del GREST di Moriago della Battaglia. Raccontaci un po' come funziona il GREST nella vostra parrocchia. Allora, noi iniziamo alle 7:45 con l'accoglienza dei bambini, fino alle 8:30 sono liberi di giocare, aspettiamo che arrivino tutti a seconda delle esigenze delle famiglie. Poi abbiamo la mattinata divisa in vari momenti. Il primo momento è il momento di preghiera dalle 8:30 alle 9, 9:15, dopodiché ci sono balletti e merenda e poi dalle 9:30 alle 11 fanno dei laboratori creativi che sono organizzati sulla base dell'età del bambino. Cioè il bambino di prima elementare ovviamente farà un laboratorio più adatto alle sue capacità, piuttosto che il bambino di terza media farà qualcosa di più difficile come pittura su vetro, pittura su ceramica, mentre il bambino di prima elementare magari punteggia il cartoncino, fa l'acquario colorato e alla fine, dopo alle 11, ci sarà invece il momento dei giochi di squadra o dei tornei a seconda dei giorni. Quest'anno facciamo dal lunedì al giovedì giochi di squadra e il venerdì dedicato ai tornei, che sono il torneo di calcio, pallavolo, calcetto, di un gioco che noi chiamiamo Bo, ma in realtà è il tam tam, abbiamo scoperto il vero nome, e ping pong. Dopodiché alle 12, 12:15 i genitori vengono a ritirarli e si va tutti a casa, ci si prepara e ci si riposa per il giorno dopo. Inoltre durante il GREST ogni settimana c'è una giornata speciale. La prima settimana facciamo il cinema all'aperto, quindi il venerdì sera accogliamo i ragazzi dietro nel campo che portano la coperta, le sedie e si guardano il cartone animato o il film da noi deciso, in modo anche da dare un po' di respiro ai genitori per una serata libera. La seconda settimana andiamo in gita in piscina, di solito lo facciamo di sabato, così da far sì che chi non può partecipare o non vuole partecipare non perda una giornata di GREST. La terza settimana siamo qui a fare il palio dei GREST e la quarta settimana c'è la serata finale che si conclude con il laboratorio di teatro, i balletti, le premiazioni dei tornei e la mostra dei lavoretti che hanno eseguito i ragazzi durante le 4 settimane. Valentina, cosa ti porti a casa dell'esperienza di animatrice di questo tempo passato con i ragazzi, i bambini e gli animatori? Molti mi dicono che sono matta perché ormai sono più di 25 anni che faccio l'animatrice io. Vengo a casa, mi porto a casa i sorrisi, mi porto a casa anche la fatica, dobbiamo essere onesti, però la gioia di vedere i bambini giocare insieme, di essere contenti di passare delle giornate diverse. Gioia, tanta gioia di solito, tanta fatica insieme a tanta gioia. E poi devo essere onesta, è bello anche vedere che ci sono degli animatori giovani, quindi di 15-16 anni, che sono lì e passano le loro mattine e anche i loro pomeriggi spesso ad aiutare, che forse è più difficile coinvolgere gli adolescenti che i bambini piccoli. La gioia scoppia tra le mani che battono a tempo di una canzone. Cristina, raccontaci un po' com'è questa giornata, com'è strutturata l'attività soprattutto dei ragazzi più grandi. Allora, per i ragazzi più grandi abbiamo pensato di fare un gioco nel quale devono trovare gli animatori che sono nascosti e hanno un fischietto. Con il fischietto devono farsi trovare, esatto, però nell'ordine giusto. Quindi seguendo la storia di San Francesco devono trovare i vari animatori fino ad arrivare al disegno di San Francesco che è nascosto ovviamente nella chiesa qui all'Isola dei Morti. Cosa vi piace di questa giornata del Palio? La competizione fra compagni ma anche lo spirito di squadra che abbiamo appunto con i nostri compagni di squadra. Incontrare anche le persone di Vidor, di altri GREST, giocare e divertirsi insieme agli amici e stare insieme. Come sono gli animatori? Gentili e ci aiutano quando magari non riusciamo a capire un indizio. Cosa vi piace di questa giornata del GREST? Beh, si possono rafforzare le amicizie e quindi è molto bello incontrarsi con gli amici che magari non si vedono da un bel po' e anche la competitività è molto divertente e fa anche bene stare un po' all'aria aperta. Stare tutti insieme e collaborare in squadra. Stare tutti insieme e stare a contatto con la natura. Abbiamo visto in questa giornata tante maglie diverse, colorate e anche con un simbolo, con un logo. Cosa significa, Jonathan? La scritta Bella Fra significa un'amicizia, quando un amico e un altro amico si incontrano e fanno tipo così, il nostro saluto del GREST è questo, fai 1, 2 e poi fai Bella Fra. Eva, cosa ti piace di più del GREST?
Allora, mi piacciono tanto gli animatori, stare con i miei amici e i giochi, un po' di velocità, ecco. Allora sei contenta di andare al Grest? Sì, ogni estate infatti ci vado, sono molto contenta. Maddalena, perché ti piace andare al Grest? A me piace molto andare al Grest perché ci sono tutte le mie amiche e mi diverto molto e ci sono dei giochi molto divertenti, è sempre un modo per stare in compagnia e passare il pomeriggio. A me piace stare con le mie amiche e mi piace giocare. Perché mi diverto. Perché si sta in compagnia con gli amici. Per gli animatori, lavoretti e giochi. Giochiamo a Yu-Gi-Oh!, ci divertiamo. Da quanti anni vieni al Grest e perché ti piace partecipare? Vengo da 3 anni e mi piace partecipare perché giochiamo tutti insieme e ci divertiamo. Nei tuoi sorrisi, sul tuo volto la sua immagine e in tutto quello che fa. Siamo qui con Laura del Grest di Vidor e col Bertaldo. Cosa vuol dire da adulto aiutare gli animatori e i ragazzi in questa esperienza? Altri anni ho partecipato al Grest, da adulto mi arricchisce sempre le giornate trascorse insieme ai ragazzi e anche agli animatori. Cristina, ti piace fare l'animatrice al Grest? Certo, mi piace un sacco, è molto divertente e soprattutto dà molta soddisfazione con i bambini e con i ragazzi ovviamente. Poi organizzo i giochi, quindi vedere loro che si divertono, mi diverto anche io, è davvero molto bello. Tra animatori, com'è il rapporto? C'è collaborazione? Sei contenta di questa esperienza? Sì, assolutamente, si impara ovviamente a collaborare, però è molto divertente, soprattutto perché ci si conosce, ci si vede ogni giorno e quindi si crea anche un legame molto profondo tra di noi. In questa magica danza, danza, danza. Don Walter, quanto è bello, quanto è importante che delle comunità, dei Grest si trovino insieme a passare una giornata nell'ottica della condivisione, nel gioco, nel divertimento, ma anche continuando a portare avanti quei messaggi che al Grest vengono proposti. Beh, penso sia un aspetto importante, come altrettanto importante, forse non abbiamo accennato, è quello che almeno noi cerchiamo e penso sia un po' dappertutto, una formazione degli animatori unitaria. È da 2 anni che cerchiamo di portare avanti questi incontri di formazione perché il progetto è unitario pur nelle diverse realtà che acquistano sfumature anche diverse, ma l'unicità del cammino assieme pur nella diversità è un arricchimento per tutti. L'idea è nel proseguio anche di individuare altre occasioni da condividere. Si sta pensando al mandato degli animatori in un'unica parrocchia, per tutte e 4 le parrocchie ad esempio. Sono iniziative che penso abbiano una prospettiva e abbiano un significato e un valore proprio in riferimento al collegamento con le parrocchie di cui si proviene. Si conclude qui questa 4ª puntata di A Tutto Grest dal Palio dei Grest dell'Unità Pastorale Le Grazie di Vidor. Salutiamo e ringraziamo Don Walter e tutte le comunità che ci hanno ospitato. Si conclude qui anche questo nostro primo percorso di A Tutto Grest. Ci troveremo probabilmente tra qualche settimana con la fine di agosto e i primi di settembre con i Grest che si sviluppano in quel periodo. Ricordo che potete rivedere questa puntata sul sito www.latendatv.it o sul sito dell'Azione. Un caro saluto a tutti voi. Con d'amore e guida andiamo a festeggiare. Bentrovati cari amici amanti della cultura e amanti della terza pagina di questa vostra emittente che informa il territorio. Il nostro lavoro vuole portare la cultura alla gente e la gente alla cultura, ma non solo. Vuole anche provare a mettere insieme grandi musicisti, grandi professionisti
grandi docenti e grandi talenti. Creare così un rapporto di comunicazione tra questi formati professionisti della musica, chi insegna e i ragazzi che stanno studiando, e sentirete che i ragazzi, per diventare qualcuno con la musica. Il concerto che vi proponiamo oggi è appunto la dimostrazione del senso che abbiamo dato a questo nostro lavoro, cioè quello di mettere in comunicazione le varie componenti della cultura per fare sempre cultura più ad alto livello. E appunto per confermare quanto appena detto, il programma di questo concerto di Antonio Vivaldi, il favorito concerto per violino e orchestra in Mi minore RV 277 con solista Giada Fiorin, un grande talento. Ancora di Antonio Vivaldi, il grosso Mogul, concerto per violino e orchestra in Re maggiore RV 208 con solista un altro grande talento, Emanuele Bastanzetti. E terzo brano in programma, le solennità della Santissima Lingua di Sant'Antonio, concerto per violino e orchestra in Re maggiore RV 212 con solista Francesco Zanchetta. E si continua ancora con Antonio Vivaldi con il concerto per 4 violini solisti ed orchestra in Re maggiore RV 549 con solisti Emanuele Bastanzetti, Giada Fiorin, Elisabetta Levorato e Francesco Zanchetta. E dopo alcune tra le più belle composizioni di Antonio Vivaldi, di Giovanni Battista Platti, il concerto per violoncello d'orchestra in do minore, violoncello solista, un grande maestro Giuseppe Barutti. In conclusione, ancora Antonio Vivaldi con le solennità della Santissima Assunzione di Maria, concerto per violino d'orchestra in do maggiore RV 582, violino solista ritorna il fantastico Francesco Zanchetta. Buon ascolto.
Un gran bel concerto è una bella dimostrazione del senso del nostro lavoro, del senso del lavoro delle emittenti che operano nell'ambito locale. Portare la cultura alla gente e la gente alla cultura, ma non solo, anche cercare di creare amalgama tra le varie componenti della musica classica, i grandi maestri, i grandi docenti e i grandi talenti. Grazie e alla prossima. E ho la fortuna oggi di coordinare un po' il pomeriggio che stiamo vivendo su questo progetto di turismo sociale inclusivo. La prima cosa che faccio, chiamo le due dottoresse che sono state, diciamo, il vero motore dell'organizzazione, e quindi dottoressa De Coppi e dottoressa Schiavetto, che non vi aspettavate, ma un bel applauso perché hanno lavorato moltissimo e fino a qualche ora fa eravamo indecisi se andare al lago o venire su. Abbiamo cercato di capire dal punto di vista meteorologico le cose e effettivamente abbiamo deciso di venire qua e il tempo ci ha dato ragione perché è meglio stare al coperto. La seconda considerazione che faccio è che già è una serata di gioia, perché quando noi vediamo dei giovani devono ancora iniziare a suonare, ma solo la visione di questi giovani, ecco, questo riempie di gioia moltissimo, e quindi anche un applauso ai ragazzi. Ecco. Poi abbiamo i ragazzi che voi vedete ai lati qui della sala, che sono del gruppo Giovani della parrocchia di Revine Lago. Ecco, giovani della parrocchia di Revine Lago, che ci danno una mano nell'organizzazione, altra bagno di gioventù e di disponibilità. Perché qui è la disponibilità che ha, diciamo così, ci porta avanti nella giornata. Ecco, il progetto di cui parliamo oggi è un progetto ministeriale che è portato avanti e voluto dalla Regione Veneto, ed è un progetto che riguarda il turismo inclusivo. Qual è il concetto? Il concetto è che la parte del turismo del tempo libero deve essere organizzata di modo che possa essere utilizzata in maniera completa anche da chi ha la disabilità. E quindi è proprio la giornata vuole essere un messaggio a tutti, agli operatori, a noi stessi, all'organizzazione, ai politici, proprio per aumentare e andare e proseguire verso questa strada di inclusione. Inoltre, il fatto di affrontare questo turismo sociale inclusivo vuol dire anche affrontare quello su cui ci stiamo impegnando moltissimo, che è quello dell'avvio dei progetti di vita. Perché il progetto di vita è fatto dal lavoro, è fatto dalla scuola, è fatto dalla parte di assistenza sanitaria, però è fatta dalla parte anche del tempo libero e quindi dello sport, del turismo. Qui dobbiamo anche ringraziare, poi faremo in maniera specifica, però dobbiamo ringraziare tutte le associazioni, perché anche loro hanno dato una mano nel avviare questo progetto. E come sapete ogni ULSS è partita con determinati progetti. Domani ci sarà un'altra giornata nel distretto di Asolo, ecco, sempre affrontando questo tema dell'inclusione. Ecco, noi vorremmo passare dall'approccio delle ipotesi, delle parole
ai fatti e quindi a consolidare la questione dell'inclusione, proprio, ripeto, partendo dal progetto di vita, che è un approccio che abbiamo cercato di condividere con tutte le parti istituzionali. Diciamo che la realizzazione e l'organizzazione dei servizi accessibili è quello che noi ci aspettiamo, che ci stiamo dando da fare. Qui abbiamo i rappresentanti, poi vedremo, dell'organizzazione, della politica, e insieme stiamo collaborando su questo fronte qui. Guardate, io vengo da un altro mondo, però ho la fortuna di vivere adesso da 1 anno e mezzo a questa parte su questo ambito, che dà delle grandi soddisfazioni, perché da una parte trovo una grande operatività da parte di tutti, un aiuto fortissimo dalle associazioni, e la sensazione che sta cambiando anche in questo senso qualche cosa è palese, e quindi porta soddisfazioni. Allora, da un punto di vista diciamo così organizzativo, adesso passerò la parola ai rappresentanti regionali e locali, e poi noi avremo così il piacere di ascoltare questi ragazzi. Dopodiché ci sposteremo e andremo a fare il brindisi, una festa, perché questa sera deve avere proprio l'approccio della festa. Allora io adesso chiedo... Gli abbiamo chiesto che per quando usciremo il tempo sia clemente, quindi ci sposteremo in tranquillità. Ecco, lei ha il collegamento diretto, io ancora no, però... speriamo che la dottoressa venga sentita da chi decide anche questo. Allora io passo la parola al sindaco di Revine, che ringrazio moltissimo perché fa parte di tutto il gruppo che ci ha aiutato in questa serata, e anche l'anno scorso avevamo vissuto un'altra bella giornata. Grazie Sindaco. Beh, innanzitutto buonasera, vi do il benvenuto qui all'auditorium della Banca Prealpi di San Biagio qui a Tarzo. Vorrei partire con dei ringraziamenti, ma non mi voglio dilungare molto questa sera e cercherò di fare un ringraziamento generale a tutti i partner coinvolti. Ovviamente concedetemi 2 ringraziamenti particolari, uno all'orchestra, perché è bellissimo vedere circa un'ottantina di musicisti così giovani che a breve ci lieteranno con la loro musica, e un ringraziamento lo devo anche all'azienda sanitaria ULSS 2 Marca Trevigiana, che insieme alla dottoressa Bressan e la mia giunta hanno organizzato e gestito l'evento, perché hanno fatto tutto loro questa volta. Io sono rimasto a guardare, ma il merito è loro, quindi grazie Luigella, grazie Elisa e grazie Thomas. Ovviamente un ringraziamento va anche alla Banca Prealpi San Biagio e all'associazione Noi per Noi ETS di Mutuo Soccorso di Banca Prealpi San Biagio, sempre presente, e per averci concesso l'auditorium gratuitamente. Vi spiego brevemente il progetto che realizzeremo a stretto giro grazie alla competenza del nostro ufficio tecnico. Non è altro che un progetto che ha la finalità innanzitutto di rendere fruibile un nostro sito naturale a Revine Lago. Sto parlando dell'area verde comunale di Santa Maria, frazione capoluogo del comune di Revine Lago, e questa finalità si realizzerà grazie a un contributo di 25.000 euro assegnatoci dall'ULSS 2 Marca Trevigiana per il tramite della Regione e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sottolineo che la Regione comunque ha percepito questo progetto di socialità e inclusività nel proprio territorio già dal 2017, quindi
Si vede anche qui la lungimiranza della Regione del Veneto e incrementa questo fondo con un 10% di risorse proprie. Detto questo, il progetto prevede la fruibilità a persone diversamente abili, persone con problemi di deambulazione a questa nostra area naturale, e non è altro che un consolidamento e una manutenzione straordinaria di 2 camminamenti già esistenti, molto semplici, ma che per diverse persone purtroppo ad oggi ancora non lo sono. E si tratta di 2 passerelle che dal parcheggio dove sostano le autovetture di quest'area naturale si possa accedere al blocco servizi ovvero al chiosco comunale e al sentiero naturalistico che poi costeggia entrambi i nostri laghi, il lago di Santa Maria e di San Giorgio di Lago, appartenenti ai comuni di Revine Lago e del comune di Tarzo, presente insieme a Revine Lago anche questa sera perché ha patrocinato l'evento e con il quale condividiamo il sito lacustre. Quindi io non mi dilungo oltre, un ringraziamento lo faccio a voi pubblico presente perché io definisco sempre queste serate come un quadro. Con la vostra presenza così numerosa, così massiva questa sera, voi fate da cornice a questo bellissimo quadro, quindi il merito va anche a voi per la presenza. Buon proseguo e buona serata. Grazie Sindaco. Adesso Presidente Quinta Commissione ci porterà i saluti della Regione. Grazie. Grazie, buonasera a tutti quanti. Siete tantissimi e siamo tantissimi ed è molto bello. La prima opportunità che ho è di portarvi il saluto, oltre che mio, anche del mio collega, il consigliere regionale Roberto Bette. Insieme vi portiamo il saluto del Presidente Zaia al pregiatissimo Sindaco Magagnin. Sono spiacente di comunicarle che non mi sarà possibile partecipare all'evento Note sul Lago, riflessi di vita in musica a causa di concomitanti impegni istituzionali. Desidero far giungere per questo tramite i miei complimenti alla sua amministrazione per questo evento che rientra nel progetto regionale Turismo Sociale ed Inclusivo nel Veneto. Una società sensibile ed imparziale ha l'obbligo di garantire che tutti i cittadini abbiano le identiche possibilità di riuscire nella vita e le stesse opportunità di crescita formativa e lavorativa, ma anche le stesse opportunità di svago e di divertimento. Il turismo sociale è quindi uno dei fiori all'occhiello del lungo percorso di inclusione che è ai vertici dell'agenda sociale del Veneto. Un cammino che si è sviluppato su 2 filoni: permettere a persone che si trovano in una condizione di disabilità di vivere esperienze di vacanza in sicurezza e consentire a chi lo desideri di trovare nel settore turistico un'opportunità di impiego in un ambiente protetto e seguito. Sono interventi concreti per una cultura dell'integrazione che non sia solo sulla carta, ma che rappresenti davvero per le persone disabili una possibilità di riscatto e opportunità di autonomia con progetti di vita indipendente, di formazione e di lavoro. Questa iniziativa diventa quindi un momento di sensibilizzazione sul tema, ma anche di accoglienza inclusiva in uno dei luoghi belli dell'Alta Marca trevigiana. Nel ringraziare la sua amministrazione e i giovani dell'Orchestra Sio di San Fior che scalderanno il cuore dei partecipanti con la loro musica, rivolgo a tutti i presenti i miei più cordiali saluti. Dottor Luca Zaia. Da parte mia, come Presidente della Commissione Sanità e Sociale, non posso che aggiungere alcune brevissime considerazioni, poi ascolteremo la musica. La prima, penso dobbiamo dare veramente un grande grazie al Sindaco Magagnin, Massimo, e a tutta la sua amministrazione, a tutti i collaboratori del Comune, perché sono loro che hanno raccolto dalla ULS 2 l'opportunità di portare avanti in prima persona come ente questo progetto a cui teniamo tutti davvero tanto, a di diventarne i protagonisti, ed un comune così bello ma così anche di dimensioni più
piccole, insomma, rispetto ad altre nostre realtà, diventa un protagonista davvero significativo nel diventare colui che porta avanti il progetto per tutti i comuni dell'US2 Marca Trevigiana, e quindi ringraziamolo davvero, perché oggi festeggiamo, ma il lavoro dietro sicuramente è tanto. Gli facciamo un bel applauso al sindaco. Crediamo tutti molto in questa tematica che è quella del turismo inclusivo e dell'inclusione delle nostre comunità. Questo è un territorio molto avanzato e molto maturo, lo dimostra la vostra presenza, una presenza non soltanto dei servizi sociali significativa, dei comuni che sono impegnati in prima linea, ma anche di un terzo settore che vedo qui questa sera, che salutiamo davvero con grande apprezzamento. Crediamo che si possano fare ulteriori passaggi in avanti, che il nostro territorio possa essere, con il coinvolgimento di tutti, creando una rete integrata di tutti, possa essere pensato e riprogettato proprio per diventare ancora di più inclusivo, come ha dimostrato di voler fare Revine Lago, con uno dei luoghi più belli del nostro patrimonio UNESCO, che sono i laghi di Revine Lago e di Tarzo, e che diventano quindi un esempio concreto di quello che vuole essere, quello che ha detto il Presidente Zaia: da un lato l'opportunità per chi vuole vivere esperienze di vacanza di poterlo fare in modo sicuro, dall'altro lato anche quello che diceva prima il dottor Rigoli in modo importante, che è uno dei focus dell'azione anche dei servizi sociali, che è quello di portare tutte le persone a poter cogliere le loro opportunità di inserimento sociale e le loro opportunità di inserimento lavorativo, e quindi anche chi può trovare in un settore che da noi avrà grande sviluppo ancora in futuro, che è quello del turismo, anche un'opportunità di trovare una soddisfazione di tipo professionale, e quindi di creare questo tipo di sinergia anche con le strutture ricettivo-turistiche del nostro territorio. L'ultimo pensiero lo vorrei rivolgere a questi ragazzi, perché un passaggio, un percorso sulle nostre comunità in tema di inclusione è stato fatto. Ci crediamo molto tutti quanti, no? Il mondo degli adulti col mondo dei più giovani magari si fanno tutti gli sforzi possibili. Ogni tanto magari noi anche non abbiamo l'approccio giusto con i giovani, però io penso che voi con le vostre energie, con la vostra lucidità e la vostra capacità avete l'opportunità, visto che siete qua oggi, portate la musica, portate la cultura col vostro direttore Fantinel, che salutiamo, però lo fate in un momento di inclusione, quindi questo tipo di germe secondo me voi potrete saperlo portare avanti su questo territorio e sviluppare ancora di più quelli che sono i principi che crediamo tutti, che non sono soltanto quelli dell'inclusione, ma anche quelli della dignità, della cultura, del rispetto e dell'opportunità davvero per tutti. E quindi è molto bello anche questo scambio con i più giovani, e che loro colgano da noi il bello, il meno bello, e lo sappiano anche migliorare. Grazie e complimenti a tutti quanti, buonasera. Grazie Presidente. Adesso, prima di chiamare il padrone di casa, vorrei rafforzare questo concetto della Presidente, cioè l'inclusione dei ragazzi nei confronti dei ragazzi. Io ci credo talmente tanto, e lo dico, poi buttiamo in cestino quest'idea se vogliamo buttarla, ma una volta si faceva il militare, chi ha la mia età ha fatto il militare. Ecco, secondo me dal punto di vista formativo in futuro potrebbero essere qualche mese da parte dei giovani ragazzi di affiancare le associazioni, di vivere l'inclusione, che potrebbe essere assolutamente formativo per il futuro. Magari questo è un sogno, un'idea che non si realizzerà mai, però secondo me potrebbe essere molto utile per la formazione dei giovani, perché loro stessi ne uscirebbero rafforzati. Invito il padrone di casa, il sindaco Boff, a portare i saluti di questo splendido comune. Grazie al dottor Rigoli.
Grazie al Comune di Riviere Lago che ci ha portato qui sul nostro auditorium questa bellissima manifestazione, e grazie a tutti coloro i quali hanno collaborato a questa iniziativa e coordinato questa iniziativa. Organizzare cose al giorno d'oggi non è semplice, quindi necessita comunque di tanto tempo, tanta volontà, tanta voglia di fare e fare le cose fatte bene. Mi viene la riflessione su due cose in particolar modo. Noi oggi siamo qui ad affrontare il tema della disabilità. Io penso che in realtà la disabilità, e farò un'affermazione forte, non esiste. La vera disabilità è data dall'indifferenza e dall'ignoranza. Perché dico questo? Perché molte volte rendere il nostro territorio maggiormente accessibile, rendere ciò che è bello, ciò che è fruibile, renderlo disponibile a tutti, a volte non è una questione di grandi sforzi, a volte è semplicemente una questione di avere quell'attenzione e quella sensibilità e anche quella voglia di voler capire magari come una cosa può essere fatta in modo diverso. Perché vi dico questo? Perché questa sensazione chiara l'ho avuta quando noi come amministrazione comunale ad esempio abbiamo approvato il PEBA, che è un piano che prevede che venga fatta una ricognizione del comune per capire dove ci sono i problemi. Poi ci sono problemi che li puoi risolvere in 10 minuti, problemi che ci voglia qualche anno a risolverli. Però quando fai una cosa nuova, fare una cosa che sia accessibile a tutti o fare una cosa che diventa inaccessibile, lo sforzo è pressoché identico. Cioè è una questione proprio di sensibilità e di ignoranza, quindi di non voler conoscere determinate cose, non voler approfondire determinate cose, o semplicemente essere indifferenti rispetto a certi temi. E questa secondo me è la vera disabilità, perché chi ignora queste cose ha una disabilità cognitiva nel non capire che di fondo se io faccio un camminamento pedonale, mettere le mattonelle per i non vedenti non è un grande sforzo, si tratta semplicemente di mettere 2 mattonelle al posto dell'asfalto, voglio dire, e anche il costo non è eccessivo. Creare uno scivolo invece che uno scalino non è una cosa granché complicata nel momento in cui lo realizzi, è semplicemente il fatto di conoscere, capire e avere la sensibilità verso questo. Quindi proviamo a pensare che in realtà chi ha il problema non è chi deve muoversi, chi ha il problema è chi non ha la capacità e la volontà a volte di voler imparare e di avere la sensibilità per vedere determinate cose. E quindi questo è un invito, perché a volte, cioè, lo dico anche a me stesso, non lo dico perché a volte noi certe cose, se non ci toccano, non le vediamo, facciamo finta di non, oppure magari è uno sforzo in più informarsi, è uno sforzo in più capire. In realtà si scopre che si riescono a fare delle cose meglio, più fruibili, più belle, e semplicemente avendo solo la sensibilità. E di questo ringrazio l'amministrazione comunale di Elvine, ringrazio la Regione del Veneto, perché è vero che escono i bandi, però poi ci vuole anche la sensibilità da parte dell'amministrazione di capire che quella è un'esigenza del proprio territorio, il fatto che i nostri magnifici laghi possono essere fruibili, possono essere usati anche da persone con diversa abilità, è importante e quindi è importante avere questa sensibilità, è importante fare un progetto, parteciparvici e poi che tutti gli enti che fanno rete come la Regione, la Provincia, eccetera, lo sostengano. Altro tema, che è un tema più di attualità, poi non la tiro lunga, altro tema di attualità, un invito che faccio, perché molte volte noi oggi siamo subissati dall'informazione, magari piuttosto di passare un po' di più di tempo per leggere magari come possiamo rendere il nostro territorio migliore per anche chi ha abilità diverse dalle nostre, lo spendiamo per guardare la televisione, dove i problemi esistono nel mondo, esistono nella vita di ognuno di noi, esistono le cose belle, esistono le cose brutte, da quando esiste il creato esistono anche queste cose qua. Molte volte quando ci fermiamo sempre a guardare la TV e a leggere i giornali, quello che è un problema viene ingigantito, perché così più gente guarda la TV e più gente legge i giornali, e viene enfatizzato come se tutto fosse un problema e ci fa vivere con l'angoscia.
Noi oggi continuiamo ad assistere proprio nelle ultime settimane a telegiornali che continuano a ripeterci quanto degrado ci sia nella nostra gioventù, quanti problemi abbiano i nostri giovani, quanto i nostri giovani non siano educati, capaci, eccetera, eccetera, eccetera. Esistono, sono problemi che esistono, però io vorrei dirvi che i ragazzi sono anche questi ragazzi qua, sono i ragazzi che stasera literanno la nostra serata con le loro musiche. E attenzione, cioè non è facile, cioè suonare uno strumento, suonare in un'orchestra vuol dire dedicarci tantissime ore, tantissimo impegno, fare le prove, studiare, imparare a suonare uno strumento, cioè la passione di voler coltivare questo, vuol dire che c'è volontà, c'è passione, c'è voglia di fare, c'è voglia di studiare. I ragazzi della parrocchia che qui oggi ci aiutano nel coordinare questa serata sono dei ragazzi che invece di andare a fare altro, invece di andare a far danni in giro per le strade, sono qua ad aiutare per questa serata qua. Quindi non lasciamoci fuorviare da quelli che possono essere i problemi. I problemi ci sono e dobbiamo trovare le strade per risolverli, però dobbiamo guardare anche i tanti esempi belli, che sono molto di più di quelli brutti, che in realtà stanno intorno a noi, perché se noi mettiamo tutto in un calderone e facciamo passare per brutto tutto, poi diventa tutto brutto. Quindi un messaggio che voglio mandare è di aver fiducia nei nostri giovani, perché abbiamo tanti bravi giovani, tanti giovani capaci e con tanta voglia di studiare e di fare, e se glielo riconosciamo anche ogni tanto magari ne avremo di più di bravi e un po' meno di quelli un po' più monelli, consentitemi il termine, e magari riusciamo a recuperarne qualcuno. Non mi dilungo oltre, ringrazio tutti e sono sicuro che loro saranno bravissimi, perché lo si vede nei loro occhi. Grazie a tutti e buonasera. Grazie Sindaco. Sicuramente domani non ci sarà sui giornali un articolo di quanto bravi sono stati loro, però dovrebbero iniziare a farli. Lo facciamo. Allora, prima di dare la bacchetta al maestro Fantinel, io direi, dottoressa, venga qui e lei fa 2 parole nel presentare questi ragazzi, perché la dottoressa me l'ha scritto qui, ma è giusto perché l'ha scritto in maniera molto passionale, quindi è meglio che lo dica lei. Grazie, dottor Rigoli. Questa è, secondo noi, l'esempio dell'inclusione, cioè un'orchestra in cui ciascuno mette il proprio impegno, mette le proprie capacità, rispetta le capacità degli altri e anche le fragilità degli altri, ma soprattutto se anche una piccola parte dell'orchestra non funziona, ha una ricaduta su tutti. Quindi è proprio il simbolo dell'inclusione, in particolare questa, dove abbiamo una ottantina oggi, ma arrivano fino a 100 ragazzi tra i 10 e i 20 anni che si esercitano durante tutto l'anno, che si esercitano d'estate attraverso dei campi appositi e che coltivano proprio l'idea della condivisione, della passione e dell'entusiasmo, che è qualcosa di cui abbiamo continuamente bisogno. Ne abbiamo bisogno come adulti, l'ha detto bene il sindaco Boff, perché ogni tanto, insomma, ecco, la fatica della quotidianità ci toglie l'entusiasmo. Questo gruppo è un gruppo che come dire, è molto conosciuto nel territorio, come dire, il momento topico è stata la partecipazione a Tussiche Valles, quindi insomma è un'eccellenza del nostro territorio. Per questo motivo li ringraziamo, perché hanno accolto subito la nostra proposta di essere con noi per fare festa. L'obiettivo è proprio di divertirci questa sera, quindi vi chiediamo di applaudire, di ballare, di cantare se c'è da cantare, ecco, perché questi ragazzi ci danno questo entusiasmo. L'ultima cosa che mi preme dire è che sono onorata e commossa
nel vedere la platea qui piena. Ci sono 300 posti a sedere e ci sono molte persone in piedi, quindi credo che arriveremo a 400. Non me l'aspettavo, sinceramente, quindi vi ringrazio tutti, ringrazio gli enti del terzo settore, che non nomino tutti perché ecco, abbiamo poco tempo, ma che ci hanno aiutato. Ringrazio le famiglie che tramite ANFAS ci danno supporto e anche un po' di critiche quando serve, ma ci aiuta questa cosa nel fare meglio. Saluto tutti i colleghi che questa sera sono qui con noi e saluto soprattutto tutti i ragazzi, gli utenti, le persone con disabilità che fanno parte della nostra grande famiglia e che questa sera sono qua con noi e che fanno festa con noi. Dopo questa breve, spero breve, momento introduttivo, io lascerei la bacchetta al maestro Fantinel, che ci accompagnerà nella serata e che ci farà provare anche qualche piccola sorpresa che non vi anticipo. E quindi li accogliamo, credo, con un grandissimo applauso.
voce abbastanza importante, come vuoi. Direi sinfonica. No, allora, velocissimamente, noi alterneremo vari brani. Alterneremo delle compilation come questa dove c'è musica da film e musica rock e dei brani invece di musica classica o più tradizionali per questo tipo per questo tipo di organico. Adesso faremo un brano comunque contemporaneo perché il compositore Meyer è un compositore vivente, però in stile colonna sonora, in stile musica da film. La composizione si intitola Terranova. La composizione che andremo a eseguire adesso invece è un adattamento, un arrangiamento che ho fatto io di un semplice tema popolare irlandese che avevo sentito per radio, che mi era piaciuto. E sono arrivato a casa, l'ho scritto e è venuto fuori quello che sentirete. È un tema molto semplice, però per loro gli è piaciuto subito, insomma.
È una danza popolare irlandese, un tema popolare irlandese.
Continuiamo, prima di ritornare nel repertorio più moderno. È molto importante per me, quando ho iniziato questo progetto, abituare i ragazzi a suonare qualsiasi genere musicale. Siamo partiti logicamente dai generi più vicini a loro, come potevano essere quello rock o come poteva essere quello della colonna sonora. Qui adesso abbiamo l'orchestra dei medi, diciamo noi, perché abbiamo l'orchestra dei piccoli, abbiamo l'orchestra dei medi e abbiamo l'orchestra dei grandi. L'orchestra dei grandi praticamente vuole solo fare classico. Tutto questo repertorio qua, niente, se è possibile meglio evitare per loro, anche perché poveretti è da tanti anni che lo suonano. Però il concetto è questo: l'abitudine a suonare un determinato tipo di repertorio porta il ragazzo a voler esplorare sempre di più, e l'esplorazione produce logicamente desiderio, produce voglia di mettersi alla prova, e logicamente mettersi alla prova ti metti alla prova sui brani quelli tosti, non ti metti alla prova sui brani all'inizio, sui brani che ti danno tanta soddisfazione perché tu li senti belli, ma poi la soddisfazione viene dall'aver superato le difficoltà. E per cui adesso vi facciamo il brano da una sinfonia di Telemann, un piccolo brano da una sinfonia di Telemann, il primo movimento. Adesso ci vuole un piccolo momento di assestamento, perché con i grandi, insieme ai grandi che sono qui in rappresentanza di tutta l'altra orchestra dei grandi, faremo un piccolo omaggio a Morricone, faremo un piccolo medley di temi di Morricone.
Alice era sempre stata una bambina come le altre, perfettamente normale, finché un giorno si ritrovò con un paio d'ali. Alice aveva immaginato che sarebbe cresciuta diventando alta come sua madre o suo padre, ma mai e poi mai avrebbe immaginato che le sarebbero spuntate delle grandi ali colorate. Comunque, già che le aveva, decise di provarle subito. Presto Alice si ritrovò a volare in alto, tra le nuvole e gli uccellini, per poi tuffarsi giù, giù impicchiata, e capì che non si era mai divertita così tanto. Ma poi arrivò la cena e Alice era sempre stata così normale che non sapeva cosa avrebbero detto a casa vedendo le sue ali per niente normali. È pronto? Entrando in casa, Alice si coprì con un grande giubbotto. I suoi genitori non si accorsero delle ali, ma sembrò loro comunque strano che Alice tenesse il giubbotto in casa. Non fu facile fare il bagno e nemmeno andare a dormire. Il giubbotto era caldo e scomodo, ma ormai Alice aveva deciso: mai nessuno avrebbe visto le sue ali. Il giorno dopo Alice andò al parco, ma aveva troppo caldo per giocare insieme agli altri e così rimase in disparte. I lunghi viaggi in macchina con quel giubbotto erano insopportabili. Andare in piscina era terribile e questo era niente in confronto a ciò che provava alle feste di compleanno. Alice si sentiva normale con quel giubbotto solo quando pioveva. Un giorno una bambina provò a toglierle il giubbotto. Alice scappò via arrabbiata, triste e rossa di vergogna. Se solo non avesse mai avuto quelle stupide ali. Poi Alice vide degli uccellini che volavano in alto nel cielo e si ricordò di quanto era stata felice durante il suo primo volo. Allora le venne in mente che forse era il giubbotto a renderla triste e non le ali. Alice, perché non ti togli questo vecchio giubbotto malandato? Le suggerirono un giorno mamma e papà. Lei li guardò dubbiosa e quando i suoi genitori le sorrisero, Alice ricambiò. Forse avevano ragione. Quindi si tolse il giubbotto e aprì le sue meravigliose ali. Con un salto Alice prese il volo. Finalmente era libera. Dall'alto vide altri bambini, tutti con i loro giubbotti pesanti. Guardavano Alice volare e si scambiavano occhiate tra loro. Un attimo dopo, il cielo si riempì di ali colorate. Alice
non era mai stata così felice e capì che nessuno è perfettamente normale, ma lei era perfettamente Alice e così doveva essere. Allora, adesso ci avvaliamo della collaborazione di Mirko, vero Mirko? Vieni a giocare con noi, vero? Nel vero senso della parola, usando il verbo all'inglese, viene a giocare con noi, no a suonare, a giocare, vero Mirko? Adesso facciamo l'ultimo brano del repertorio classico, che è forse uno dei temi più conosciuti al mondo, se non l'inno nazionale europeo, anche è stato scelto anche come l'inno nazionale europeo, e è l'Ode alla gioia dall'ultimo movimento della Nona Sinfonia di Beethoven.
Adesso finiamo con gli ultimi 2 brani che non hanno bisogno di presentazione perché li conoscerete sicuramente. Per cui io vi saluto già da adesso, faremo gli ultimi 2 brani, sono 2 compilation di musica da film e con un po' di sorpresa dentro, dai. Non vi voglio svelare troppo. Buon ascolto.
vedere chi non conosce questo. Sì. Pausa, poi facciamo l'altro. Però subito veloci con le pagine.
Cari amiche e cari amici, 4 passi qui sulla Tenda TV, vi stiamo accompagnando alla scoperta di alcuni luoghi particolarmente significativi del nostro territorio. La scorsa settimana vi abbiamo portato al santuario di Sant'Augusta, luogo molto caro ai vittoriesi, ma il racconto non è ancora del tutto finito. Do il benvenuto come sempre a Silvia Bevilacqua, storica dell'arte, che è qui nei nostri studi e ci sta portando a braccetto in questi 4 passi, che inizialmente erano 4 passi, ma adesso ne abbiamo fatti tanti di passi. Siamo partiti da Revine, siamo andati a Manzana, poi ancora a Sant'Andrea e adesso siamo nella zona nord di Vittorio Veneto. Silvia, oggi che cosa vedremo? Oggi vedremo in qualche modo la discesa dal santuario di Sant'Augusta, la discesa nel versante diciamo nord-ovest, quindi quel percorso che dal piazzale, diciamo da quello che era il segno dell'antico oppidum dove sorge il santuario di Sant'Augusta, discende verso Santa Giustina. La prima tappa, il primo qualche minuto viene dedicato a ciò che si vede da Sant'Augusta, perché questo è molto importante. Questo certo noi lo ricordiamo come il luogo dove è vissuta, è stata martirizzata Sant'Augusta, ma era comunque un fortilizio del tardo antico, quando l'impero romano così vasto chiede aiuto a dei generali, a delle maestranze diciamo militari per difendere il proprio territorio, e capiamo perché qui nasce un fortilizio, perché da qui si vede tutto il territorio, quindi un esercito che nel V-VI secolo si muoveva nella pianura veneta veniva sicuramente visto da qui. Non solo, qui possiamo anche ammirare quella straordinaria modellazione che è avvenuta del territorio nei tempi evidentemente molto più antichi, quando gli antichi ghiacciai hanno plasmato il territorio, lasciando, ci mostra lo spazio, l'ampiezza di questa lingua del ghiacciaio che si è fermata, lasciandoci le colline di Castello Roganzuolo, Colle Umberto, San Martino di Colle Umberto, ma anche i fianchi, quindi potremmo dire la zona di Carpesica e la zona di Cappella Maggiore, Anzano e verso l'attuale Friuli. Quindi capiamo la geologia di un luogo, da un lato dove si è fermata la lingua e dall'altra parte dove è scesa, quindi sia lungo la Valle Apisina e poi quella parte che ha con il suo peso sciogliendosi ha creato i laghi di Revine, fermandosi sulla collina di Gai, creando la collina di Gai. E questo è il primo sguardo, perché chi sale a Sant'Augusta lo fa certo molti per devozione, ma molti lo fanno anche giustamente per salute, per andare in un posto molto bello, attività fisica, il corpore sano serve sempre, e per guardare, ammirare, elevare lo sguardo davvero rispetto magari alla nostra quotidianità fatta di corsa. Le altre tappe in realtà sono tre chiese, quindi abbiamo, scendendo, la chiesa di San Vincenzo Ferrer, un piccolo sacello, dove all'interno era conservata una bella pala di Pietro Paietta, e poi conserva anche la memoria della famiglia Saler, quindi di padre Saler, uno di quelli che è morto nel bombardamento del 45 di via Caprera. Scendendo ancora arriviamo alla Madonna del Rosario, si trova a pochi passi dalla piazza di Santa Giustina, dove all'interno c'è una pala di Bepi Modolo, quindi ha un segno del sacro molto importante. L'ultima tappa è la chiesa di Santa Giustina, la sua lunga storia che viene sintetizzata e gli elementi artistici che sono un tesoro straordinario della nostra città. Ricordiamo solo che non solo la pala del Contarini, il soffitto, tutti gli elementi lapidei, ma soprattutto il monumento caminese, che è uno dei monumenti gotici più importanti, non di Vittorio, non del Veneto, ma dell'Italia intera, e mai valorizzato abbastanza. Con questo pochi secondi nel video vorremmo invitare tutti a soffermarsi davanti a questa opera straordinaria.
Ecco, quindi questo il percorso che faremo oggi, una sorta di completamento del percorso iniziato la scorsa puntata con la salita al santuario di Sant'Augusta. Questa volta facciamo la discesa nel versante retrostante. Come ti ho chiesto in tutte le puntate, a chi va il grazie per aver potuto realizzare questi video? Allora, il grazie innanzitutto va a chi ha avuto l'idea iniziale, e quindi Gianni Carminati, che ha voluto e ha creduto proprio nell'idea di fare questi video, uno strumento per lui un po' moderno, un po' diverso, insomma, rispetto alle tradizionali testi scritti, brochure, eccetera, no? Ma ha creduto fortemente in questo. Ringraziamo per tutto il progetto i Lions di Vittorio Veneto che ci hanno supportato, no, in questa idea con le traduzioni in inglese, e poi la parrocchia, il progetto PNRR che è stato seguito dall'architetto Susanna Masette per i restauri Emanuela Ruggio, ma soprattutto in questo caso questo lavoro l'ho condiviso, l'ho vissuto insieme con Cristina Falsarella, e è stato una bella esperienza di mettere in campo un po' le nostre conoscenze attraverso esprimendolo con un mezzo che anche per noi era un po' nuovo. Ecco, anche perché, diciamolo, sono stati i primi video, diciamo, che abbiamo realizzato nell'ambito di questo progetto. Io ringrazio e saluto Silvia Bevilacqua, come ogni volta, per averci dato questa panoramica su quello che vedremo tra poco, quindi grazie ancora Silvia per essere stata qui con noi. E quindi adesso andiamo a fare 4 passi, continuando il percorso di Sant'Augusta. L'altra volta abbiamo fatto l'ascesa, oggi facciamo la discesa. Dalla balza su cui sorge il santuario di Sant'Augusta, il nostro sguardo abbraccia un vastissimo territorio. Vi riconosciamo le impronte dell'uomo, segni della vita e della volontà di lasciare bellezza. Imbocchiamo con lo sguardo la Val Pisina, oggi caratterizzata da un'importante viabilità e dalle storiche centrali idroelettriche. Scorgiamo i borghi sul Visentin, memoria della vita dura di un tempo su quei ripidi crinali. Ecco il santuario di San Francesco di Paola e i paesi che si susseguono nella vallata. Scorgiamo poi con Alti, uno dei tanti borghi agricoli che circondano Vittorio Veneto. E poi la croce sul Monte Altare, le chiese sui colli e il castello di San Martino fondato dai Longobardi e testimone dell'antichità della diocesi di Ceneda. La città si distende sulla pianura e la sua lunga storia è racchiusa in palazzi, opifici, chiese, come la Pieve di Sant'Andrea. Il paesaggio è il frutto dell'azione dell'uomo che interviene sulle straordinarie forze della natura. Immaginiamo allora di togliere l'impronta dell'uomo e guardare con occhi geologici questo panorama. Le prealpi ci proteggono le spalle. Da un lato la lunga dorsale che culmina sul Visentin a quasi 1800 metri, dall'altro il massiccio del Pizzoc 200 metri più basso, sono esito del sollevamento alpino iniziato 50 milioni di anni fa e ancora in atto. Tra loro c'è la citata Val Pisina. La sua sezione a U attesta che è stata modellata dal ghiaccio e dall'acqua, di cui passava un ramo del ghiacciaio che chiamiamo del Piave e che 10.000 anni fa, quindi in tempi molto recenti rispetto alla scala temporale che stiamo utilizzando, è stato deviato verso Belluno dalla grande frana del Fadalto. La stretta di Serravalle aveva costretto quella massa di ghiaccio e acqua a fare un'altra curva verso ovest, modellando la vallata e creando una vasta depressione che, allo scioglimento, ha creato un grande specchio d'acqua, di cui resta traccia nei laghi di Revinelago e Tarzo. Tra le prealpi e la pianura notiamo un susseguirsi di colline ordinatamente allineate. Sono costituite dai depositi delle erosioni dolomitiche prealpine, iniziate 50 milioni di anni fa, che sono poi stati spinti verso l'alto e ordinatamente ripiegati. Lo sguardo ora si spinge sulla pianura alluvionale trevigiana e vi riconosciamo con chiarezza la forma impressa dal ghiacciaio che, superata la stretta di Serravalle, scende e scava, ma poi si scioglie creando un anfiteatro morenico. I rilievi sono